Sì, Presidente, io ho citato, come ero stato onorato a fare, il test Massari per le ore 11. Perfetto. Quindi stamattina... Non ho avuto notizie L'ha visto? Vabbè, che sono 10:40. Non mi sembra di... Ci sono questioni di qualche genere, altrimenti possiamo cominciare con... Lei, Avvocato Borasi? Semplicemente alcune piccole richieste di acquisizione. La sentenza del dottor Storari, che credo che è sicuramente passata in giudicato. Quella d'appello? È la sentenza d'appello, e credo quindi che tutte le parti ne siano già a conoscenza dell'esistenza di questa sentenza non passata, non impugnata da nessuno. Poi alcune corrispondenze tra WhatsApp tra il dottor Davigo e il dottor Santoro, che abbiamo recuperato dai telefonini, e la dottoressa Ciafrone, che è stata più volte citata. La corrispondenza tra il dottor Davigo e la dottoressa Ciafrone, la notizia del proscioglimento del dottor Santoro, già indagato per corruzione in atti giudiziari, datata 21 giugno 2019, quindi prima di queste famose cene di cui dovremmo parlare. La querela presentata dal dottor Piercamillo Davigo in relazione proprio a tali cene. Nei confronti di chi, scusi? Querela presentata nei confronti di... L'articolo della Stampa, a firma di Salvadini. Sì, benissimo. Relativo proprio a quindi queste abbiamo cene. La querela relativo a queste cene. Di queste cene. Sì, il procedimento è in corso a Torino. Le produzioni, scusate? Come? Le produzioni, chi ce le ha? Ah, ce l'ha l'avvocato Epici. Sì, comunque ne ho un'altra copia. Ha fatto anche delle copie per il PM, per i suoi colleghi. Beh, la sentenza voi d'appello ce l'avrete, immagino. Sì, sto consultando, Presidente, l'altra documentazione che atterrebbe alla testimonianza che ci apprestiamo ad assumere. Intanto possiamo introdurre il test, cosa dite? Nessuno dice niente. Come? Possiamo introdurre il test intanto, me lo può chiamare il dottor? No, il test è presente. Presidente, solo che la parte della produzione documentale della difesa dell'imputato riguarda proprio messaggi con il test, quindi prima di esaminare il test abbiamo la necessità di conoscerli. No, se vuole le diamo il tempo, noi ci ritiriamo un attimo, se ha bisogno di un po' di tempo, non vogliamo fare... 5 minuti, non di più, cioè 2 minuti. Allora, 5 dobbiamo ritirarci perché non possiamo stare qua 5 minuti e guardarci negli occhi. Ho capito, ma oggi li stiamo conoscendo questi atti? Sì, se no ci ritiriamo quando siete pronti e ce lo dite, va bene? Li abbiamo ricevuti ieri. Facciamo così, bene? Grazie. Buongiorno. Allora, deve leggerci la dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Nome, cognome, data di nascita? Santoro Sergio, nato il 22 aprile 51. Dove? Roma. Dove risiede attualmente? A Roma, la via di Villa Sacchetti 27. No, ho sbagliato a dire pure la via? No, non so, se non sa lei dove abita, io cosa ne so. Ha sbagliato? No. Via? Di Villa Sacchetti 27. Di Villa Sacchetti, Sacchetti 27. Cosa fa nella vita? Attualmente avvocato, sono stato 47 anni in magistratura. Che tipo di magistratura? Avvocatura Stato, nel 74. Prima procuratore, poi avvocato. Sì. Poi nel 77 TAR,
prima destinazione Trieste, Sì. poi dal TAR sono passato al Consiglio di Stato nel 1980. Poi? Poi sono rimasto sempre lì fino a quando sono diventato presidente aggiunto e poi del Consiglio di Stato, e poi ho raggiunto i limiti di età e mi sono iscritto all'albo avvocati. Benissimo, e adesso è avvocato. Adesso avvocato. Benissimo. Chi ha chiesto l'esame? La parte civile, quindi avvocato Repici può fare pure le sue domande. Grazie Presidente, Avvocato Repici. Buongiorno. Una prima domanda è preliminare a ciò che le chiederò dopo. Lei ha avuto una conversazione il cui contenuto è stato poi pubblicato sul sito della Stampa con il giornalista Giuseppe Salvaggiulo? Telefonica. Sì. Quindi all'esito, al giorno dopo che di questo articolo ho ritenuto di dover precisare alcune cose, però le premetto che non tutto quello che ho detto è stato registrato. Va bene. In particolare che quello che ha sottolineato prima l'avvocato della difesa, che all'epoca di questi incontri serali, eccetera, io ero stato già proposto presidente aggiunto, avendo superato in un tempo record l'archiviazione. A quello ora ci arriveremo, grazie a lei. Quando dice il giorno dopo l'articolo, intende l'articolo che dava conto di dichiarazioni del dottor Severini? Io francamente le dichiarazioni di Severini non me le ricordo. Però... Ma non capiamo, io non capisco niente, di cosa stiamo parlando? Presidente, era solo Così? per... Perché guardi, i documenti noi non siamo riusciti ancora a leggere. No, ma i documenti depositati da me qualche udienza fa sono già nel fascicolo del dibattimento, e c'è proprio l'intervista al giudice Santoro che riporta delle dichiarazioni sue. Volevo sapere se effettivamente le aveva rilasciate. Sì, telefonicamente avrà anche la registrazione, credo, no? Questo no. Il giornalista. Guardi, adesso le aveva anche prodotte, adesso non ricordo neanche se le avevamo per il momento lette. Di cosa si parlava? Ora c'è. Ecco. È la prossima domanda. Se... Sì, siccome sembrava non riuscivo a capire di cosa si parlasse. Allora, lei ha conosciuto il dottor Piercamillo Davigo? Sì. In che occasione? Guardi, io ero presidente di un'associazione sindacale di magistrati amministrativi, Associazione Nazionale Magistrati della Giustizia Amministrativa, che aveva come fine principale quello di unificare i ruoli TAR Consiglio di Stato, che sono abnormemente divisi, tra l'altro con contestazioni reciproche. E sono fuoriuscito dall'associazione principale, che era quella dei consiglieri di Stato, in una data abbastanza anteriore a quella in cui il presidente Davigo uscì dalla MI per fondare un'associazione di cui francamente non ricordo esattamente il nome, ma comunque è noto il fatto storico. Ecco, e quindi ho fatto lo stesso percorso sindacale da magistrato del presidente Davigo. Questo francamente mi faceva conoscere Davigo sul piano, diciamo, della identità sindacale come tutela delle posizioni dei magistrati miei amministrati. Cioè, la mia associazione aveva addirittura un quinto. Non so se questo è rilevante, Presidente, ma io preciserei sinteticamente che aveva un quinto degli iscritti dei magistrati amministrativi iscritti alla mia associazione. Quindi era francamente un modo di essere. Quindi a un certo punto ci siamo conosciuti, credo in vicende sindacali, intermagistrature, perché io non è il primo presidente dell'ANM che invito a casa. Io ho cominciato con Albamonte, continuato con Luca Palamara. Sì. E ho terminato con Davigo. Poi alla fine questo interesse per le associazioni è venuto meno, perché adesso mi interesso di foro, di avvocatura, di cause e di altro. Tra l'altro quindi ha detto... vediamo... No, infatti no, era solo per precisare sulla domanda. Vediamo al sodo. Quindi ha detto: ho invitato a casa il presidente Davigo. Sì, per questioni sindacali. Intanto, in quante occasioni? In una sola occasione? Due occasioni. Gli inviti sono stati più di uno, ma quelli in cui è stato raccolto l'invito sono due. Il 24 ottobre del 2019, il primo, la sera del 24 ottobre c'è stato l'incontro a casa,
e presenti Cafiero De Rao, attuale onorevole, presente Severini, io, mia moglie e quella signora di cui non ricordo il nome. Negli atti prodotti oggi alla difesa si dava conto, mi sono segnato il nome, di una avvocata Maria Rosaria Ciafrone. Avvocata forse è esagerato, però sicuramente il cognome corrisponde. Allora ho capito male. Esagerato. Esagerato l'avvocato, perché l'avvocato è una cosa seria. Sì, no. Nel senso non era, questa persona non è un avvocato? No, non è avvocato. Okay. No, assolutamente no. A meno che non abbia... all'epoca, mi perdoni, era dipendente di un organo giurisdizionale. Vabbè. Corte dei Conti. Diciamo che non è un'informazione per noi rilevante. Sì. Quindi? Bene, quindi eravate solo queste persone che ha elencato? Sì, oltre che mia moglie. Forse un domestico. Anche no? questo non è un particolare. Non è un particolare. Anche. Bene. Visto che è a casa sua. E questa è la prima occasione. La seconda occasione quando intervenne? La seconda occasione è stata tra il 9 e il 10 perché mentre la prima so essere preciso perché l'ho rilevata dal calendario Google, invece la seconda oscilla tra il 9 e il 10 settembre del 2020. Questo è più interessante. E in questa seconda occasione sempre a casa sua? Sì. E chi eravate presenti? Non c'era più l'onorevole Cafiero, ma c'erano gli stessi della volta precedente. Li dovrebbe elencare così? Li elenco Severini, io e Ciafrone e lo stesso Presidente Davigo. E la sua signora ovviamente. Sempre, sì. Purtroppo sempre presente. Sì. Beh, quello è purtroppo. Se sento la moglie... Sì. Vabbè. Era preciso prima. No, anche perché potevo pensare male. No, ma perché preparava anche, voglio dire, delle cose adeguate all'importanza dell'ospite. Sì. Bene. Ora, la prima questione su cui le chiedo una precisazione è questa. Lei ha già anticipato di essere stato indagato e archiviato dalla Procura di Roma prima di essere nominato Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. Sì, sono stato indagato lo stesso giorno che si riuniva il Consiglio di Presidenza, notificato lo stesso giorno al Consiglio di Presidenza, poi il Consiglio di Presidenza giustamente ha sospeso la nomina per un pochino e poi mi ha nominato. Per cosa? Scusi, indagato per cosa? La seconda domanda era per cosa e se sa quale era la fonte d'accusa. Sì, la fonte d'accusa era il socio di Amara, Calafiore. E l'ipotesi della notizia di reato qual era? L'ipotesi della notizia di reato era che un cancelliere del... No, in termini di reato, cioè che reato era? 319 Quindi corruzione. In atti giudiziari, diciamo riferita però a un periodo in cui io non ero presidente della giurisdizione, è stato archiviato? Completamente. Allora non c'è bisogno di entrare nel merito. Era corruzione ed è stato archiviato. Solo un chiarimento. Se questa vicenda giudiziaria che suo malgrado l'ha coinvolto, ha rallentato la nomina, insomma, con effetti diciamo che lei ha subito, volevo sapere se ebbe rilievo pubblico, cioè sì, molto. Sì, perché si trattava di un aspirante di un carico direttivo diciamo rilevante per quindi ci fu notizia pubblica che lei era indagato per corruzione sulla base delle dichiarazioni del socio di Amara. È corretto? Sì. Cioè, faccio una premessa, sì, che forse questa... No, la prego, no. È irrilevante perché non c'era assolutamente il fatto. Il fatto che sarebbe stato corruttivo, come solitamente avviene, a volte così ci ha fatto questo, ha sentito, c'era un'intercettazione, qui non c'era nulla, c'era semplicemente la notizia dell'indagine, punto. Sì, a me non interessava propriamente il fatto, mi interessava se nella notizia pubblica fosse indicato il socio di Amara come fonte dell'accusa. No. Lei questo è in grado di escluderlo? Sì, io l'ho saputo, diciamo, quando c'è stata una discovery, una semplice discovery. Sì, allora a quel punto. Va bene. E comunque questo lo potremo verificare. Questa vicenda avviene prima che lei incontri a casa sua per la prima volta il dottor Davigo, è corretto? Sì. Quell'incontro
ebbe un qualche diciamo, oggetto specifico di confronto fra di voi? Sì, allora quell'incontro aveva come oggetto essenzialmente le vicende della età pensionabile delle magistrature, età pensionabile che era stata ridimensionata dal decreto legge numero 90 del 2014 e che francamente sembrava inopportuno mantenere in un momento di carenza degli organici nelle magistrature. Questo era l'oggetto. Poi naturalmente c'era, siccome il Presidente Davigo era anche, adesso non mi ricordo mi se era perdona all'epoca... mi perdona se le interrompo un attimo, Presidente, immagino che... Dottor Salvo. Buongiorno. Sì. Siamo un po'... ma il suo era a mezzogiorno. Sì, ma c'è stato un equivoco, mi era stato detto di anticipare alle 11 e quindi ero venuto. Ci spiace di farla attendere. Va bene, buongiorno. Bene, andiamo avanti. La domanda me la sono scordata. Sì, la domanda era se ci fu, lei stava dicendo che oggetto specifico di dialogo quella sera era l'età pensionabile. Sì, ma ecco, però c'era un'aggiunta, cioè il fatto che questa età pensionabile potesse incidere o meno sulla permanenza nell'organo di autogoverno. Allora, la discussione era la seguente: c'è un articolo della Costituzione che dice l'eletto rimane 4 anni. C'era una sentenza, la cosiddetta sentenza Borraccetti, che era del Consiglio di Stato, che invece diceva una cosa parzialmente diversa. E quindi un argomento tecnico era questo. Bene, una sola cosa, perché i dettagli di questa questione naturalmente poco interessano, certo. Ma può rilevare solo una cosa. In quel momento lei ha detto c'era presente il dottor Severini. Sì. Il dottor Severini che ruolo aveva istituzionalmente? Era all'epoca presidente, fino al collocamento a riposo, presidente della 5ª sezione del Consiglio di Stato. Io ero presidente della 6ª e lui della 5ª. Bene, le chiedo se per diciamo, ripartizione di competenze c'è una sezione del Consiglio di Stato che si occupa delle controversie riguardanti il Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, attualmente è la 7ª. Ora, all'epoca era la 5ª. Quindi quella presieduta dal dottor Severini. E lo deve dire al microfono perché non... Sì, lo confermo al microfono, all'epoca era così. Bene. E questa è la prima occasione. Sì. In questa riunione si assume qualche determinazione fra i partecipanti? No. Secondo incontro, ci fu un oggetto specifico di... Era lo stesso. Sempre lo stesso? Sì. Era lo stesso perché il Presidente Davigo era ancora componente dell'organo di autogoverno e si presupponeva che potesse, concludersi questa vicenda con un voto. Questo era il grande argomento, cioè non con uno studio di diritto, ma con un voto, alzata di mano. Qual era lo scopo di queste riunioni? Lo scopo di queste riunioni era parlare dell'età pensionabile, perché era ancora in ballo la questione dell'età pensionabile. È stata dal 2014 che se ne parla, cioè il 2014 ha abbassato bruscamente. Però questa cosa poteva essere poi devoluta al Consiglio di Stato, questa questione? No. Lo era stata. Allora nel 2014 io avevo assunto da Presidente di una sezione consultiva delle determinazioni in materia di età pensionabile, ma erano delle determinazioni che non sono state mai seguite dalla voi dovete fare una sorta di consulenza al dottor Davigo? No. Qual era lo scopo che mi sfugge? Lo scopo era uno scopo sindacale. Davigo era stato presidente di un'associazione, credo che lo fosse ancora, sostanzialmente rappresentante di un'associazione, era sostanzialmente vedere le associazioni quale... scusi un attimo, lei era presidente di una sezione del Consiglio di Stato. Ma anche di un'associazione sindacale. Sì, lasci perdere. Quindi, nel caso del dottor Davigo avesse impugnato una delibera di esclusione dal Consiglio Superiore della Magistratura... Questo mi era ignoto. No, lasci perdere. Di fronte a chi l'avrebbe impugnata? Dunque, davanti al TAR. Allora, se partiamo dalla conclusione, la doveva impugnare davanti al giudice ordinario. Parta da quello che chiedo io. L'avrebbe impugnata davanti? No, la doveva... allora, secondo non so davanti a chi impugnare, perché io il contenzioso di Davigo per il CSM lo sconosco. Allora, senta. Però da chi l'avrebbe dovuta impugnare è una questione ancora sub iudice.
aspetti un attimo, di fronte a una delibera di esclusione, ecco, se avesse dovuto impugnarla davanti a un organo amministrativo di giustizia amministrativa, davanti a chi avrebbe dovuto impugnarla? Dice il TAR, e poi il Consiglio di Stato non ha detto diversamente, davanti al giudice ordinario. Davanti al giudice Sì, ordinario. e questa è la novità vera della adesso, questione. giusto per capire anche di cosa stiamo parlando, quindi voi potevate parlare di questa cosa perché mai potevate essere coinvolti eventualmente in Non abbiamo una mai parlato di questa cosa. procedura amministrativa. Guardi, allora... Quindi il Consiglio di Stato non sarebbe mai intervenuto No. su questo argomento. No, non è che non sarebbe mai intervenuto. Allora, Posto che è intervenuto. sì, è intervenuto dichiarando il difetto. Sì, sul ricorso. Sì. del dottor Sì, No, no, vabbè, ma mi ma chiedo insomma- una cosa, guardi, ma solo per questo, se fosse nei giudici ordinari abbiamo altre mentalità. Presidente, il discorso ma si è di fermato. solito se in ballo c'è un tema che può finire a noi di solito non ne parliamo, perché potremmo esserne coinvolti o no. Sì, ma io mi sono fermato. Allora, Se dico qualcosa di sbagliato me lo dica. No, perché non è che è un sbagliato, settore è allora di nostra competenza. La logica dei processi mi induce a concludere che il processo è eventuale rispetto all'azione amministrativa. Cioè non è che ci deve essere per forza un giudizio, ci si può fermare tranquillamente al voto del CSM. Il CSM vota per il mio abbandono al biennio, a compimento dei 70 anni, vota per l'abbandono dall'organo collegiale e io mi acquieto. Quindi il fatto del giudizio è un fatto puramente eventuale. Che discorso è? Io mi posso acquietare e anche no, posso impugnarlo davanti al TAR e finisco davanti al Consiglio di Stato. Cioè, dal punto di vista dell'opportunità, questa cena che senso aveva? Ma no, aveva non era la cena, aveva Se fosse arrivato davanti a lei sarebbe astenuto poi ovviamente. Certamente. Certo, ecco. Ma anche Severini non ha trattato la questione. Sì, vabbè. Faccia la domanda, dove vogliamo arrivare? Sì, no, stiamo per completare. Già quello che è emerso. È già emerso qualcosa. Ecco, Quindi... e ora l'ultima questione. Lei fino a oggi ha mai saputo se è stato fatto diciamo oggetto di dichiarazioni di Piero Amara all'autorità giudiziaria in relazione alla supposta loggia Ungheria? Dei miei confronti? Sì. Certo, ho letto dai giornali che... Sì. L'ha preso dai giornali, bene. Le chiedo se finché ha avuto rapporti col dottor Davigo lei ha percepito un cambiamento dell'approccio del dottor Davigo nei suoi confronti. No. Nella seconda occasione di incontro a casa sua a No. cena c'era la stessa cordialità della prima volta? Stessa cordialità della prima volta. Ha capito quella domanda dell'avvocato? Sì, ho capito, vuole dire se siccome fossimo entrati il a dottor conoscenza... Davigo ha conoscenza dei nominativi che figuravano appunto nelle dichiarazioni di Amara sulla loggia Ungheria, ha capito, sapeva anche evidentemente che c'era Ma il suo io la nominativo dichiarazione- e non ha cambiato atteggiamento. Questo voleva La pubblicità provare. nei miei confronti, perché poi la pubblicità può essere diversa a seconda di chi chi Certo. legge. Allora, nei miei confronti la pubblicità è di questa vicenda. L'ho presa dai giornali, diciamo che hanno pubblicato a un certo punto, cioè, ma questo è avvenuto Molto successivamente. Ecco, molto Quanto alla sua conoscenza. Quanto alla mia Al conoscenza. tribunale interessa la conoscenza di altri, non la sua. Sì, Certo. e non si è parlato della loggia Ungheria nella seconda cena. No. No. Lei era già informato del fatto che il suo nome fosse finito? No. No, perché siamo a settembre del 2000. No, io sono stato informato semplicemente 20. da una telefonata una volta di una giornalista. Chi era? Era la... La Milella, per caso? No, non era Mirella, era una giornalista che lavorava con Giletti. Che Con? però poco prima della pubblicazione di queste cose dice ma lei è nominato ma non nominato, è indicato come autore di sentenze Consip. E io sono andato a vedere a seguito di questo quali sentenze erano e ho potuto constatare che tutte queste sentenze, 9, di cui ho anche l'elenco se volete. No, ma voi, non sì. è venuto qua, non è il suo processo, ha capito? No, ho capito, però siccome No, pare ci che sia interessa rilevante- chi era la persona che l'ha informata, che non ho capito. È una giornalista che lavora con Giletti. Per caso Giletti? Per caso Sandra Amurri? Sì. Così abbiamo un nome e un cognome. Sì. Sì, E lei sì. fino a quel momento non sapeva nulla. No, ma io non ci ho creduto, ho detto guardi, a me non mi ha mai nominato, cioè mi ha detto ma guardi che lei è stato nominato da Amara in uno dei verbali.
Io francamente non ci ho creduto e ho detto lei si sbaglia, non mi ha nominato. Mi ha nominato Calafiori in altra sede ma non Amara. Invece purtroppo lei aveva una notizia diversa, forse aveva letto qualcosa che il pubblico non aveva ancora letto. Sì, su questo lei ha fatto una denuncia per calunnia. No. Ah sì, su questo sì. L'ha fatto? Sì, È sicuro, sì. Nei confronti di? Nei confronti ho fatto una denuncia per calunnia nei confronti di Amara e Calafiore. Anche a Brescia. Va bene. Perché a Brescia? Ho fatto per prudenza, in realtà la denuncia a Milano. A Brescia cosa c'entra? Sa l'esito della sua denuncia fatta a Brescia? Qual è Sì, stata? trasferita a Milano. Ecco, benissimo, infatti. No, non ho sentito. Trasferita a Milano, ma sì, ma a Brescia non c'entra niente. Altre domande, avvocato? No, Presidente, per me va bene qua. Chi controesame? Sì, ci è consentito? Certo, avvocato. Buongiorno dottore. Ascolti, la prima cena era alla presenza anche del dottor Cafiero Sì. e si verificò quando? Il 24 ottobre del 2019. Il dottor Cafiero era sottoposto a vigilanza, c'era un controllo, lui era sotto scorta? Io penso di sì, perché era procuratore antimafia, sì. Lei era già stato archiviato quando si verificò questa prima cena? Sì, archiviato. Già promosso e archiviato. E la notizia era stata resa pubblica? Sì. E noi abbiamo chiesto l'acquisizione, la notizia era già pubblica, quindi non c'era una particolare pubblica dubbio sulla sua legittimità a parlare in questa cena. La seconda cena, le posso dire che i ricordi di altri sono diversi, nel senso che abbiamo chiesto il deposito di una serie di documenti, tra cui il rapporto tra la dottoressa Ciafrone e il dottor Davigo. A noi risulta che il 24 gennaio 2020 c'è stata una cena e la dottoressa Ciafrone ha poi rammentato al dottor Davigo proprio la presenza il 24 gennaio 2020. Ci fu questa cena? Io guardi, sinceramente non me la ricordo. Cioè, io ne ricordo solo due, però forse se c'è stata una terza è possibile. No, io stavo dicendo se la data della seconda cena poteva essere diversa. No. Lei aveva sì, potrebbe teoricamente sì, perché io sulla seconda, ripeto, non ho riscontrato una data in calendario se non quella che ho detto, cioè il settembre del 2020. Al 24 gennaio la dottoressa Ciafrone dice: Piercamillo, ricordati, alle 20:30 cena con il Consiglio di Stato. Poteva essere con qualcun un'altra altro. persona forse, sì, un altro consigliere. Io non me la ricordo a gennaio, me la ricordo a settembre, cioè a distanza di un anno, me le ricordo molto distanziate e ricordo che la seconda non venne capita. Sono passati 3 mesi, non è che sono poi così breve. Vabbè, certo, comunque è possibile, ma ripeto, non lo escludo. Glielo sottopongo. Il WhatsApp sarebbe? Sì. Beh, io purtroppo non l'ho ricevuto io, ma l'ha ricevuto Piercamillo. No, sicuramente. Ricorda, giovedì 20 con il Consiglio di Stato, poi ti chiamo, ok, sì, sesso, però poi vabbè, quell'altra cosa. Queste erano robe che succedevano nel Consiglio di Stato. No, ma non credo che arrivassimo a tanto.
Non lo so. Senta, lei come ha fatto a... chi l'ha interpellato per parlare di questa cena? Il primo. Scusi, ma interpellato in che sede? Come giornalisti? Giornalisti, avvocati, chiunque per parlare. Ma con giornalisti il caso la è... rilevanza della cena. Ma è stata assunta dalla stampa, la quale ha avuto evidentemente un input da qualcuno sull'argomento. Un attimo, visto che... Ma quando è avvenuta la seconda cena? Per me a settembre del 2020. Io, guardi... È sicuro? No, sicuro no, però... No. Allora, c'è una cena 9-10 settembre 2020. Poi ce n'è un'altra che è stata contemporanea alla nomina del dottor Prestipino a procuratore capo, che è il 14 marzo 2020, però qui non è intervenuto Davigo, perché aveva una cena in contemporanea che appunto era quella del Prestipino. Perché Presidente, noi abbiamo... le chiedo scusa, posto che all'ultima risposta il testimone ha consultato un suo appunto, non so cosa, se possiamo con cui ha detto io qui ho segnato 9 o 10 settembre, credo di ricordare Lo così. posso controllare? Se può riferire al Tribunale che cosa ha controllato. Io ho controllato 9-10 settembre, a sua volta avevo controllato i miei calendari telematici che ciascuno di noi ha quando fa posta elettronica, eccetera. Cioè le fonti sono diverse. Perché guardi, qui abbiamo la denuncia del dottor Davigo, che invece ritiene che sia venuta nel gennaio di quell'anno, la seconda cena. È possibile. E ci sarebbe anche a supporto delle chat. Questo io le ho perse le chat, perché ho cambiato telefono diverse volte. Che farebbero riferimento a 14, ricorda, giovedì 20 e 30, cena col Consiglio di Stato. Poi ti chiamo, 14 gennaio siamo, giovedì 20 e 30, quindi proviamo a vedere le date. Era il giovedì. Si ricorda che poi c'era adesso vediamo chi l'ha mandato, un link, sesso in cambio di... Questo non mi appartiene. L'ultima parte di una... Sì. Si ricorda? Non l'ho tolto perché mi sembrava corretto lasciarlo. No, perché può essere un punto di riferimento storico. Se questa indicazione, sesso in cambio di sentenze, arrestati giudice avvocatessa Catanzaro, fosse in concomitanza, perché a volte nelle cene anche parlare di sesso è un argomento facilmente spendibile. Questo guardi, le posso dire, Presidente, allora, di capire se quella nella seconda cena si è fatto riferimento a questo, ha capito, questo argomento che io credo, evocare qualche pruderia. Allora, devo rispondere a qualcosa? Sì. Allora rispondo che siccome questa chat è non tra me e Davigo, ma è tra una signora che conosco pochissimo e Davigo, penso che alludesse, penso però come scienza... Consiglio di Stato, cena al Consiglio di Stato... E questo è un argomento, poi praticamente come capita spesso nelle chat si passa ad un argomento magari... No, ma aspetti, l'argomento è questo, per questo glielo dico, certo, precisiamo. Nel senso Catanzaro fa l'avvocatessa. C'è un riferimento in questa chat, perché io ho letto la querela adesso velocemente del dottor Davigo, risulta... Il dottor Davigo ritiene che quella cena, la seconda, sia avvenuta a gennaio, quando lui ancora non era venuto a conoscenza dei verbali di Storari. Per cui l'avvocato Epici dice, allora Davigo, che aveva preso le distanze dal dottor Ardita per aver saputo di questa appartenenza alla loggia Ungheria, allora perché non l'ha fatto dal dottor Santoro, che pure è citato in quei verbali? Quindi è fondamentale... nell'ottica, credo, della parte civile, ma a questo punto anche il dottor Davigo, che ha fatto una querela, sapere quando sia avvenuta questa cena. Presidente... Qua dalle chat che ci hanno dato ci sarebbe un punto di riferimento. No, Presidente, perché ho appena verificato che la notizia di quel sesso in cambio di sentenze viene pubblicata per la prima volta il 6 febbraio 2020, quindi con il 14 gennaio o 19 gennaio non ci può entrare niente. Va bene. Vabbè.
16 gennaio, Ecco, poi dice sesso no, in cambio di, ciao, ti consiglio di vedere questo link, il Mattino di Calabria, sesso in cambio di sentenze, ma qui c'è scritto 16 gennaio, la Ciafrone lo manda alle 10:27 del 16 gennaio, a me risulta. Non è il giornale è Il Mattino, È il Mattino. 6 febbraio 2020. Ti consiglio questo lì, c'è scritto 16, guarda, No, per carità. 16 gennaio. La verifica è fattibile, quindi eventualmente Vabbè, si saranno ma adesso condizioni. guarda, tanto non stiamo facendo questo Sì, processo. sì, infatti. Però Era dal come punto indicatore di vista- temporale dal punto possibile. di vista della parte civile, l'argomento che lei ha appunto trattato poteva essere rilevante. Se È dal suo rilevante. punto di vista sostiene che tutto ciò che è stato fatto contro il suo assistito sia stato fatto per inimicizia personale e quindi che siano stati trattati due persone con due diversi pesi di misura. Allora in questo caso è importante sapere quando sia avvenuta la seconda cena e qua pare che, ecco, se dice ci vediamo, Presidente, però lì c'è C'è scritto la cena cena a Consiglio di Stato, non c'è scritto cena a casa di Santoro. sì, certo, ma io Noi non sappiamo tutti i consiglieri di Stato frequentati dal dottor Davigo. certo. Ascolti un attimo, Avvocato Repici, cerchiamo solo di fare chiarezza su questo punto. Allora, a noi questa vicenda di quante cene abbia fatto il dottor Davigo col Consiglio non ci interessa. Però per quello che riguarda il nostro processo chiediamo al teste se si può ricordare di quando sia avvenuta questa cena. Perché, capito, prima da quello che ha detto sarebbe venuto nell'imminenza addirittura della votazione, poteva avere una rilevanza. Pare che Presidente, il dottor ha detto Davigo 9-10 andasse settembre. a procurarsi Sì, santi in però anche detto che non paradisi si ricorda. in ragione del voto che doveva avere, Collega, che è non avvenuto faccia- qualche giorno dopo. Va bene, poteva avere un significato di un certo tipo, tant'è che io prima ho detto, forse chi può essere coinvolto in una vicenda del genere non dovrebbe fare cene con possibili ricorrenti. Invece qui mi sarebbe messo un'altra circostanza. Siccome lei è stato molto preciso sulla prima cena, Sì. le chiediamo se è in grado di essere preciso sulla seconda, perché se è preciso è un conto, se non è preciso non vale nulla, né una cosa né l'altra, capito? Sì, Dal allora- punto di vista del ragionevole dubbio. Quindi ci vuole un'indicazione precisa di un argomento che può essere rilevante in questo processo, nell'ottica della parte civile. Ce l'ha o non ce l'ha un'indicazione? No, io Perché le- ha parlato io- di guardi, fra settembre e gennaio passano parecchi mesi, Sì, effettivamente sì. capito? Dovremmo chiamare sua moglie che ha cucinato, che magari se lo No, ricorda guardi, meglio. No, non si Eh? ricorda assolutamente, mia moglie si Che scorda magari c'ha tutte queste il cose. scontrino della spesa che ha fatto per fare questa cena. No, no. Oppure c'erano cene continuamente del Consiglio di Stato a casa sua. C'erano Ma tante guardi, cene. le avevo premesso che diversi presidenti dell'ANM sono passati da casa parlando di questioni sindacali di comune interesse. Così è avvenuto anche nel caso di Davigo. Sì, ma ci interessa quella data. Se è in grado di dircela bene, No, se non è in grado di sono in dircela, grado, prendiamo non sono- atto che non è in grado di Io dircela. francamente... Tranne che attraverso delle produzioni documentali si sia in grado oggi di stabilire meglio qual è il tema. Si può semplicemente completare con il test la argomentazione relativa alla posizione del dottor Davigo in relazione a questa eventuale innalzamento dell'età pensionabile. Sì. Ce lo può precisare? Sì, sì, sì. In che termini? Ecco, allora, Presidente Davigo era totalmente indifferente alla questione dell'innalzamento dell'età, quella generale. E sul tema della questione CSM, collocamento a riposo, era per la tesi della valenza, che io condividevo, della norma costituzionale. Perché la norma costituzionale dice che sono nominati per 4 anni e 4 anni devono essere. Perfetto. Trattandosi di un'altissima funzione quale l'autogoverno della magistratura ordinaria. Sì. La questione era, voglio dire, è stata discussa, quindi È stata discussa, però- considerata per- opinabile e decisa ai voti. Però, Decisa ai voti. però non siamo qua noi a dover Certo. decidere. Poi c'è stato su- un contenzioso, eccetera. Va Certo. bene. Faccio la L'ultima domanda, cosa, Avvocato Borazzi. c'era un'ipotesi di proporre una legge su questo e qual era la posizione del dottor Davigo e la sua posizione? La posizione del dottor Davigo era di totale indifferenza Ma cosa c'entra la alla legge vicenda con- normativa. Chi era il rappresentante del Parlamento, del governo, per proporre una legge? Come a livello di persone informate. Allora, qui guardi, c'è un piccolo riferimento a Cosimo Ferri, quindi evidentemente forse era Cosimo Ferri che
era stato interessato dell'argomento, che era cos'era, vice sottosegretario alla giustizia all'epoca, no? Se non ricordo male. C'è stata un'interlocuzione con Cosimo Ferri su questo argomento? Presidente, noi sapevamo esattamente dalle chat di Palamara Ferri che erano contrarissimi all'innalzamento. Benissimo. Quindi era inutile parlarci. Perfetto. Sapevamo anzi che ci avrebbe detto qualcosa di non vero, quindi non ci abbiamo proprio parlato. Ci sono altre Noi non domande? abbiamo altre domande. Il suo codifensore, lei avvocato Politano, non ha domande. Benissimo. Vuole concludere l'esame, avvocato Repici? Grazie Presidente. L'ultima precisazione le chiedo. Se può riprendere il foglietto che ha consultato prima, sulla base del quale ha indicato le date del 9 o 10 settembre 2020 quali date della seconda cena, Sì. e se può spiegare al Tribunale esattamente come è arrivato a fissare quelle due date. Certo. Allora, queste due date io le ho fissate sulla base di calendario, miei appunti sul calendario che noi teniamo chiaramente sui telefonini, che corrisponde poi ad un'email che ci trattiene in cloud questo calendario. Quindi questa è stata la fonte. E questo riferimento l'ha trovato a proposito della cena a Sia casa della sua? prima che della seconda. Sì, della cena a casa sua, alla quale fu presente il dottor Davigo nella seconda occasione? Sì. Presidente, nessun'altra domanda. Senta, vediamo un po' di essere più precisi. Dopo che c'è stata la votazione al CSM, la votazione nella quale poi il dottor Davigo appunto è stato escluso dal CSM, Non ci siamo sentiti. vi siete sentiti dopo? No. È sicuro? No, sicurissimo. 1000 per 1000, proprio sicurissimo, 1000 per 1000. Possiamo anche vedere le telefonate, non ci sono state. Telefonate sono state solo commento tra me e Severini, sì. Faccio uno sforzo di memoria. Sì. Allora, se fosse avvenuto a settembre, la votazione del CSM sarebbe venuta da lì a pochi giorni. Si ricorda se... No, non giorni, Presidente, un mese e mezzo. Vabbè. E peraltro mese e in mezzo. epoca in cui l'imputato ha Sì, un mese e riferito, mezzo, giusto, perché era ottobre. l'imputato ha riferito Allora, che fino a quel si momento era ricorda certo se che sarebbe quella rimasto. cena è stato almeno a ridosso della votazione? Questo se lo ricorda? Ne Cercavo di ricordo- dare un no, punto io di- ricordo, un se- punto di riferimento temporale. Guardi, Presidente, io ricordo esattamente che non c'è stato nessun accenno nella cena, nella seconda, se sia avvenuta a gennaio o a settembre, come qualsivoglia sia la data, non c'è mai stato nessun accenno a votazioni del CSM. Semplicemente io avevo preannunciato, con la mia esperienza di tanti anni di contenzioso per incarichi direttivi di magistrato, perché io ho fatto per 18 anni atti del CSM come consigliere di Stato, ecco, c'è stato che purtroppo queste vicende si risolvono più che in diritto con un'alzata di mano, sia nella commissione che nel plenum. E quindi questo praticamente mi induceva a rappresentare a chiunque, ma non tanto al Presidente Davigo, questa triste realtà, cioè che vicende di tale spessore, tale importanza si risolvono sulla base di un sentimento che si manifesta il giorno con l'alzata di mano, Sì. la votazione. Ma è stato approfondito questo tema nell'occasione? No, perché è Allora, un tema adesso purtroppo vediamo di trovare qualche riferimento temporale, perché c'è stato un momento dove sembrava che il dottor Davigo venisse confermato, poi invece c'è stato così un cambiamento di rotta. Si ricorda se al momento di quella cena c'era già stato o meno il cambiamento di rotta, o se il dottor Davigo pensava che gli fosse stato in qualche modo assicurata la permanenza? No, io ricordo esattamente che non c'è stato nessun riferimento concreto, il mio riferimento era puramente teorico, al fatto che questioni di così grande importanza vengano affrontate dall'organo di autogoverno con un'alzata di mano, così come il conferimento di incarichi direttivi. Sì, Perché però, mentre il concetto scusi, viene fatto motivatamente, questo viene fatto ad alzata di mano. Poi questo capita anche nel Consiglio di Stato. Senta, dottor, abbia Prego. pazienza. Prego, era solo Cioè, una cosa. quando si parla di un argomento dipende dalle prospettive, cambia anche l'atteggiamento. Per cui se io sono sicuro o quasi sicuro di essere confermato, mi pongo il problema relativamente. Se invece in quel momento io temo di non essere confermato, è chiaro che affronto con più profondità la questione giuridica, no? Sì. Ecco, quindi quella cena
di cosa si parlava? No, il si dottor parlava, Davigo allora, pensava di essere confermato o temeva di essere vittima di un voto politico? No, allora, Di cosa avete parlato? chi conosce il presidente Davigo, chi conosce il presidente Davigo sa benissimo che non ha timori o altro, si rimette semplicemente come diremmo in latino, secundum eventum litis, se di lite si tratta. Senta, aspetti un attimo, però risponda alla mia domanda. Prego. No, appunto, non c'era. Allora, capito? A seconda i discorsi dipendono dalla situazione contingente, cioè se io ho bisogno di avere un supporto giuridico rispetto a una mia opinione è diverso se già quell'opinione io la ritengo fondata o la ritengo che sia in pericolo. Ecco, lasci perdere cosa pensava il dottor Davigo, che in realtà non era d'accordo con la sua esclusione, va bene? Beh, lo è stato, dopo non lo è stato, all'epoca lui confidava. Allora, confidava di essere, ecco, per cui allora, se uno dopo non è d'accordo vuol dire che confidava anche prima, ecco, non giochiamo con le parole, certo, vuol dire che confidava anche prima. Quindi lei dovrebbe capire in quella serata che cosa si è parlato, perché a gennaio probabilmente confidava di essere confermato. A settembre no. Presidente, allora, no, Presidente, no. Qua si rischia di essere nocivi nei confronti del testimone, perché le risultanze finora acquisite sono che fino a pochissimo tempo prima, ma pochissimi giorni prima, abbiamo sentito anche la testimone. A gennaio ragione io. No, anche settembre, anche inizio settembre. Sì. C'è la testimonianza della dottoressa Blefera. Va bene, allora facciamo così. Il dottor Davigo in quella circostanza pensava di essere confermato o riteneva di non essere confermato? La risposta è no, sia alla prima ipotesi sia alla seconda. Non pensava nulla, pensava semplicemente un argomento fondamentale, che la Costituzione garantisce la permanenza di 4 anni al membro eletto, ed è una garanzia che francamente io condivido pienamente, quindi la tesi di Davigo la condividevo, però ero l'unico al Consiglio di Stato a condividerla. Io non faccio più domande. Ne avete altre? Io semplicemente una cosa. Lei conosceva già il dottor Ardita? No. Non l'ha mai conosciuto? Mai conosciuto. Va. Se posso chiudere l'esame? Chiuda lei, avvocato. Sì, Presidente, solo una cosa. Sì, in epoca successiva a quel dialogo telefonico che lei ha avuto col giornalista, sì, si è più confrontato col dottor Severini? Sì, costantemente, perché Severini è un collega che ha avuto lo stesso sviluppo di carriera mio, sì, quindi presidente di sezione, non ha giunto lui, io sì, ma poi ci siamo sentiti sia prima che dopo il collocamento a riposo. Sì, questo è avvenuto dopo. A me interessava non sulla questione del collocamento a riposo, ma sulla questione delle scene a cui fu presente il dottor Davigo. Su questo col dottor Severini, dopo l'uscita di quell'articolo di stampa, vi siete confrontati? No, solo per costruire le date. Quindi lei, aspetti un attimo, lei qui oggi ha detto, nei termini in cui l'ha detto, che la prima era a ottobre 2019 e la seconda a settembre del 2020. Aspetti un attimo. Non raccontare delle cose che non sono vere. Come no? Ha detto delle cose diverse. Siamo qui. Tutto quello che è successo l'abbiamo percepito. Questi riferimenti temporali, ottobre 2019, settembre 2020, lei li ha riferiti al dottor Severini? No. No? No, io ho chiesto a lui quale fosse e adesso non mi ricordo cosa mi ha detto, però la mia ricostruzione è questa. Francamente non stiamo sempre a parlare di queste cose. No, per carità, volevo... Francamente sì. Però guardi, peccato che non ci sia il dottor Severini oggi, perché sarebbe stato bene averlo subito. Li avevo citati entrambi. Sì, ecco, l'importante è che lei fino alla prossima udienza non parli con il dottor Severini. No, ma tra l'altro c'ha un male veramente serio, c'ha un herpes zoster. Neanche di questioni sindacali. No, ma le questioni sindacali ne parliamo più, non c'è più motivo. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Bene, può andare. La ringraziamo di essere venuto. Grazie. Esaurito. Sta facendo l'esame lei? No, non c'è più. Si sta sottraendo all'esame attraverso le dichiarazioni spontanee, dottor Davigo. No, signor Presidente, ma credo sia utile per la chiarezza dirlo in questo momento. All'epoca in cui incontrai, qualche tempo prima della prima cena, il Presidente Severini e il Presidente Santoro, tra l'altro Severini è mio compagno di concorso, perché era magistrato ordinario prima di diventare magistrato amministrativo,
mi cercarono perché i giornali continuavano a scrivere che c'era l'ipotesi di una legge ad personam a favore di Davigo per alzare l'età pensionabile. Io non avevo mai chiesto niente, ho sempre anche rigorosamente evitato di toccare l'argomento col Ministro della Giustizia, che pure avevo incontrato 3 volte al Quirinale. Prima di tutto perché io davo per scontato che fosse del tutto irrilevante rispetto alla mia posizione. In secondo luogo perché mi irritava profondamente che venisse presentata come legge ad personam, e dissi loro, sia in un primo incontro al bar prima della prima cena, sia nel corso di entrambe le cene, che non intendevo entrare nell'ipotesi di fare lobbying per approvare una legge perché ritenevo che la cosa non mi interessasse. Senta, dottor Davigo, ma visto che l'unica cosa rilevante è la data della seconda cena, lei si ricorda con esattezza quella data e può documentare? Con esattezza no, l'ho desunta dalle chat. Non ho mai avuto altre cene con consiglieri di Stato e quindi non può che essere questa, e in ogni caso mi ricordavo 2-3 mesi al massimo dopo la prima cena. Lei non ha un'agenda personale no, qui annotato? Ho recuperato queste chat su WhatsApp tramite la dottoressa Ciafrone, e peraltro nel mio ricordo alla seconda cena era presente il procuratore nazionale, l'allora procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, e non alla prima. Senta, le faccio questa domanda, potevo farla prima al test, ma è un po'... Allora, a seconda del periodo dell'anno, diciamo, le pietanze sono differenti. Si ricorda cosa ha mangiato? Non me lo ricordo. Capito? Perché una cosa è mangiare, se avesse mangiato il cotechino, potremmo capire che fosse avvenuto a gennaio. Signor Presidente, adesso dirò una cosa che è abbastanza sgradevole per me, però il passare del tempo fa sì che invecchiando si abbiano ricordi minuti di cose remotissime nel tempo, tipo la prima comunione, e poi non mi ricordo cosa ho fatto l'altro ieri. Sì, questo capita. Quindi non ricordo cosa ho mangiato in quelle cene. Un pochino più giovani. Ricordo soltanto che era sicuramente dopo che era stato archiviato Santoro, se no non sarei andato a cena, e prima di sapere di Ungheria, se no non sarei andato a cena. I successivi inviti sono stati da me declinati con una serie di pretesti. Perché ha ricevuto degli inviti dopo? Sì, ho ricevuto ulteriori inviti, ma non ci sono più andato. Non c'è più andato. La chat nella chat tra il dottor Davigo e il dottor Santoro sono indicate, si vede un paio di volte dove il dottor Davigo invitato finisce il 16 gennaio le chat che lei mi ha dato? No, prima delle altre chat? Sono 2, una con il dottor Santoro e una con la dottoressa Ciafrone, e si vede palesemente che il dottor Davigo non vuole più partecipare o parlare con il dottor Santoro. Io non le vedo le chat. Come no? A 10 marzo 2020 dice: ho il mal di testa, ero molto stanco, non ho Zoom. Pasqua, ecco, ci siamo. Aspetti, Caro Pier Camillo, un sincero augurio di buona Pasqua. Oggi partecipate all'incontro del processo amministrativo 24 aprile. Risponde per gentilezza dicendo sì, tanti auguri. 24 aprile, quindi è successivo all'incontro con e non c'è nessun riferimento né a cene né ad altro, ma semplicemente un declinare un... Va bene, finita la dichiarazione spontanea, adesso dovremmo chiamare il dottor Salvi. Oh, aspetti, stamattina abbiamo Salvi e Massari, dobbiamo sentire prima chi dei due. Salvi è un test. Salvi. Quindi... Presidente, mi dicono che è presente anche il test Massari, che io non ho... Allora, noi abbiamo anticipato Santoro, immagino, perché Salvi non è ancora arrivato, quindi toccherebbe a Salvi. Tribunale. Dipende dalle vostre domande, la lunghezza. Sì, forse... Massari, scusate, chi è? Tanto per... Vogliamo sentirlo che è breve? Visto che... Massari. Cosa ci dobbiamo chiedere?
Beh, è stata lunghissima, ma poteva essere molto più breve. Se avesse risposto alle domande, sarebbe stata molto più breve. E ditemi voi siamo d'accordo? Salvi? Ha giudicato Salvi? Lo faccio entrare. Lei non fa mai domande, avvocato Politano, professore. Abbiamo studiato sui suoi libri, a noi ci interessava vedere. No, però anche un po' un'alternanza. Anche un'alternanza. Ubi Mario, scusi però, con tutto il rispetto. Mi sembra che sia Mario, rispetta molti noi, insomma, non so. Venga, dottore. No, io non mi voglio intromettere nelle vostre dinamiche difensive. Sì. Buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa per l'irruzione di prima, ma temevo di essere in ritardo. Si figuri. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Sì, però ho paura di sbagliare. Lei si chiama? Giovanni Salvi. Nato? A Lecce il 9 luglio del 1952. Ufficio dove ci vuol dare Sono in pensione, magistrato in pensione, sì. C'è un luogo di residenza, sono motivi di segretezza? Allora non glielo chiediamo. Grazie, però è in atti. Sì, è in atti. Come in atti, cosa fa? Quindi è in pensione. Cosa faceva? Lo sappiamo, ma ce lo deve dire lei. Negli ultimi, dalla fine del 2019 fino al 9 luglio del 2020 sono stato procuratore generale della Cassazione. Perfetto. Domande dei PM. Grazie, che hanno chiesto Presidente. l'esame. Buongiorno procuratore. Buongiorno. Lei conosce il tema principale di questo processo per essere stato sentito dai pubblici ministeri il 16 luglio del 2021, quindi possiamo entrare nel vivo della vicenda e le chiedo se ha avuto delle interlocuzioni con il consigliere Davigo, consigliere del CSM nel 2020, in relazione a delle vicende processuali allora in essere presso la Procura della Repubblica di Milano e che presentavano delle criticità. Sì, nel periodo immediatamente successivo al ritorno dopo il Covid al Consiglio in presenza, il consigliere Davigo mi avvicinò nel secondo cortile del CSM e mi parlò molto preoccupato di una situazione che aveva appreso a Milano. Mi disse che era in corso un procedimento che aveva origine dalle dichiarazioni di Amara e che riguardava una loggia massonica coperta. Non ricordo se allora mi abbia detto o meno che si trattava della loggia Ungheria, però comunque questo era il concetto. Una loggia molto potente e pericolosa, della quale facevano parte soggetti anche istituzionali di alto livello, e tra questi, ed era la ragione di maggiore preoccupazione, vi erano anche dei magistrati, tra cui due componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, e cioè Marco Mancinetti e Sebastiano Ardita. La ragione di preoccupazione del dottor Davigo era che questo processo, a suo parere, languiva, non vi erano le iniziative necessarie, che invece erano molto quanto più opportune, quanto più gravi apparivano questi coinvolgimenti. Io ascoltai con molta preoccupazione a mia volta, derivante da due cose. Da un lato la preoccupazione per la gravità di questi fatti, dall'altro il fatto che venissero da Amara queste dichiarazioni, di cui io mi ero indirettamente già occupato in passato, indirettamente nella mia qualità di procuratore generale di Roma, e quindi insomma
una qualche cautela su questa vicenda già mi veniva da questo. Quando poi mi fu detto da Vigo in questo colloquio, che in realtà fu molto breve, che Sebastiano Ardita faceva parte di questa associazione per il tramite di Tinebra, le mie perplessità si accrebbero, perché io sono stato procuratore della Repubblica di Catania. Per un breve periodo Sebastiano Ardita è stato un magistrato del mio ufficio e io sapevo che in realtà i rapporti non erano buoni, anche se sempre molto corretti formalmente. Io sapevo che già in passato vi erano state delle vicende che avevano portato anche a dei processi penali, che erano quelle relative al DAP, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e avevo potuto vedere anche che i rapporti non esistevano praticamente lì. Parlo del 2011, cioè io ho iniziato nel 2011, quindi lui è stato proprio alla parte finale del 2011, poi è andato via. E quindi io lo dissi, ma io sono stato a Catania e dico, trovo molto singolare che Ardita possa avere fatto per il tramite di Tinebra parte di questa organizzazione. Comunque dico, speriamo che non ne vadano in mezzo persone per bene, farò quello che devo fare. E quello che devo fare è stato di chiamare, di informarmi immediatamente. Scusi, procuratore, la interrompo perché prima di passare a questa parte della sua testimonianza vorrei mettere a fuoco con maggiore esattezza quali erano i propositi, le ragioni e, se vogliamo, anche lo scopo per il quale il consigliere Davigo le aveva parlato di questa vicenda. Se ne possono scorgere due nella sua prima parte del racconto, e cioè da un lato il procedimento che languiva, quindi una sorta di impasse che si stava verificando nell'evoluzione delle indagini, dall'altro la presenza di presunti appartenenti, o meglio di appartenenti a una presunta loggia massonica, componenti al contempo del Consiglio Superiore. E allora questo doppio profilo vorremmo, credo tutti, sicuramente questo ufficio, metterlo maggiormente a fuoco, perché a seconda che sia il primo o il secondo, come dire, si saggia una differenza nella sua veste di interlocutore, cioè lei viene avvicinato in quanto procuratore generale della Cassazione con dei discutibili, nell'ottica di chi le parla, poteri di intervento, oppure quale componente del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel primo caso si trattava di chiederle un possibile intervento presso la Procura di Milano per sbloccare una situazione di inerzia ritenuta tale, nell'altro caso invece quale membro del Comitato di Presidenza per tutto quello che poteva accadere. Guardi, io non credo che vi sia una differenza tra queste due cose. Quello che ho percepito io era una grande preoccupazione di Davigo, che in quel momento io, come posso dire, apprezzai e condivisi, per il fatto che vi fosse questa inerzia in un caso significativo. Giusto o sbagliato che fosse, queste cose andavano affrontate e chiarite. Quindi lui si rivolse a me non certo in qualità di componente del Comitato di Presidenza, perché chiarisco adesso, perché è importante anche a questo fine, che non aveva con sé i cosiddetti verbali, cioè i fogli estratti, e non me ne ha nemmeno parlato, come nessuno di coloro che li ha avuti me ne ha mai parlato, fino a che non è emersa a seguito di una riunione del Consiglio. Cioè nessuno mi ha mai parlato dell'esistenza di questi cosiddetti verbali, che verbali appunto non sono, ma fogli estratti da un computer.
Quindi io in quella fase percepii una esigenza giusta che non credo per nulla che non sia condivisibile. Molto spesso noi parliamo, anche noi, quando lei era procuratore, tante volte abbiamo parlato dei problemi del suo ufficio, anche di procedimenti, ci siamo confrontati, è stato chiesto qualche consiglio e io l'ho dato. E oltretutto il procuratore generale ha compiti di risoluzione dei contrasti, purché avvengano in maniera formale questi contrasti, cioè contrasti tra uffici del pubblico ministero. Quindi io credo che fosse in questa veste, ma di per sé, tant'è vero che io a mia volta non ne parlai con altri, anche perché si trattava di un'informazione abbastanza, come posso dire, generica, né io volevo ricevere da Davigo ulteriori, dal consigliere Davigo o da altri ulteriori informazioni. I miei passi nella mia testa erano parlare con Greco, avere delle informazioni ed eventualmente muovermi, se questo era necessario, informando il procuratore generale o facendo altri di Milano o facendo altre iniziative. In realtà posso passare alla parte o mi fermo? Io insisterei ancora un po' sul quella che era lo scopo dell'interlocuzione che aveva lo scopo di Davigo in questa interlocuzione. Sì. Cioè le chiedeva, o le ha chiesto un intervento presso il procuratore della Repubblica di Milano per fare un qualche cosa, non sappiamo. Oppure esterna la preoccupazione per la presenza di due consiglieri del CSM, si capiscono. Sono la stessa cosa, nel senso che essendoci due consiglieri del CSM potenzialmente sottoposti ad indagine, era giusto che ci fosse al più presto possibile una chiarificazione su questo. Ma le chiede di muovere dei passi presso il procuratore di Milano, quantomeno per capire perché quel procedimento si fosse, a suo dire, bloccato, fermato, inceppato? Io adesso questo non ricordo le parole precise, però il senso era quello. Il senso era quello di fare in maniera che queste cose si muovessero. E io l'ho considerato un intervento giusto in quel momento. Quando poi ho appreso del resto, che il mio comportamento è cambiato, e su questo ho anche, appena l'ho appreso, fatto uno dei miei pochissimi comunicati su questo punto, proprio sul fatto che la situazione era diversa da quella che mi era stata rappresentata. Ecco, la situazione che le viene rappresentata è una situazione di inerzia, poi si vedrà se è fondata questa impressione oppure no, ma le rappresenta una situazione di inerzia nel sviluppo delle indagini? Sì, in quel senso che ho detto, cioè nel senso che queste indagini languivano. E quindi per me è stata una segnalazione utile, che era opportuna per cercare di muovere questa situazione, innanzitutto per capire se era vero, no? Certamente. Non è che il fatto che ti dicono le indagini languono, magari le indagini non languono, quindi la prima cosa da capire era se era vero, e questa è la cosa che ho fatto. Ripeto, per me era molto importante, cioè era giusto questo, era giusto. Mi scusi, signor procuratore, ma in che cosa era diversa la situazione rispetto a quello che le era stato rappresentato? Si è manifestata poi diversa? È diversa perché c'erano i verbali di cui io non sapevo. Quindi non è stato, non è stato fatto nessun cenno all'esistenza di questi verbali? Mai, no. Sì, ci arrivo, Presidente. Sì, questo è quello che per me cambia radicalmente la situazione. Ecco, nel rappresentare questa situazione, il dottor Davigo, il consigliere Davigo, le cita delle fonti di queste sue informazioni? No. Il nome Storari non compare all'orizzonte nel contesto di questo dialogo, il nome di Storari non compare. E lei cosa riferisce circa i suoi eventuali, se ha riferito qualcosa, circa quello che avrebbe avuto intenzione di fare, i propositi? Le parole testuali che le ho riferito. Farò quello che devo fare.
E siccome io ritenevo che il consigliere Davigo, come chiunque altro esterno all'ufficio, non fosse il mio interlocutore su questa cosa, non ne ho più parlato con il consigliere Davigo. Provo a scendere un po' nel dettaglio, a proposito delle... Non perché fosse il consigliere Davigo, perché era persona estranea all'ufficio della procura di... Provo a scendere un po' nel dettaglio, a proposito delle indagini che asseritamente languivano. Le parlò di ritardo nelle iscrizioni di persone nel registro degli indagati? Può essere, non ne sono assolutamente sicuro perché ho paura di fare confusione tra prima e dopo, tra quello che ho appreso dopo e quello che ho appreso prima, anche perché questo è stato l'oggetto principale dei procedimenti, delle cose, quindi c'è stato tanto. Mi pare di sì, ma non ne sono proprio sicuro che si sia parlato. Credo che abbia detto non sono state fatte nemmeno le iscrizioni, forse una frase di questo genere, sì, però in questa maniera generica. Questo colloquio avvenne nel cortile del CSM. Sì. E questo dettaglio non le sembri un dettaglio? Aveva con sé fogli di carta? Ho detto no. Sì, lo so, sì, lo so, procuratore, l'ho detto, ma non è un dettaglio. Procuratore, questo punto non è contestato da nessuno, no, che io non abbia mai saputo. No, ma neanche da me, è solo perché Sapeva di cosa si trattasse. Non li aveva, non aveva. Sì. No, ma non era una contestazione, è semplicemente per portare al tribunale questa circostanza. Non era una contestazione, men che meno un contrasto con quanto dichiarato al pubblico ministero, che è perfettamente conforme. E quando viene a sapere che erano fuoriusciti dal perimetro della segretezza dei verbali o comunque dei fogli stampati riproducenti le dichiarazioni di Amara alla Procura di Milano? Ne vengo a conoscenza adesso l'anno dopo, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, poco prima della perquisizione presso lo studio della allora segretaria, cioè che prima l'ha contraffatto, vengo informato dalla procura informalmente dalla procura di Roma perché in uno di questi dei due anonimi c'era anche un riferimento a me. Cioè si diceva che io insieme a Greco facevamo, come posso dire, impedivamo lo svolgimento delle indagini e si diceva perché erano persone per bene che qualcosa del genere, adesso non lo ricordo, che non andavano disturbate. Questo quindi lei appena detto nella primavera dell'anno del fatto che si stavano facendo queste indagini. Prima di allora, però questo so quindi che sono in giro da giornalisti delle copie estratte da computer dei verbali di Amara. Ancora non so che queste copie sono circolate all'interno del Consiglio Superiore. Bene. Sono due cose diverse. Il primo, facendo un passo indietro, il primo colloquio, quel colloquio con il consigliere Davigo, si ricorda in che data avvenne? Questo è un punto delicato perché io non ne ho ricordo preciso, credo che non fosse però nell'immediatezza del nostro ritorno. Io ne parlai al telefono con Greco pregandolo di venirmi a trovare, cosa che però per circa un mese non si verificò. Io poi ho invece, attraverso la mia segreteria di allora, il riferimento che questo incontro avvenne il 16 giugno. Perché io non sono in grado di dirlo con precisione? Perché questa cosa che mi ha molto turbato per le reazioni che ci sono state in qualche organo di stampa, io ho effettivamente perso il mio telefono, l'ho perso il 10 aprile del 2020,
ho immediatamente chiamato la polizia postale nella persona della dottoressa Ciardi, perché avevo il sospetto che mi fosse stato rubato e non semplicemente che l'avessi perso. La dottoressa Ciardi è immediatamente intervenuta facendo fare le verifiche anche attraverso le telecamere dei posti dove ero stato. Io ero in compagnia di due persone, delle persone che mi scortano, e con le quali che hanno potuto verificare questo. Era sabato e dopo 2 giorni ne ho fatto denunzia al commissariato di polizia. Ho qui con me, ho portato la denunzia del commissariato. Quindi io purtroppo non avevo il telefono e quindi non ho potuto verificare, però poi so che sono stati fatti tabulati. Di questo so perché è avvenuto nell'ambito del procedimento ha trattato lei, però io non ho la disponibilità di questo. Il procuratore Greco in un'occasione mi ha detto che questa questione è stata ampiamente esaminata, sono stati fatti tabulati ed è stato verificato che l'unica telefonata sarebbe il 25 maggio. E questo sposterebbe avanti la data del colloquio, che non è del tutto fuori ragionevolezza, perché può essere che dopo i tentativi, di cui anche questo ho saputo solo molto dopo, con il vicepresidente Ermini, e siccome non aveva avuto risposta per questa iniziativa, il consigliere Davigo abbia deciso di parlarne con me. Credo che questo sia ci tenevo questo a dirlo, perché insomma è stata da qualcuno messa in dubbio la mia onestà, dicendo che avevo finto questo smarrimento, non so per quale ragione. Stiamo parlando del 2020 e quindi quando tutte le questioni relative a eventuali rapporti col procuratore Greco erano da venire, dopo 1 anno e mezzo sarebbero venute fuori le questioni relative alle iscrizioni e a quant'altro. Prego. Ma forse ho distratto io, la data del furto, dello smarrimento? 10 è lo stesso giorno della perquisizione del contraffatto. Gliela dico subito perché così evitiamo altre dietrologie. No, guarda, è il 10 aprile del 2020. 10 aprile 2020. Sì. Perché non avevo associato le due date. Sì, però lei non l'ha associato, ma sa, noi siamo su Radio Radicale. Accertiamo infatti, siamo su Radio Radicale, quindi saranno immediatamente nel procuratore avremmo proprio motivo di fare dietrologie nel corso di un'udienza penale. Appunto, no, è 2021? Ma forse io l'ho persa, non mi ricordo, comunque c'è il 2021 forse l'ho perso. 2021? Ho perso forse il 2021, allora non 2020. Lei, perché guardi, io non avevamo fatto nessuna associazione, è il giorno della perquisizione. Sì, la mattina, la mattina stessa. Quindi qualcuno ha speculato su questa cosa facendo dietrologie, apprendiamo adesso. Sì, è stato su alcuni, non tutti, alcuni giornali che insomma mi pungono abbastanza, e quindi questo fatto è stato presentato come una mia dolosa perdita del telefono per evitare i controlli. Ma scusi, ma ce l'aveva anche poi il procuratore Greco il telefono? Che a sua volta, questa era la cosa, l'aveva ceduto ad altri, però tutto questo, siccome le cose risultano dagli accertamenti fatti dalla polizia, non so quale, carabinieri, forse risultano le telefonate e i messaggi. Ecco, procuratore, vi per scontato che noi non siamo a conoscenza di questi fatti, quindi voi capisco. Le date un po' per scontate, ma li apprendiamo in questo momento. Però per me era importante chiarirlo. Benissimo. La circostanza lei ha detto di avere con sé questa denuncia di smarrimento, non è centrale ai fini del nostro processo, ma se lei intendesse produrla al tribunale da parte del pubblico ministero non ci sono. Ma noi, guardi, le crediamo sulla parola, procuratore, ci mancherebbe. No, se lei ha detto che aveva fatto una denuncia, certo non metteremo in discussione questo dato, a parte che è tenuto a dire la verità in udienza, però può anche non produrcela se lo ritiene. Diamo atto. Volete voi, Presidente? Ma anche perché è una denuncia che coincide tra l'altro con la perquisizione, quindi insomma alla fine
quello che ci interessa non è la data, ci interessa che è stata fatta la denuncia, ovviamente. Sì, no, Presidente, io mi rimetto, non ho difficoltà. Vuole ce la dia, guardi, così, però tenga conto che le crediamo sulla parola. Grazie. Altrimenti l'avvocato Epici avrebbe sicuramente contestato la circostanza, vero? No, altrimenti. No, andiamo avanti. Se c'era ragione e qui non sì, ce n'è ragione. Sì, no, dico altrimenti. Domande della Procura. Allora, è corretto collocare comunque questo incontro col consigliere Davigo nel mese di maggio del 2020, dopo il rientro in presenza dei lavori? Sicuramente, perché il 16 io mandai un messaggino, un sms o un sms a WhatsApp, adesso non ricordo, a Greco, dicendogli ma allora perché non, quando ci vediamo per avere il resoconto di questa situazione, e lui mi rispose dicendo che sarebbe venuto subito, e poi è venuto il 16, quindi c'è stato un periodo. Sì, 16 maggio 2020 sarebbe... il 16 giugno è venuto da me Greco. Siccome non veniva, nonostante il fatto che avessimo concordato che sarebbe dovuto venire, io l'ho sollecitato e dopo questo è venuto. Quindi è passato un periodo di tempo di almeno 20 giorni, un mese, perché io mi preoccupassi di questo fatto che non mi era venuto a trovare. Ma questo incontro con il procuratore Greco è stato preceduto da un vostro colloquio telefonico sul tema? Sì, ho detto la prima telefonata è unica che abbiamo fatto su questo, è quella che non sono in grado di indicare con precisione. No, ma al di là della data, il contenuto è quello, ho riportato sostanzialmente quello che mi era stato detto. E cioè, fatto, dico, ma io ho saputo, non credo, io non ricordo se ho fatto riferimento al consigliere Davigo, non me lo ricordo, però comunque gli ho detto, guarda che io ho saputo che c'è un procedimento da te molto delicato che riguarda anche dei consiglieri del CSM, perché per me in quel momento il punto fondamentale erano i due consiglieri del CSM, uno dei quali, Mancinetti, era già sotto procedimento disciplinare da parte del mio ufficio, tant'è vero che poi si sarebbe dimesso. E quindi io ero molto interessato, già mi aveva detto la procura di Perugia, credo Pedrazzini, che sarebbe arrivato qualcosa che riguardava Mancinetti, perché c'erano delle novità su di un fatto che era qualificato in precedenza come una raccomandazione senza spendita della propria qualità e quindi non rilevante disciplinarmente, ma magari ad altri fini. Invece da questo nuovo elemento sarebbe venuto fuori che Mancinetti proponeva una retribuzione, diciamo, in qualche maniera, e quindi questo trasformava radicalmente e consentiva l'esercizio dell'azione disciplinare. Quindi per me questo era molto importante, sapere questo, senza parlare poi del fatto di Ardita, perché due consiglieri, poi dovete entrare un po' anche in quello che succedeva in quel periodo al Consiglio, si erano già dimessi 5 consiglieri, c'era una grande tensione, c'era una fortissima tensione interna, proprio palpabile, e in tutto questo viene fuori che uno dei consiglieri avrebbe prospettato il pagamento per ottenere un beneficio e un altro era coinvolto in un'associazione. Per me queste erano notizie molto importanti, infatti poi ho seguito, perché poi gli atti sono stati trasmessi a Perugia, erano già, da quello che mi disse Greco, Perugia era già informata, non Roma mi pare, adesso non ricordo con precisione, anche qui non vorrei sbagliare e non confondere, però io poi ho seguito sia Roma
sia Perugia, perché Roma aveva delle posizioni che riguardavano dei magistrati, poi forse anche Firenze per l'ex procuratore, però io con Firenze non ho avuto rapporti su questo perché era ormai l'ex procuratore di Perugia. Quindi insomma era una questione che avrebbe potuto essere dirompente, e quindi nella mia idea queste indagini andavano fatte subito. Greco mi rispose che non era vero che c'erano stati dei ritardi, perché c'era stato anche il Covid, che Amara ed altri erano stati interrogati fino a gennaio, se non ricordo male, quello che lui mi disse. Poi vi era stato il Covid che aveva interrotto la possibilità di svolgere altre attività, ma nonostante questo erano state fatte delle altre attività che non mi disse. E mi disse che c'erano dei problemi che riguardavano l'iscrizione dei reati, perché si trattava di una valutazione su le dichiarazioni erano all'interno di un altro procedimento, quindi andavano selezionate quelle per le quali vi era una, secondo l'orientamento insomma, che conosciamo tutti della Cassazione, ribadito in alcune circolari, elementi effettivamente indizianti per ciascuna delle persone nei cui confronti si poteva fare le iscrizioni. E c'era anche un problema, se non ricordo male, anche questo mi disse, c'era anche un problema di competenza territoriale. Ma comunque mi assicurò che la situazione era pienamente sotto controllo e che anzi che avevano già informato Perugia, non ricordo se avevano già informato anche Roma o l'avrebbero informato, questo particolare non lo ricordo. Comunque mi diede la sensazione di una persona che era sul pezzo. Ciò nonostante lo pregai di venirmene a parlare personalmente per cercare di capire. E nel corso del colloquio del 16 di giugno ribadì questi concetti? Bene, mi diede anche qualche informazione più precisa, mi spiegò che erano stati, che c'erano state, che era stata informata, sicuramente parlammo di Roma, di Perugia, no, ma sostanzialmente le stesse cose. Ora, anche qui non vorrei, mi è difficile distinguere le due comunicazioni. Certamente si parlò anche delle iscrizioni, però non ricordo in che termini. Ma della necessità di informare ritualmente, formalmente il Consiglio Superiore di procedimenti avviati a carico di magistrati, certo. Quindi l'adempimento di quella famosa circolare del 2004 fu oggetto di vostre... Certo, certamente, perché io gli dissi, però guarda, appena iscrivi devi mandare subito al Consiglio, perché sia per i due Mancinetti, che poi in realtà fu iscritto da Perugia, perché gli atti furono mandati a tal fine a Perugia, e Ardita credo che non sia mai stato iscritto, o almeno io non ho mai avuto comunicazione in questo senso. Però ripeto, il ragionamento era quello: si fanno le iscrizioni per coloro per i quali risultano elementi tali da doversi procedere all'iscrizione, giusto o sbagliato che sia. Questo è, come posso dire, il senso dell'interlocuzione. Cioè, guarda che il Consiglio deve essere informato non appena vi è. Poi i problemi di segretezza se li vede il Consiglio. Certamente. Però il Consiglio deve essere informato, a meno che non ci siano quelle ragioni straordinarie di segretezza che consentono al procuratore di non informare il Consiglio. Tutto questo all'interno del perimetro delle sue prerogative quale procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Se invece consideriamo la veste che aveva di membro del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore, lei ebbe delle interlocuzioni dopo che Davigo le parlò di questa vicenda? Traduco la domanda e la rendo più semplice. Parlò col presidente e vicepresidente Ermini? Assolutamente no. No. E in un momento
successivo, quando venne fuori la notizia della divulgazione di questi pseudoverbali, se ne parlò all'interno del Consiglio per eventuali iniziative di competenza? Sì, certamente, se ne parlò quando ci fu la pubblicazione sul Dubbio. Adesso le date non le ricordo, ma sono facilmente ricavabili. Se non ricordo male, il 28 aprile del 2021, quando ci fu la pubblicazione sul Domani, di un articolo nel quale si riportavano le dichiarazioni di Amara contenute proprio in quei verbali che riguardavano il presidente Conte. Quindi mi chiamò il vicepresidente Ermini e mi disse guarda che il consigliere Davigo ha chiesto di parlare per ragioni personali, come si chiama, per fatto personale, nel plenum e vuole parlare del fatto che vi sono questi verbali che sono stati consegnati. Vigo? Come ha detto Davigo? Ho sbagliato, sì. Era Di Matteo. Di Matteo. Chiedo scusa. Sì. Quindi vuole parlare di questo. Dico, io non ho potuto fare nulla perché la richiesta vedi tu che cosa vuoi fare, perché effettivamente io ritenevo, e lo dissi al consigliere Di Matteo, che non fosse assolutamente opportuno, per quello che sapevo io, perché io non sapevo che c'erano questi verbali in giro, che essendo in corso le indagini di Milano che riguardavano Amara, ed essendo in corso le indagini che riguardavano i giornalisti, le fughe, le due comunicazioni, guarda che non è assolutamente opportuno che tu ne parli in plenum, perché se tu ne parli in plenum va su Radio Radicale subito, perché noi trasmettiamo in diretta su Radio Radicale. Quindi tu rischi di fare un danno significativo alle indagini. Non ti preoccupare per questo, perché già ho parlato con i colleghi di Milano, di Roma, stanno già facendo le indagini, quindi ti prego non ne parlare. Lui mi ha detto i giornali ce l'hanno già e domani escono e io li devo anticipare. Questo è il discorso da cui nasce poi la riunione successiva dei consiglieri, dopo che esce questo, il giorno dopo credo, nella quale io non c'ero a quella riunione, che è una riunione informale, nella quale venne fuori che alcuni di loro avevano già avuto gli stessi verbali, e in quel momento io lo apprendo e in quel momento faccio il comunicato stampa, che anche questo, se volete, ce l'ho insieme alle reazioni della stampa ad un articolo, per esempio, in cui lo riporta, proprio perché io a quel punto sono rimasto profondamente colpito. Se volete, non vorrei introdurre un elemento di scherzo su una cosa che considero molto grave, ma il marito è sempre l'ultimo a sapere, quindi nessuno, e io ancora considero questo una cosa che non va bene, nessuno mi ha mai informato del fatto che esistessero questi verbali che, ripeto, si chiamano verbali, ma verbali non sono, e quindi non potevano avere nessuna utilizzazione formale ed ufficiale. E quindi in quel momento, e solo in quel momento, io apprendo dell'esistenza dei verbali. Scusi, si ricorda dove è venuto questo colloquio? E stava proprio subito prima di entrare. Allora c'è un'anticamera della sala del Consiglio Superiore, del plenum. Mentre stavamo entrando io ho detto scusa Nino, dico, mi ha detto il vicepresidente questo e quest'altro, ma tu davvero vuoi parlare? Quindi è venuto lo stesso giorno in cui poi ha preso la parola il dottor Di Matteo? Sì. Subito dopo. Sì. Io volevo impedire che ci fosse una divulgazione pubblica. Siccome è una circostanza che era emersa proprio in quest'udienza, che era un po', non era emersa prima,
Volevamo poi, esatto. Sì, sì, no, ma nella stessa giornata. Sì. Immediatamente prima. E io ora poi col senno di poi. Qualcuno si era chiesto come mai fosse emersa solo nella nostra udienza, adesso appunto lei ce ne ha dato una spiegazione. Beh, sa Presidente, questo non glielo so dire, non è una cosa particolarmente. Il test di Matteo l'ha riferita questa circostanza. Sì, era inedita quella circostanza. Sì. Qualcuno ha detto come mai l'ha riferita solo in quel momento, in realtà poi lei la conferma, insomma. Sì. Guardi, non solo la confermo, Presidente, ma la rivendico, perché ho cercato di evitare, con quello che io conoscevo, e cioè non sapevo della circolazione, ma non lo sapeva nemmeno di Matteo, che ad indagini in corso di un procedimento così delicato potesse essere data comunicazione sul Radio Radicale dell'esistenza di queste indagini. Questo è quanto. Perfetto. Domanda del procuratore. Dopo quella telefonata e dopo l'incontro del 16 giugno con il procuratore di Milano, ha nuovamente parlato della questione con il consigliere Davigo? Ha riportato al consigliere Davigo l'esito delle sue conversazioni col procuratore Greco? No. L'ho già spiegato perché. Io non volevo fare discussioni, mi è stata segnalata una cosa e io ho cercato di fare nei limiti di quello che, ripeto, è della informalità. Né il consigliere Davigo ha cercato, o comunque ha provato a chiederle aggiornamenti su quello che accadeva? No. La stessa domanda vale con riferimento al procuratore di Milano. Dopo l'incontro del 16 di giugno, siete tornati sull'argomento con il procuratore di Milano? Guardi, io col procuratore di Milano forse è capitato in qualche occasione, ma non in maniera, come posso dire, dedicata, fatto per questo. Io da quel momento ho avuto sostanzialmente come referenti la Procura di Roma e la Procura come referenti, come persone con le quali mi capitava di parlarne di più. La Procura di Roma perché sta lì e avevo rapporti anche per altro. La Procura di Perugia perché Perugia tratta tutti i procedimenti per i magistrati romani, quindi capitava molto spesso che si parlasse appunto anche nei termini informali che abbiamo detto, non so, guarda che sta succedendo questo, guarda che c'è questo problema. E quindi ho seguito e poi effettivamente è emerso che le dichiarazioni nei confronti di Mancinetti non sono state confermate, tanto che si procede per calunnia nei confronti di Amara per le dichiarazioni per Mancinetti, però Mancinetti nel frattempo si è dimesso dal Consiglio Superiore. Presidente, io mi fermerei salvo poi concludere l'esame. Avvocato Repici? Posso? Sì. Grazie. Avvocato Repici, buongiorno. Può sempre concludere l'esame dopo. Sì, certo. Procuratore, solo alcune precisazioni. Prego. Alle perplessità che lei manifestò al dottor Davigo circa i rapporti fra il dottor Ardita e il dottor Tinebra, secondo quello che lei ha già detto, sì. Il dottor Davigo reagì in qualche modo, riferì qualcosa? No. Ecco, credo che la domanda sia anche antecedente, cioè quando lei ha parlato di questa cosa, il dottor Davigo ha dimostrato di crederci o semplicemente gliel'ha prospettata come una situazione che poteva essere sia fondata che infondata? Sei in grado di rispondere, perché è una valutazione. Presidente, non mi è facile rispondere, cioè, come dirlo, cioè lui mi ha rappresentato una situazione che, le ripeto, fino al giorno del 28, 29, 30 aprile dell'anno dopo, la comunicazione che mi ha dato Davigo per me era una cosa importante, era utile, non so se mi spiego, io non avevo ragioni non ho avuto quindi la percezione che fosse
di animosità, per capirci, perché capisco quello che c'è dietro la domanda, però certamente le due persone su cui appuntò la mia attenzione furono Ardita e Mancinetti. Ecco perché guarda, abbiamo sentito anche il vicepresidente Armini dove diceva che era molto preoccupato in realtà il dottor Davigo per la presenza di appartenenti alle forze armate. Sì. Ecco, a lei non ha fatto certo. Sì, come ho detto prima, in termini generici, cioè mi ha detto è una loggia molto potente della quale fanno parte alti esponenti delle forze armate, alti esponenti delle amministrazioni e anche magistrati di varie giurisdizioni e due esponenti del Consiglio Superiore. Quindi, ma guardi che non è stato un discorso molto lungo. Sì, è stato un discorso abbastanza breve. Guardi, la domanda gliel'ha già fatto il procuratore, ma vediamo di specificarla perché è un tema importante in questo processo. Cioè, il dottor Davigo era preoccupato per il fatto che non si indagasse a Milano e quindi non si chiarisse questa situazione, o era preoccupato perché erano presenti in quei verbali membri del CSM, quindi per il corretto funzionamento del CSM. Tutte e due le cose. Tutte e due le cose. Assolutamente, io non ho percepito distinzione in questo e come le ho detto in quella fase io concordavo, cioè nel senso, pur essendo molto preoccupato perché temevo che Amara, come credo poi si sia rivelato, stesse mestando nel torbido per sue ragioni personali e quindi che magari persone stimatissime, di cui io in quel momento non conoscevo l'identità, sono state indicate come esponenti di organizzazione e si procede per calunnia nei confronti di Amara. Queste erano le mie due preoccupazioni contestuali, ma se ci pensa è ovvio che sia così, no? Senta, allora le faccio una domanda ancora più, siccome qua abbiamo una parte civile e un altro vice magistrato che non è parte civile. Gli ha dimostrato un particolare interesse verso il dottor Ardita rispetto a Mancinetti? No, però il discorso è nato poi, c'è stata un'interlocuzione, perché io adesso non ricordo e non mi pare che il consigliere Davigo abbia interloquito. Forse adesso che lei me lo dice, forse ha detto qualcosa relativa, lo prenda con beneficio di inventario perché sto cercando veramente di ricordare, Presidente, però forse ha detto qualcosa relativo alle origini di questo rapporto nell'istituto di Siracusa, che non ricordo adesso come si chiama, ma è un istituto di studi sul quale c'è stata in passato qualche perplessità sulla correttezza, ma che in realtà è all'interno di un istituto internazionale di grande prestigio che era diretto da Bassiuni, questo internazionalista molto impegnato. Mi pare che si chiami OPCO, una cosa del genere, però si ritrova facilmente, ed era presieduto da Tinebra, che in qualche maniera si diceva la utilizzasse per coinvolgere giovani magistrati, per avere influenza e così via. Se non ricordo male, quando io gli ho detto guarda che da anni hanno litigato seriamente, c'è stata una questione seria che ha riguardato vicende precedenti, e quando io sono arrivato sì, ma questa cosa potrebbe risalire al periodo in cui... Scusi, se non ho capito male, sei stato un po' ermetico, e cioè questo non so come chiamarlo, questo ente che stava sull'accusa aveva qualche inclinazione massonica? No, allora non ho capito il discorso, cioè Davigo parlando di Ardita per in qualche modo far capire che poteva avere un fondamento l'accusa di legame alla massoneria, ha fatto riferimento a... Io le dico quello che se non ricordo male... che cosa? Si chiama questo OPCO, una cosa del genere, OPCO. Ha a che fare con la massoneria? No, ma ha a che fare con le relazioni di Tinebra.
con i giovani magistrati, per quello che quindi le ho le detto. dice, siccome Tinebra era indicato anche come possibile massone, Il concetto, però le ripeto, adesso non vorrei confondermi, no, ma penso che sia forse quando io ho detto quindi, così, dice ma forse potrebbero quindi risalire al periodo sì. del... Quindi tecnicamente è basta. una congettura, possiamo Sì. chiamarla, è una congettura, Congettura. però ha fatto riferimento dicendo ma potrebbe avere un fondamento questa cosa su... E poi il su discorso Ardita. si è chiuso subito, io non ho replicato. Non ho ha detto, fatto riferimento ad altre vicende che riguardavano il dottor Ardita. no, assolutamente. No. Sì. Lei sapeva di una lite che c'era stata, di un conflitto serio in seno al Consiglio Superiore tra il dottor Ardita e il dottor Davigo? Io sapevo solo che c'era, non ne conoscevo le ragioni, sapevo che era palpabile, si vedeva che c'era stata una modificazione di rapporti. E non sapeva il perché? No, quali e non fossero so le nemmeno ragioni? dirle se lo sapevo in quel momento o se l'ho saputo nelle settimane successive, se l'ho capito. Sì. Perché nella concreta, perché io non partecipavo alle commissioni, alle attività, io partecipavo alle 2 riunioni del comitato di presidenza e ai plenum. Allora, mentre in passato il consigliere Ardita e il consigliere Davigo erano molto strettamente legati, poi si è percepita un allontanamento anche nei comportamenti, anche da persone che erano fuori. Credo anche di averlo poi in seguito chiesto ad Ardita, che ripeto io conoscevo perché era a Catania, però lui mi ha detto che non sapeva, che non capiva, che c'era una situazione di tensione, ma che non capiva. Adesso lei l'ha capito qual era il motivo, lo sa. Non, guardi, siccome la sua domanda è, come posso dire, molto ficcante, non posso, perché se io le dico di sì, vuol dire che in qualche maniera retrocedo la conoscenza di queste vicende da parte di Davigo, e io questo non lo so, non lo posso dire. No, ma non abbiamo, come il discorso di prima del telefono, non abbiamo retropensieri, no, gliela faccio per un motivo, guardi, perché si discute anche di una frase che è rimasta in sospeso in quella lite, se lei non lo sa gliela dico io. A un certo punto il dottor Davigo avrebbe detto guarda, tu mi nascondi qualcosa, questo lo sa lei. Sì. L'ho letto, sì, però non tu mi nascondi qualcosa e quindi pare che Ardita l'abbia sfidato a dire dimmi di cosa si tratta e te lo dico in privato. E questo qualcosa non è emerso nei confronti del processo e alcuni ritengono che il dottor Davigo, benché l'incontro con Strari dovrebbe essere avvenuto solo successivamente nell'aprile, mentre qui siamo credo al 28 di febbraio, si riferisse anche a questa possibile appartenenza massonica, dovuto anche a alcune circostanze antecedenti, di incontri, di cene che c'erano stati con Cosimo Ferri, eccetera, eccetera, con altri personaggi in qualche modo legati a ambienti massonici. E questo non è... non so nulla, Presidente, lo prende adesso di da questo. me. No, l'ho letto, è uscito anche sui giornali questo, però io all'epoca non ne ho saputo nulla. Quindi noi retrocediamo la conoscenza, Sì. cioè è una conoscenza giornalistica assolutamente anche successiva. da parte sua. Quindi in quel colloquio con lei non ha fatto riferimento ad altre vicende che potevano in qualche modo confermare una certa appartenenza massonica. Vi ripeto, sono stati pochi minuti nei termini che le ho indicato. Perfetto. Avvocato Repici. Grazie Presidente. Procuratore, solo una puntualizzazione. Prego. Quando lei riferì al dottor Davigo della frattura che c'era stata in anni passati fra il dottor Davigo e fra il dottor Ardita e il dottor Tinebra, prima ha fatto riferimento pure a una vicenda giudiziaria, se io non ho capito male. Sì. Ecco, Ma non lo dissi a Davigo, al dottor Davigo, scusi. Non glielo dissi. È solo perché possa valere come indicatore temporale. Di quale vicenda giudiziaria si tratta? La vicenda del DAP, quando Tinebra era presidente, era capo del DAP, e ci fu una questione molto seria che era relativa alla possibilità o meno delle agenzie di informazione dei servizi segreti di accedere
direttamente ai rapporti con i detenuti, e su questo ci fu un contrasto che portò poi, adesso ho un ricordo molto vago, però a un processo penale. Da lì, che io sappia, nacque questa difficoltà, però io questo riferimento non lo feci. L'ho capito. Sì. Se lei sa, si tratta di un processo che poi si celebrò a Roma, pubblico ministero, il dottor Amelio? Potrebbe essere. Il processo sul cosiddetto protocollo Farfalla? Sì, il protocollo Farfalla. Sì. La seconda precisazione, qui non ho capito io. Lei al dottor Davigo manifestò perplessità su Piero Amara in quel colloquio? Sì. E ricevette qualche reazione, qualche risposta a queste sue perplessità? No, perché io non è che gli dissi guarda, io non ci ho risposto. Col discorso che ho fatto prima, avrò detto, Amara è quello che è, Davigo, chiedo scusa, Ardita non poteva essere affiliato tramite cosa, a me pare che bisogna stare molto attenti. Comunque, ripeto, questa è proprio la successione. Comunque dico, farò quello che devo fare, speriamo non ne vadano di mezzo, eccetera, eccetera. Prima ha parlato dell'impossibilità che gli atti che lei seppe successivamente essere circolati potessero essere in qualche modo utilizzati. Ho capito assolutamente bene? Ma nell'esperienza che lei ha avuto come componente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura, sono mai arrivati, prima di qualunque discovery, misura cautelare o altro, nuclei di verbali di interrogatorio riguardanti soggetti sui quali ancora non c'è stata nessuna discovery? Questo nel periodo in cui io sono stato, che era un periodo breve, no, però non è questo il punto. Il punto è che non erano verbali, erano fogli di carta estratti da un computer, quindi chiaramente di provenienza illecita. Non poteva esserne fatto nessun uso formale, e se io lo avessi saputo avrei immediatamente informato in questo senso formalmente il procuratore della Repubblica di Milano, perché è evidente che se ti arrivano dei fogli segretati che sono senza firme, estratti da un computer. Come fa a sapere che sono segretati? Perché così c'era scritto nei verbali. E questo non lo dico io. Se è così, se non è così, allora non. Cioè, nelle mi ritiro e dico no, semplicemente mi sarei attivato per fare. Apprendiamo di volta in volta. Ci sono i documenti in atti che attestano questa circostanza. Questo però è fondamentale. Guarda, avevo chiesto al vicepresidente se era accorto che erano segretati. Comunque questi verbali, mi ha detto che non se n'era accorto, che non gli era stato detto, e devo dire il dottor Davigo ci ha detto che non si ricordava di averglielo detto, quindi è rimasto un po' un questo mistero. Non glielo so dire, però Presidente, il dubbio si può levare subito, perché i verbali ormai ci sono, certo, si può vedere cosa, però quello che sapevo io, come ripeto, non avendone la disponibilità, erano verbali segretati. Allora, verbali, ripeto, fogli di carta estratti da un computer contenenti dichiarazioni rilevantissime e ritengo segretati, quindi non potevano nemmeno arrivare al Consiglio Superiore, perché è vero che al Consiglio Superiore e non ai suoi singoli membri non può essere opposto il segreto come da circolare del 1994. Sì, scusi se la fermo così, questo è un punto importante. Lei mi ha detto perché erano verbali, copie di fogli. Sì. Nel caso fossero state copie autentiche di quei verbali, quale sarebbe stata la procedura? La procedura sarebbe stato diverso? Sì, sarebbe stato diverso, diciamo, nel senso che comunque sarebbe stato necessario attivarsi per capire da dove venivano e perché circolavano, però almeno avrebbero potuto avere una qualche forma di legittimazione nell'ostensione verso. Benissimo, certo. Mentre... Però attenzione, sono stati portati brevi manu
Allora, per questo dico, finché erano fogli, ho detto chiaramente erano illegali, perché erano copie informali. Invece, facciamo l'esempio, non dico gli originali che era impossibile, però copie autentiche che pervenivano però secondo un binario che non era quello. Sarebbe stato comunque una grave violazione delle regole. Ecco, lei cosa avrebbe fatto in questo caso? Che visto che era il comitato di presidenza, se fosse stato lei Se mi fosse investito arrivato a me? a lei come membro del comitato di presidenza? Beh, questo non glielo so dire, le posso dire quello che ritengo sia la disciplina di queste. Sì, voglio arrivare lì. Ecco, Sì. guardi, perché per noi che qui siamo giudici di provincia, il comitato di presidenza è un organo un po' così, un po' dico ancestrale, qui facciamo fatica di capire il funzionamento, ma in questa vicenda è molto importante capire come funzioni il comitato di presidenza e come devono essere veicolati gli atti. Quindi, lì cosa sarebbe successo? Allora, guardi, partiamo dall'origine. Innanzitutto è solo il procuratore della Repubblica che può deliberare di trasmettere gli atti segreti o non segreti al Consiglio Superiore, non il singolo sostituto. Il procuratore della Repubblica, in una circolare del 1994, avrebbe dovuto, non avrebbe potuto opporre il segreto al Consiglio nemmeno per gli atti secretati da lui. Questa delibera del 1994, molto citata, è in realtà stata sostituita, integrata nel 1995 a seguito delle reazioni violentissime che ci furono, perché i procuratori dissero no, il segreto lo discipliniamo noi e non il Consiglio Superiore. Quindi nel 1995 fu emessa una circolare, questa ce le ho, se volete ve le do, una circolare che prevedeva espressamente, sottolineava, che il pubblico ministero poteva secretare gli atti anche nei confronti del Consiglio e non trasmetterli finché non fosse cessata la ragione della segretezza. In questo caso, quindi, con ogni probabilità il procuratore della Repubblica non avrebbe trasmesso gli atti fino a che non si fosse completata una certa fase. Poniamo che atti segreti arrivino al Consiglio. Qui c'è una disciplina interna, anche questa modificata nel tempo, che prevede che quando arrivano atti segreti o anche nei quali possa indovinarsi qualche profilo di riservatezza, il segretario generale che filtra questo materiale, ma che lo deve portare immediatamente al comitato di presidenza, avvisa il comitato di presidenza e tutela la segretezza provvisoriamente di questi atti. È il comitato di presidenza che ha poi l'onere di deliberare la secretazione o meno di questi atti. Se delibera la secretazione, questi atti non vengono messi a disposizione di tutti. Per esempio, nel caso, lo dico perché c'è attualmente un processo a Perugia parallelo, nel caso del dottor Fava furono messi in cassaforte questi atti, la parte che si riteneva segreta, in attesa che si chiarisse se erano segreti o meno. C'è qui una discussione sul fatto della possibilità o meno dell'accesso da parte dei singoli consiglieri anche a quest'atti secretati, che non vengono quindi messi a disposizione di tutti, vengono messi da parte. Mi scusi un attimo, interrompo perché questo è un punto importante. Quindi esiste una cassaforte ad uso esclusivo del comitato di presidenza? No, del segretario generale. Del segretario generale. Quindi questa cassaforte, chi può poi avere accesso a questa cassaforte? Viene deliberato dal comitato di presidenza. Sempre dal comitato, quindi nessun per la parte di segretezza. Nessun consigliere di propria iniziativa può farsi aprire la cassaforte e averne accesso. No. Va bene. Quindi si tratta sempre però di atti trasmessi secondo binari ufficiali, certo. Stiamo parlando... Certo, perché ci deve essere questo triplice filtro. Sì. Diciamo. Quindi c'è una cassaforte, abbiamo capito che non si capiva bene se c'è una cassaforte o meno all'interno appunto del Consiglio o del Comitato di Presidenza.
Quindi una volta che viene decisa la secretazione dal comitato di presidenza, la notizia di non deve uscire. Non dovrebbe uscire, sì. Ecco, non dovrebbe, adesso dovremmo tornare su questo punto che è pure un punto delicato. Però i verbali del comitato di presidenza con gli ordini del giorno vengono comunicati a tutti i consiglieri. Quindi anche quelli relativi anche quelli segretati si fa in maniera che non, diciamo, critica. La formulazione non sveli il segreto, sì. Però tutto e viene. Che cosa si scrive in questo coso? Questo adesso non lo so dire, però per esempio atti del procedimento numero tal dei tali provenienti dalla Procura di Milano e riguardanti magistrati in genere. Magari in genere. Quindi voglio dire, il consigliere singolo che legge questa dizione non capisce di cosa si sta parlando. Potrebbe non capire, sì. Potrebbe non capire. Ecco, allora in quel caso lei ha usato prima il condizionale, dovrebbero... Ecco, quindi un singolo consigliere può, contro la volontà del comitato di presidente, avere accesso a questi atti segretati, dove sia stata stabilita la segrezione? No, non è questo, mi scusi, non è proprio questo il problema. Il problema è che, se vede, il comitato di presidenza e il consiglio sono sempre un po' in contrasto tra di loro, come in qualche maniera è naturale all'interno di un organo. Il comitato di presidenza ha la funzione meramente organizzativa, propulsiva e appunto di disciplina di questi aspetti, stabilisce a quale commissione va quella pratica particolare, stabilisce la secretazione provvisoria, perché poi sarà il consiglio, la commissione a confermare il segreto e poi il consiglio superiore, il plenum nel caso che arrivi in plenum. Però su questo c'è una discussione all'interno che non credo che sia formalizzata, ma che è quotidiana, e cioè i consiglieri dicono: noi siamo il consiglio, voi siete un organo servente, quindi noi abbiamo diritto di avere accesso a tutto quanto, anche a ciò che è segretato. Anche i singoli consiglieri hanno diritto di avere accesso. Questa è una discussione che forse sarebbe bene chiedere al segretario generale, che ne ha, come posso dire, conoscenza continuativa nel tempo. Quindi, riassumendo, certamente gli atti devono venire dal procuratore della Repubblica, essere filtrati dal segretario generale, e il comitato di presidenza decide se sono segretati o meno. Nel caso siano segretati, li iscrive in un registro riservato e poi li può custodire in un luogo particolare, che è quello del segretario generale della Cassaforte. Quindi dando una comunicazione generica, sì. Eventualmente in questo caso immagino in prima commissione, giusto? In questo caso sarebbe stata alla prima commissione. Quindi invece nel caso non vengano segretati, ma pur si tratta di atti segretati, si possono mandare in prima commissione. Sì. E in questo caso il segreto diventa... c'è sempre segreto. Sì. È sempre segreto, cioè i consiglieri e il personale sono vincolati allora, al segreto. Anticipo magari una domanda che fa la difesa e me ne scuso eventualmente, ma ecco, c'è una garanzia, c'è stata storicamente una garanzia di impermeabilità rispetto a questi segreti, intendo il seno al Consiglio? Guardi, sono successi spesso casi in cui sono emerse le notizie qualche notizia, non diversamente da quello che succede nelle procure della Repubblica, dove a volte anche atti segreti purtroppo vengono divulgati. Questa è una grave patologia, ma credo che non si risolva in maniera diversa dal chiedere il rispetto assoluto del segreto e delle procedure. Come guardi, è stato citato un caso, ad esempio è avvenuto in che caso? Adesso non ricordo. Il caso Palamara può essere avvenuto? No, il caso Palamara no, perché se non ricordo male, però posso verificare e farvelo sapere, mi pare che gli atti al Consiglio sono arrivati il giorno dopo la divulgazione. Ecco, non se ne era parlato qua, adesso magari ricordo male io. Sì, però questo si può verificare, anche questo si può verificare. Allora, senti, adesso vedo che siamo entrati anche in questo argomento che è importante, perché il rispetto delle procedure è uno dei temi appunto che riguarda appunto l'addebito che viene fatto all'imputato. Ci poteva essere il fatto che ci fosse il dottor Ardita, che era componente e se non ricordo male presidente addirittura della prima commissione, poneva un problema di rispetto di questa procedura
e che poteva consentire in qualche modo di approcciarsi a questa problematica in modo più informale. Assolutamente non so se no, ha capito la no, domanda. Presidente. Senta, il comitato di presidenza in questo caso aveva in qualche modo il dovere di avvisare il Presidente del Consiglio Superiore, cioè il Capo dello Stato, o è una prassi di bon ton istituzionale? No, il Presidente è il Presidente, quindi è il Presidente del Consiglio Superiore ed esercita anche i suoi poteri, nel senso che lui è il Presidente che stabilisce l'ordine del giorno, poi viene preparato dagli uffici, ma è il Presidente, a volte poi non esercita una funzione effettiva. Quindi nell'ambito dei rapporti che devono esserci tra il Vicepresidente e il Presidente, le informazioni devono avvenire sempre, in maniera formale o informale a seconda dei casi. Quindi, ripeto, qui è tutto fuori situazione, dico, ma se fosse arrivato il plico eccetera, la prima cosa da fare era andare a informare il Presidente. Ecco, però noi sappiamo che il Presidente è stato informato, sì. Ecco, dal Vicepresidente, ha sentito in dovere poi di riferire, ecco, senza portargli, grazie a Dio, i verbali, e poi è stato appunto informato. Lei sa quali sono state le indicazioni, se può riferirlo perché è un tema, capiamo, delicato, quali sono state le indicazioni del Capo dello Stato? Guardi, se si può sono riferire. Fortunato, perché siccome non lo so, non sono, come posso dire, non sono sottoposto a questo dilemma, perché non si possono riferire i colloqui col Presidente, però non lo so. E quindi Allora ritiro la domanda, se non si possono. Però posso Ermini non mi ha farle detto una domanda, guardi, mi dica lei se può rispondere o no, perché non vorrei essere troppo invasivo nelle mie domande, che però può avere una rilevanza, perché il dottor Davigo ritiene a torta ragione che questa vicenda abbia potuto incidere sulla sua conferma in seno al CSM. No, allora mi sbaglio. No, ha fatto bene a dirmi se mi sono sbagliato, eccetera. Mi sbaglio. Allora cerco di formulare diversamente la domanda, visto che mi sono sbagliato. No, ha fatto bene a dirlo se mi sono sbagliato, per carità, non posso fare una domanda sbagliata. Ma a un certo punto c'era un po' la convinzione da parte di taluni che il voto circa la permanenza del dottor Davigo sarebbe stato favorevole. E poi si è visto che invece le cose sono andate diversamente. Ma se uno così, guardi, da un profano, da giudice di provincia, si guarda la situazione, è come se i personaggi più istituzionali avessero fatto un po' cartello fra di loro, e uno può pensare che, sai, i poteri forti possono essere tanti, ci sono quelli non istituzionali, ma ci sono anche quelli istituzionali. Mi avrebbe fatto molto piacere essere definito potere forte quando ero al comitato, la mia esperienza è un po' meno... Quelli istituzionali. Quindi per questo le ho fatto la domanda, cioè se mi può rispondere o non mi può rispondere. Guardi, posso rispondere naturalmente. C'è stata una in qualche modo, allora, così, signor Presidente, un suggerimento, un qualcosa che signor Presidente, capito, di qualche potere forte istituzionale che può aver inciso su quella votazione? Le dico subito se non posso fare questa domanda la ritiro. No, dico subito, le posso dire subito no, e per una ragione molto semplice e verificabile. Basta guardare le date della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura e il momento in cui si è venuti a conoscenza dell'esistenza dei verbali. La decisione precedente alla conoscenza dell'esistenza e del fatto che circolassero i verbali. Quindi gli unici che erano a conoscenza dell'esistenza dei verbali erano coloro che votavano a favore del consigliere Davigo. Per esempio io non lo sapevo e mi sono in tutta coscienza, ma guardi, basta vedere l'intervento del Presidente Curzio, persona stimabilissima, a proposito nel plenum, a proposito delle ragioni per le quali con grande dolore purtroppo le vicende ci hanno portato in distanza, ma io sono amico da decenni del consigliere Davigo, a me è costato molto quella decisione, l'ho presa
maturandola, perché all'inizio io speravo che fosse possibile arrivare ad una soluzione che tra l'altro era anche, come posso dire, la migliore dal punto di vista dell'equilibrio del Consiglio, che potesse andare avanti serenamente, eccetera. Purtroppo, non solo per il parere dell'Avvocatura dello Stato, ma proprio perché l'abbiamo studiato anche in Comitato di Presidenza. E guardi, il Comitato di Presidenza, proprio perché deve avere questo ruolo in qualche maniera super partes, cerca di evitare di arrivare, se possibile, a contrapposizioni, cerca di raggiungere delle posizioni unitarie che possano anche orientare il dibattito. Quindi si è studiato a lungo questa vicenda, è stata sintetizzata dal Presidente Curzio, lo potete vedere perché è ascoltabile, facciamo pubblicità ancora una volta su Radio Radicale, e poi potete leggere la delibera. Io anzi sono andato a parlare col consigliere Davigo qualche giorno prima, perché gli ho detto: guarda Piercamillo, mi dispiace, ma forse c'era con me anche Piero Curzio, comunque è andato anche Curzio. Mi dispiace, ma noi ci siamo orientati nel senso negativo, anche perché il precedente citato, quello di Borraccetti, non solo non c'entrava, ma anche nella sentenza del Consiglio di Stato su Borraccetti c'era proprio un appasso che a contrario si leggeva in quella maniera. Quindi, ma l'elemento decisivo, a parte questo, della serietà con cui l'abbiamo esaminata e anche della sofferenza con cui abbiamo preso questa decisione, deriva dal fatto che non lo sapevamo. Si sapeva Ermini, ma noi non lo sapevamo. Allora, quindi la circolazione dei verbali non ha avuto nessuna incidenza su quel voto? No, per parte mia no. Senta, ma è vero che c'era stato, quindi quantomeno è cambiato orientamento? Sì. In limine cioè che c'è un orientamento positivo e poi io l'ho detto. Cioè, avete cambiato idea? Cambiato idea proprio no, nel senso che Presidente, era una questione estremamente complessa e delicata, quindi l'abbiamo studiata, è stato chiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato. Originariamente, basandomi io, non so gli altri, sulla decisione Borraccetti, pensavo che insomma si potesse trovare questa strada. Studiando, parlandone, credo che sia l'esperienza comune di tutti noi, no? Che è una forma di... Parlandone ci siamo convinti che non ci fosse lo spazio, a torto o a ragione. Forse abbiamo sbagliato, però questa è la decisione che abbiamo preso in perfetta coscienza, ecco. Perfetto, io avrei esaurito tutte le mie domande. Però ripeto, Presidente, se voi riguardate le date lo vedete con chiarezza, cioè le uniche persone che sapevano all'epoca dell'esistenza di questa vicenda erano le persone che votavano per Davigo, perché erano quelle a cui il consigliere Davigo aveva dato i verbali. Tra cui lo stesso dottor Ardita. Come? Tra cui lo stesso dottor Ardita. Che però credo che non l'abbia votato, forse. L'abbia votato, sì. Per spirito di gruppo, diciamo. Sì. No, anche quello risulta da Radio Radicale, l'ho ascoltato e ha votato a favore. Ha votato a favore del dottor Davigo. Sì. Senta, ma il voto allora il dottor Cascini davanti a noi ha detto di aver votato a favore. Anche quello l'ho ascoltato su Radio Radicale, c'è un'astensione chiara. Ecco, poi invece abbiamo appreso che in realtà si è astenuto. Non glielo so dire, non se lo ricordo, no? Perché poteva essere strano di fare un intervento accalorato a favore e poi, capito, astenersi, mentre magari il dottor Ardita, che ha fatto un intervento di 1 minuto e 43 secondi, poi in realtà ha votato a favore. Insomma, ci sono delle logiche del Consiglio che ci sfuggono. Sì, però vede, sono anche, come posso dire, anche difficile ricostruire col senno di poi questo, perché nel tempo si è anche trasformato molto il clima interno. E ci sono delle logiche anche un po' politiche dietro questi voti. Non c'è dubbio, certamente ci sono logiche che sfuggono, però ripeto, non sono state quelle del Comitato di Presidenza. E perché questo per me è un punto molto importante. Nel momento in cui si assume una funzione pubblica di questo genere, così come anche quella in cui eserciti la funzione di magistrato, io non credo che poi, se uno è consapevole di avere delle opinioni e quindi è in grado di contrastarne il peso che può avvenire all'interno della decisione, poi si decide secondo diritto e secondo coscienza. Secondo coscienza. Esattamente.
Domande? Sì, solo due precisazioni perché per il resto è già stato tutto affrontato. Procuratore, prima lei stava riferendo, è stato poi interrotto proprio sul punto, a proposito del segreto e della opponibilità o non opponibilità a un'assise collegiale piuttosto che non a un singolo consigliere. Ho capito bene? E se nel caso se può spiegare cosa stava riferendo. Ho capito bene io, scusi. Lei prima ha fatto riferimento alla opponibilità o meno del segreto di Stato e allo scioglimento dall'opposizione del segreto d'ufficio. Segreto di Stato? Segreto d'ufficio, pardon. Alla opponibilità e al superamento dell'opponibilità davanti. Lei ha fatto riferimento a una differenza di situazioni. Ha detto ovviamente davanti al collegio, non il singolo consigliere, se io non ho capito bene. Scusi avvocato, posso dire? Sì. Abbiamo chiarito benissimo la situazione. Guardi che noi, quando ci viene spiegata la cosa una volta, la capiamo, non c'è bisogno di ripetercela per essere sicuri. Almeno a noi, qualche altro collega magari bisogna essere più attenti, ma abbiamo capito esattamente quello che ha risposto. Deve aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha già risposto. Rispetto alla circolare che ha citato del 1995 integrativa di quella del 1994, a chi non è nel caso opponibile il segreto d'ufficio può capitare anche al singolo consigliere del CSM? Domanda già fatta, avvocato, l'abbiamo già fatta. Sì. Se lei, Presidente, se ritiene che l'ha fatta. Su me l'ha fatta. Va bene. Allora. Io se non l'ho fatta l'ho capito, l'ho intuita perché la risposta, perché mi sembra di averla sentita. Va bene. L'ultima cosa. È stato molto chiaro il dottor Salvi, mi sembra che su un punto sia stato molto chiaro. Perfetto. L'ultima cosa, a proposito del breve colloquio da lei avuto col dottor Di Matteo nell'anticamera del plenum del Consiglio Superiore. Ho capito bene che fino a quel momento lei non aveva mai avuto conoscenza della circolazione di quei documenti? Sì, non ne ho mai avuto conoscenza. E il primo momento in cui ha avuto conoscenza della circolazione presso altri consiglieri del CSM, quale fu? Il giorno in cui vi è stata la riunione informale dei componenti, nei quali alcuni componenti hanno dichiarato di aver ricevuto questi verbali. E ripeto, la prova e la data di ciò si trova nel comunicato stampa che io ho emesso e devo dire ero abbastanza... dovrei averlo, ma comunque posso... Scusi questa domanda, lei è il procuratore generale della Cassazione. Se il dottor Davigo fosse stato ancora in servizio, lei avrebbe ravvisato una responsabilità disciplinare? Posso rispondere in maniera indiretta a questa? Mi perdoni, mi chieda anche se voglio revocare le domande. No, io non voglio, ripeto, dico, mi mette in difficoltà su una valutazione. Le posso dire che ho esercitato l'azione disciplinare infruttuosamente perché è stato ritenuto che un pubblico ministero possa non conoscere la legge. Ho esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dottor Storari, chiedendone anche il trasferimento d'ufficio. Scusi, com'è finita la questione? È finita che il Consiglio Superiore stesso ha scritto che le sue circolari non sono chiare e quindi che l'obbligo di conoscere la legge evidentemente non riguarda il pubblico ministero. Però torna alla domanda, perché poi ciascuno fa il suo compito. Io l'ho fatto. Anche noi facciamo le nostre sentenze, poi ci vengono riformate, insomma fa parte del sistema. Però la domanda è questa: se fosse stato ancora in carica il consigliere Davigo, lei avrebbe valutato questi comportamenti sotto il profilo disciplinare? Presidente, a me pare abbastanza evidente, insomma, sì, certo. Sì, quindi la risposta appunto è sì. E nei confronti dei consiglieri che non avevano tenuta, che avevano magari ricevuti verbali e che li avevano trattenuti?
Non è stata esercitata l'azione disciplinare perché è stata fatta una valutazione su quel momento, poi in seguito io sono andato via, relativamente al fatto della valutazione che veniva fatta in quel contesto in sede penale e quindi la identificazione delle due. Lei mi ha fatto una domanda che è diversa da questa. Sì. No, beh, comunque ci sta anche questa risposta. Sì. Poi gliela faccio perché sappiamo che il GUP di Roma ha ritenuto nel suo provvedimento di trasmettere gli atti nei confronti del consigliere Marra e del consigliere Cascini proprio con riferimento, cioè i due soggetti che avevano trattenuto in qualche modo appunto questi verbali. E quindi ha risposto alla domanda. Altre domande? Sì, l'ultima cosa, a seguito della conoscenza da parte sua della ricezione da parte di altri consiglieri del CSM di quei documenti e del contenuto di quei documenti, lei poi si è trovata a interloquire con coloro che avevano ricevuto quei documenti e quelle informazioni? Ad esempio il dottor Cascini o il dottor Marra o gli altri i cui nomi sono già emersi? Diciamo che questa cosa ha un po' modificato anche i rapporti interni, no, non ne ho parlato con nessuno, solo con la consigliera Pepe, che però in maniera molto, come posso dire, semplice, mi dispiace, è successa questa cosa, non ho capito bene. Sì, l'abbiamo visto anche noi, quindi siamo fatti la nostra idea. Ci sono solo questo, però voglio dire che una cosa ancora, se mi permette, perché la prima domanda mi ha un po'. C'è una differenza tra le posizioni, perché una cosa è ricevere e magari non accogliere il significato di questo, un'altra cosa è dare, ricevere dalla fonte e dare. Ricevere dalla fonte l'atto segreto e darlo ad altri. Sì, invece poi dice riceverlo in seconda battuta è meno grave. E poi invece venirne a conoscenza e non ricevere è ancora meno grave. Non ho capito. Sì, venire a conoscenza di questi fatti, però senza avere materialmente la disponibilità degli atti è meno grave. Direi che non solo non è meno grave, non ha proprio nessun rilievo. Potrebbe nessun rilievo. Perché... anzi, può essere, come è stato, un'occasione di risoluzione di un problema che c'era e che è stato in parte superato. Perfetto, lei ha detto che sono guastati un po' i rapporti a causa di quello che ha saputo? Insomma, il clima è ulteriormente peggiorato nel Consiglio. Sì, ma a livello personale o a livello anche di rapporti istituzionali? È difficile distinguere in un ambiente chiuso qual è il Consiglio Superiore, no? Pensi per esempio ad un collegio nel quale si possano un po' più grande e i rapporti, diciamo, possono deteriorarsi giorno per giorno anche per ragioni non anche personali. Senta, ultimissima domanda, poi mi scordo, alcune cose gliele rubo le domande, ma tanto sono quelle. Prima lei ha fatto riferimento al segretario generale, sì, che è una persona che noi potrebbe, come teste del relato, interessare, giusto per approfondire questo tema della cassaforte, della segretezza, eccetera. Si ricorda il nominativo dell'epoca o attuale, se è lo stesso? Guardi, adesso è il dottor Viola e il vice segretario generale è il dottor... mi sfogo, chiedo scusa, io ogni tanto con i nomi ho... Sì, dottor Viola di nome di battesimo, perché c'è... Alfredo Viola. Sì, quello che ci chiama per le nostre cose. Prima ancora c'era la dottoressa invece Piraccini, che su queste cose è stata sentita a Perugia. Piraccini di nome? Paola, è in pensione lei. Ecco, senta, perché a volte... non era in servizio in questo momento, era già andata in pensione. Sì, però comunque conosce come il funzionamento. A volte il ruolo apicale non coincide poi con quello effettivo. Diceva che c'era anche un vice segretario che può avere una conoscenza più... Fiorentino, grazie. Perdonatemi, ogni tanto mi sfuggono i nomi, ma Gabriele Fiorentino. Sì. No, ma non c'era, non lo dicevo in questo senso. No, me lo chiedo io, siccome uno dobbiamo sentire la persona... può sentire Viola, che sicuramente è il segretario generale, è lui che ha
Non lo dicevo per... No, lo dicevo, siccome dobbiamo sentire, magari viene un testo e dice guarda che io non sono a conoscenza dei fatti perché se ne occupa qualcun altro. Per carità. Va bene. Io non avrei altre domande, lei neanche io, Presidente, Avvocato Borase o Avvocato Politano, che noi gradiamo intanto sentire anche la sua voce. Non mancherà. Questa è la minaccia, perché è minaccia a chi? È la Noi ringa, si tiene tutto per la ringa, non vuole scoprire le carte. No. Ascolti, forse io ho capito male, però lei aveva informato il dottor Greco di questa situazione ritenuta pericolosissima o comunque molto grave. Ritenuta da risolvere. Da risolvere, certo. Ecco. Poi, se non ho capito male, lei avrebbe riferito che doveva poi essere ricevuta da lei una informativa da parte del dottor Greco. Sì. E questa informativa lei l'ha ricevuta? Perché come ho verbalmente o verbalmente, come le ho detto, sì, il 16 giugno, che è quella riunione che abbiamo fatto a Roma. Poi gli atti sono stati trasmessi a Perugia e a Roma. Quindi da Perugia io ho avuto l'informativa formale, che però non riguardava, come ho detto prima, Ardita, che evidentemente non è stato iscritto per scelta della procura, ma riguardava il dottor Mancinetti. Ma mi scusi, siamo a giugno del 2000, ci risulta che il trasferimento degli atti a Perugia si sia verificata a gennaio 2021. Sì. Ci può precisare cosa è successo dal giugno del 2020 al gennaio del 2021? Per quello che riguarda me, le posso dire che, appunto, come ho detto prima, ho seguito tramite la Procura di Perugia e la Procura di Roma il fatto che fossero in corso i lavori, come posso dire, di coordinamento per la valutazione della competenza per territorio. Per una competenza territoriale ci vogliono 8 mesi? Beh, guardi, non so se ce ne vogliono 8, 9, 10, non so cosa mi vuole chiedere. No, volevo semplicemente lo chiederemo al procuratore Greco, lo chiederemo, no? Come mai ha tardato tanto a trasmettere gli atti. Poi dopodiché chiederemo anche alla nostra procura quali sono i tempi medi di trasmissione. Ma non posso fare testimoni. La percezione è sempre molto soggettiva, o sbaglio? Non può rispondere come non è test. No, ma questa era una interlocuzione a lato. Ci fu un colloquio in cui lei informò il dottor Davigo che avrebbe cambiato opinione sul tema e ci racconta in che termini ha esposto al dottor Davigo questo cambiamento di indirizzo? Senta, non abbiamo capito la domanda. Cosa stiamo parlando? Non mi sembrava che sia stato così difficile. Stiamo parlando di che cosa? Della votazione? Del cambiamento di indirizzo su votazione. Sì, di quel colloquio che ha avuto col dottor Davigo per informarlo per cortesia prima, per non mettere in fronte al fatto compiuto. Esattamente. Sì. Gli ha spiegato in che termini ce li ha illustrati? Beh, sono stati anche quello non molto lunghi, perché è anche una situazione imbarazzante. Ripeto, non ricordo se c'era anche il presidente Curzio, ma certamente insieme decidemmo
di parlare col dottor Davigo, e per la parte mia gli dissi, come ho detto prima, che mi dispiaceva molto, ma che mi ero convinto che la soluzione giusta fosse dopo quella. aver cambiato però opinione. Beh, certo, prima di cambiare opinione era difficile che gli dicessi ma che avevo cambiato opinione. Magari aveva già difficile trovarmi in esternato, contraddizione su aveva in questo qualche argomento. modo esternato una No. valutazione di natura Non positiva. avevo esternato, ma ero, come posso dire, mi avrebbe fatto molto piacere. No, non avevo esternato una posizione in questo senso. Ho capito. Sì, cosa ha Sai risposto? cosa ha risposto il dottor Davigo? Beh, è stato molto gentile, ha detto che si dispiaceva, che lui riteneva che fosse sbagliata questa decisione. Adesso non ricordo le parole esatte, ma il concetto è questo, che comunque rimanevamo amici come prima. No. Io ho sentito che lei ha detto, non so se questa occasione o davanti al procuratore, che lei era venuto a conoscenza che giravano delle bozze delle dichiarazioni di Amara. È vero questa mia... Questo l'ho detto dopo. Allora, guardi, Guardi che so, non mi c'è faccia un doppio no, fine, no, Le domande insomma, sono per chiarire davanti al mi Presidente. faccia la contestazione di quello che ho detto. No. E le rispondo, perché ho risposto con estrema chiarezza. Cioè, io non sapevo che esistessero, non bozze, perché non sono bozze, copie estratte dal computer all'interno del Consiglio Superiore fino al 30, al 29 o al 30. È stato chiarissimo, però Ho saputo poco prima che i giornali, 2 giornali, avevano avuto questa copia. Questo è tutto. Quindi mi pare di estrema chiarezza. E quindi se c'è una contestazione me la Non faccio. c'era una contestazione, era un chiarimento che lei ci ha illustrato. Senta, queste circolari, Queste? sì. Sì. Relativamente al rilievo disciplinare a carico di magistrati, iniziano nel 1994-95 oppure ci sono state delle circolari, ad esempio quella del 1984, numero 8 dell'84, in cui si fa riferimento alla possibilità di rilievo disciplinare che non diano luogo a procedimenti penali, Sì. e il fatto che era comunque non solo opportuno ma anche doveroso che il procuratore della Repubblica comunicasse alla il procuratore della Repubblica. sì, non mica detto. Sì, comunque, Presidente, Ha detto il procuratore è il soggetto che doveva trasmettere. Quindi c'era un obbligo anche da parte della Procura di Milano, nella fattispecie, Ha spiegato però che nel 95 c'era stata questa rivolta era diverso, era e i procuratori avevano rivendicato la esclusività del giudizio sulla secretazione. Guardi, È così. posso Poi dopo rispondere? possiamo poi acquisirle, visto sì, che così Presidente, poi ce le leggiamo noi stessi. le leggo il brevissimo brano della circolare del 5 ottobre del 95, che è quella che le ho detto segue la prima che invece era. Integrativa, sì. A tali uffici, quindi procuratori generali, procuratori della Repubblica, eccetera, si richiede di trasmettere immediatamente di loro iniziativa, con comunicazione separata per ciascun procedimento, eccetera, eccetera, salvo che sussistano e fino a quando sussistono specifiche esigenze di segretezza. E questa frase è in corsivo. Perfetto, quindi quella aggiunta. Ci legge quella poi- dell'84, così Sì. parliamo di una cosa. Ce l'ha lì lei la Sì. circolare. Ci legga quel pezzo che le interessa, così lo capiamo tutti. Apprendiamo dalla fonte. Leggo io? Guardi, mi dica qual è. Poi dopo ce li date, perché la seconda parte da dove? In relazione
ai fatti di possibile rilievo disciplinare che non diano luogo a procedimenti penali si richiama, poiché non sempre le necessarie comunicazioni vengono tempestivamente inviate, la circolare 1888-2681 del 25 febbraio 81, nella quale si disponeva che, virgolette, l'autorità giudiziaria che rileva nell'ambito circoscrizionale sottoposto al suo potere di vigilanza fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare deve immediatamente e direttamente inviare il rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Copia del rapporto deve essere inviata all'autorità di vigilanza. Ma qui parla di responsabilità disciplinare. Anche disciplinare, c'è anche l'altra parte Sì, che riguarda l'aspetto penale. E così ha ragione, è così, nel senso che sono cose diverse. Cioè il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare anche questioni che non siano strettamente di rilievo penale, che emergano nell'ambito delle sue indagini, perché quando ritiene che possano avere un rilievo disciplinare, perché disciplina non è coincidente col rilievo penale. Certo, quindi così come ciascun magistrato, ciascuno di noi, se ha motivo di ritenere che un nostro collega abbia commesso un lecito disciplinare, scrive alla Procura Generale della Repubblica. Certo, il procuratore ha un obbligo di farlo. Sì. Esatto, se ne viene a conoscenza ha l'obbligo. Sì. In questo caso si era verificato poi questa comunicazione anche dell'aspetto disciplinare eventualmente della questione, per quanto riguarda... Da parte di chi, scusi? A carico di chi? Da parte di chi? C'erano delle comunicazioni dell'esistenza della partecipazione di magistrati, addirittura membri del CSM. Però c'è l'aspetto penale, avvocato, cosa c'entra? Ma anche l'aspetto disciplinare. Disciplinare verrà dopo la condanna in sede penale, immagino, no? Poi il punto è che naturalmente la presenza di un segreto che copre la parte penale naturalmente copre anche gli altri profili, perché uno non è che può mandare perché dice no, questo lei non è aveva penale. Avuto la percezione che il dottor Greco le avesse segnalato che era segretario. Percezione non può dire, lei aveva notizia. Aveva questa notizia, no? Il dottor Greco le aveva comunicato che l'esistenza di tutto ciò era assolutamente segreto? No, non abbiamo parlato di questo, avvocato. Non lo so, non abbiamo parlato di questo. La trascrizione, l'iscrizione... Però l'ha esposto prima, ha detto che hanno parlato, c'era questo problema, eccetera, eccetera, che non sapevano capire bene come muoversi, che c'era anche la pendenza di un altro processo, che poi arriva a noi anche quello. Che non abbiamo è stato definito quel processo, sì. Non abbiamo altre... Quello nei confronti del procuratore Greco. Sì, no, parlavo del elemento collegato di Milano Nigeria. Non avevo capito, tanto per dire, in cui certe prove potevano avere una rilevanza. Se ritiene io le lascerei queste... Tra l'altro sono tratte queste comunicazioni, sono tratte da una pubblicazione... Una pubblicazione non ne fa chiaramente riferimento nella sua ringa, immagino. Sono tratte dalla pubblicazione del CSM, quindi non è che me lo sono inventate. Guardi, noi ci fidiamo di tutti. Anche di me, così. Ci fidiamo di tutti, perché non penso che uno venga a produrre degli atti falsi a un collegio. Per piacere. Benissimo, vuole concludere l'esame? Volete le... Sì, guardi, la ringrazio, così abbiamo il testo e possiamo interpretarlo noi. Comunicato stampa, vediamo un attimo solo, questo è 95, questo non c'entra. Un attimo che cerco. Allora, diciamo che produciamo rapporto, la circolare del 15 gennaio 94, questa la conoscevamo, e poi l'integrazione con la circolare 13682 del 5 ottobre 95, e questa in realtà non la conoscevamo. Quell'84 l'abbiamo già acquisita su sua richiesta, avvocato, e abbiamo già verbalizzato.
Ora Presidente, purtroppo non ho con me il comunicato stampa, ve lo farò avere, non so se direttamente per il tramite del procuratore come voi ritenete, però avevo preparato per dare, diciamo, data certa gli articoli che sono derivati. Ne ho stampato uno a caso tra questi, però c'è l'elenco di tutti quelli che hanno riportato il comunicato stampa. Perfetto, quindi possiamo fare a meno anche del comunicato stampa a questo punto, perché derelato è stato... Sì, c'è? Quindi vetrina 3 PM, allora viene anche prodotto un articolo del Il Dubbio 1 maggio 2021 con elenco anche degli articoli selezionati. Vabbè, ci siamo. Sì, benissimo, ricordatemi dopo che dobbiamo sentire questi signori. La ringraziamo. Grazie a voi, Presidente, di essere venuto, buon viaggio di ritorno. Grazie. Adesso ci sgranchiamo le gambe 3 minuti, 3 minuti 3. Adesso, quando torniamo, dopo che sono sgranchiti le gambe, cosa dice? No, non si mangia oggi, sa che con me non si mangia. Dobbiamo solo sospendere forse, se non abbiamo finito, alle 4 meno un quarto fino alle 4 e un quarto per un'esigenza familiare. Quindi potete mangiare dalle 4 meno un quarto alle 4 e un quarto. Potete programmare anche la vostra alimentazione adesso con qualche così succedaneo. Ci sgranchiamo un attimo le gambe, poi sentiamo lei, vuole fare una spontanea dichiarazione su questi temi sempre. Ovviamente. Sì. Ma poi ci taglia il gusto dell'esame, dottor Davigo. Va bene, 3 minuti e poi siamo intrattenuti un attimo con il procuratore Greco. Ho fatto 2 chiacchiere, visto che non ci si vedeva da un po'. Non lei. Sì. Lei deve fare la sua dichiarazione di 3 minuti. Ci siamo? Sì. Possiamo farla? O dobbiamo aspettare i suoi colleghi? Si sono andati. Benissimo, allora dottor Davigo, spontanea dichiarazione. Siccome mi sono reso conto che si è ingenerato un equivoco, probabilmente per mia cattiva espressione o per un fraintendimento, io non ho mai posto in relazione il fatto che abbiano cambiato idea sulla mia permanenza al Consiglio con la vicenda Ungheria. È tutt'altra ragione, e ne parlerò diffusamente nell'esame, riguarda gli equilibri associativi, ed è cosa che spiegherò in dettaglio quando renderò l'esame, perché è piuttosto lunga e non sta nei 3 minuti. Ecco, già ritirato la domanda, se l'ho capito male io ne ho dato atto. Nel senso no. Mi era venuto in mente qualche passaggio, forse l'avevo letto male. La seconda cosa che volevo dire, la dico adesso, anche di questa ne parlerò nell'esame per evitare di dimenticarmene, è vero quello che ha detto il procuratore generale Salvi circa ciò che lui mi ha detto, ma non me l'ha detto quando io l'ho informato. Me l'ha detto 6 mesi dopo, quando è venuto a dirmi che avrebbe votato per la mia decadenza. In quella occasione si è poi spostato il discorso su Mancinetti, e lo dirò in dettaglio nell'esame. Mi ha parlato del fatto che quando lui fu nominato procuratore di Catania mentre Tinebra lo ostacolava, Ardita lo sosteneva e che quindi i due non andavano necessariamente d'accordo. Quindi ha un falso ricordo, perché ha traslato a 6 mesi prima quello che aveva detto 6 mesi dopo. Perfetto. Benissimo. Adesso sentiamo il giornalista. Presente in aula. E lei? Venga. Buongiorno, si segga pure. Ci deve leggere la dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Lei si chiama? Antonio Massari. Nato? Bari, 26/11/68. E dove risiede? Bari, via Bonazzi 55. Cosa fa nella vita? Giornalista. Giornalista. Che l'esame l'ha chiesto? Lei, avvocato Repici, le diamo la parola. Grazie Presidente. Avvocato Repici. Dottor Massari, lei ha mai avuto
il possesso di documenti relativi a dichiarazioni rese dall'avvocato Piero Amara, e se sì, quando per la prima volta lei ne ha avuto il possesso? La produzione di Piero Amara è vastissima. Credo prima dei verbali della loggia d'Ungheria, comunque. Vabbè, allora non avevo specificato. Okay. No, la mia domanda era proprio sulle dichiarazioni di Piero Amara a proposito della presunta loggia Ungheria. Allora, credo che siamo alla fine di ottobre del 2020. Quei verbali mi sono giunti, me li ha inviati una collega, io non ero in redazione, non ero a Roma, siccome mi ero occupato comunque delle vicende di Amara in tempi precedenti, sin dall'inchiesta di Siracusa, erano giunti anonimamente, la collega me li ha inviati via mail. Sì. La collega si chiama Valeria Pacelli. Di che giornale? Fatto Quotidiano, la collega del mio giornale. Sa come li aveva avuti lei? Erano giunti in una busta anonima in redazione, quindi erano stati aperti in segreteria, poi avevano letto che erano dei verbali che riguardavano Piero Amara, siccome di Piero Amara mi occupavo io al giornale, li hanno inviati a me. Avete letto che giornale lei? Il Fatto Quotidiano. Sì. Scusi, perché li hanno mandati secondo lei proprio al Fatto Quotidiano? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Strano, giornalista, l'idea ce l'ha sempre. Non ne ha idea. Sinceramente, perché li hanno mandati a noi? Sì, come Fatto Quotidiano. Non l'ha mandato a un altro giornale, ad esempio. Probabilmente per il motivo che l'ho detto prima. Cioè, ci siamo occupati tanto delle vicende di Piero Amara, può essere che sia per quello. Però sinceramente non mi sono mai posto neanche la domanda. Sì, del perché a noi. Avevate dei legami, sa che i giornalisti hanno legami un po' con personaggi che gravitavano intorno al Consiglio Superiore. Magari gliel'hanno già fatta questa domanda. A me? Sì, non gliel'hanno fatta. No. Aveva dei legami lei con personaggi qual era il suo punto di riferimento nel Consiglio Superiore? Vedo che pubblicate anche adesso molte notizie che riguardano il Consiglio Superiore. Guardi, legami non ne ho con nessuno, ho dei contatti, come è giusto che sia, però le fonti sono sempre state riservate. Benissimo, non vado oltre. Sì. Questo plico anonimo sa come era arrivato, se per posta o portato brevi manu da qualcuno? Prego. Credo che sia stato consegnato, portato per posta, di persona. E la collega che la informò non era stata lei a ricevere? Non l'ha ricevuto lei. E siete mai riusciti a capire chi materialmente aveva portato questo plico? No. Come Mosè, da piccolo portato dalla corrente, vero? È arrivato così. Beh sì, io penso che siamo tutti portati dalle correnti. Sì, benissimo. Dica. Lei ha detto era fuori Roma e quindi fuori dalla redazione. Ero a Bari. Quando ne ha avuto possesso lei? Per possesso cosa intende? Cioè, quando li ha avuti in mano? Parliamo di documenti, perché io li ho ricevuti via mail, quindi li ho letti quella sera. Ok. Allora parliamo del possesso nel senso di quando li ho potuti leggere per la prima volta, credo che fosse era la fine di ottobre, la data precisa non la ricordo, forse il 28, e quindi li ho potuti leggere sul telefono e quando li ho letti, insomma, mi hanno lasciato quantomeno perplesso. Quei documenti, intanto, che lei ha visto avendoli ricevuti per posta elettronica, poi li ha prelevati in redazione nel formato cartaceo con cui erano arrivati? Successivamente sì. Cosa ne ha fatto? Di quei documenti, parliamo di quelli cartacei? Sì. Credo di averli poi portati in procura quei documenti lì. A quale procura? Alla procura di Milano. E fu lei a informare la procura di Milano di questa ricezione? Sì. E li consegnò a dei magistrati, a un ufficio, a una segreteria, a chi? Li ho consegnati alla procuratrice aggiunta Laura Pedio e al dottor Storari. E c'è un motivo per cui si rivolse a loro?
Perché erano i titolari del fascicolo, quantomeno erano i titolari del fascicolo complotto, quindi cioè, nel senso ritenevo che fossero loro, ma credo che fossero proprio i titolari del fascicolo, se non ricordo male. Nel senso, dai documenti che lei ha visto, Credo di sì, sì. emergeva il nome di questi due magistrati. Sì, se non sbaglio sì. E quella fu la prima occasione in cui lei sentì parlare o lesse della loggia Ungheria? Sì. E li consegnò ai due magistrati, fu fatto qualcosa, un verbale, fu assunta qualche determinazione? Credo che in quell'occasione fu fatto un verbale, credo, sì. E fu l'unico plico contenente dichiarazioni di Amara che lei o il suo giornale ha ricevuto? No, perché ora non ricordo sempre con precisione le date, ma circa un mese dopo forse ne arrivò un altro. Allora, noi abbiamo in atti dei verbali di sue dichiarazioni alla Procura di Milano. Il primo verbale porta la data del 30 ottobre 2020, viene chiuso alle 15:55 e lei disse di aver ricevuto nella giornata di ieri, 29 ottobre. Okay. Successivamente c'è un verbale di assunzione di informazioni del 2 novembre 2020 in cui riferisce delle altre questioni agli stessi magistrati, ma non consegna documenti sulla loggia Ungheria. Ok. Ricorda di aver riferito a quei due pubblici ministeri circostanze diverse dai verbali? Il giorno 30 non potevo consegnare dei documenti cartacei perché non ero in possesso del materiale cartaceo. Si dà conto di una comunicazione a mezzo email? Sì, perché che lei avrebbe fatto? Evidentemente avrò girato la mail che avevo ricevuto dalla collega e avrò depositato. E anche a mezzo WhatsApp al numero di telefono in uso alla dottoressa Pedio. Lo stesso giorno consegna, il 2 novembre, quei documenti con una lettera anonima. Sì. Lei ricorda il contenuto o a cosa faceva riferimento la lettera anonima? Il contenuto, diciamo, lo ricordo in maniera molto sommaria. Comunque sì, ci invitavano... Si è fatto idea di chi fosse il destinatario di quella lettera? Era il giornale, cioè credo che chi scriveva al direttore, se non ricordo male. Però diciamo che quando a noi giungono un sacco cioè non è la prima volta che arriva una cosa del genere, quindi non è detto che se si scrive direttamente al direttore perché si intende il direttore, perché il direttore come giornale sia presente il giornale, quindi non l'ho interpretata come se fosse indirizzata personalmente a lui, ecco. Ma credo nessuno in redazione l'abbia fatto, visto che poi l'hanno passato a me. Beh, se uno scrive al direttore, no? Prego? Se uno scriverà al direttore, immagino, se deve intestarla a qualcuno. Sì, no, ma all'interno della lettera proprio ci si rivolgeva al direttore, però una lettera anonima, per cui... Prima di consegnarli, lei ne fece integrale lettura di quei documenti? Sì. Si ricorda se realizzò la presenza del nome del dottor Sebastiano Ardita in quei documenti? Credo di sì. C'erano tanti nomi, per cui... però credo di sì. Cioè, o meglio, le spiego perché dico credo di sì, cioè nel senso che avendo letto in due tranche, ora non ricordo se il nome del dottor Ardita fosse nella prima o nella seconda, sicuramente sì. Quando l'ho letto l'ho notato, ecco. La seconda tranche di dichiarazioni sulla loggia Ungheria, le ricorda quando l'avete ricevuta? All'incirca un mesetto dopo,
però è tutto, diciamo, infatti, sulle date. no, io le ho fatto la domanda perché così io le posso fare la contestazione e lei può certo. riferire. L'11 novembre del 2020, sempre innanzi alla dottoressa Laura Pedio e al dottor Storari, lei si presentò e riferì: ieri 10 novembre 2020 ho ricevuto intorno alle 14 un messaggio dalla segreteria di redazione del mio giornale con il quale mi avvisavano che erano arrivati nuovi verbali anonimi. Si trattava anche in questo caso di verbali, o meglio, di dichiarazioni riferite da Piero Amara? Sì. Sì. Sempre sulla loggia Ungheria? Sì. Facciamo una domanda. Una volta fatta questa consegna di questi documenti, lei ha avuto modo di verificare in epoca successiva se si trattava di documenti conformi nel loro contenuto ai verbali che erano stati resi da Piero Amara alla Procura di Milano? Allora, nel momento in cui sono stato dalla procuratrice aggiunta e dal sostituto, dalla dottoressa Pedio e dal dottor Storari, cioè in quel momento già per un verso ho avuto contezza che quei verbali avessero qualcosa di vero, cioè, per vero intendo dire che riguardassero un fascicolo aperto, questo intendo, non di vero nel contenuto. E questo perché lo può riferire? Lo posso riferire perché lo posso riferire perché diciamo le stesse espressioni della procuratrice del sostituto erano quelle di chi aveva, cioè, erano spaventati, cioè letteralmente spaventati dal quindi vedere quello che era successo. Li avevano riconosciuti come loro, li avevano riconosciuti. Poi implicitamente avevano riconosciuto la paternità. Aggiungo che questo capisco che dalla loro prospettiva era necessario farlo, per evitare che io potessi magari scrivere qualcosa mi dissero: guarda che comunque i contenuti potrebbero essere stati completamente alterati, e cioè quindi il crisma della veridicità del contenuto, e quindi nel momento in cui qualcuno mi dice guarda che il contenuto potrebbe essere stato alterato, implicitamente mi sta confermando che però c'è un contenitore, diciamo. Bravissimo. Lei fece poi uso di questi verbali, furono oggetto di pubblicazioni, e se sì, quando, se nell'immediatezza oppure in epoca successiva? Allora, io quando sono uscito dalla stanza della dottoressa Pedio e del dottor Storari ho scelto di aspettare per scrivere qualsiasi cosa. Non solo ho scelto di aspettare per tantissimi motivi, ma ho scelto proprio di non parlarne con nessuno. Cioè ho lasciato che la cosa cioè ho aspettato che l'indagine venisse chiusa per poter poi, sperando di essere il primo a scriverle, diciamo, scriverle. Però prima mi ero dato questo obiettivo, cioè non volevo minimamente arrecare un danno a un'indagine che mi sembrava, diciamo, più delicata del solito, visti i potenziali valori che metteva in campo, e visto che sono uscito da quella stanza con la sensazione netta che qualcuno ci avesse inviato quei verbali sottraendoli alla procura stessa, mi sembrava che avrei fatto esattamente il gioco di chi ce li aveva inviati. Cioè, la mia prima lettura è stata: io non mi sono chiesto perché a noi, mi sono chiesto perché. Quindi una delle risposte che mi sono dato è che probabilmente chi ci aveva inviato quel materiale intendeva far saltare aveva interesse che venisse divulgato. L'interesse però poteva essere, cioè nel senso, ok, l'interesse, ma poi questo interesse a quale interesse corrispondeva? Un interesse di verità, qualcuno che voleva che queste cose fossero note, diciamo, con uno scopo etico, mettiamoci le virgolette, oppure per distruggere un'indagine, mettere sull'avviso gli indagati, oppure per calunniare un po' di persone, visto che c'era. Col senno di poi, però uscendo dalla stanza, dall'ufficio dei suoi colleghi, avendo avuto la percezione netta che sospettavano che qualcuno gli avesse sottratti questi atti,
avendo questa informazione, diciamo, nella mia mente, ho pensato che chi li aveva sottratti me li aveva inviati. Benissimo. Lei ha riferito una sensazione di una sorta di percezione che lei ha avuto, ma le arrivò da entrambi i magistrati o da uno solo o da una sola di questi? Da nel suo entrambi. ricordo? Da entrambi. Da entrambi. Al giornale chi aveva avuto cognizione del contenuto di quei verbali? La collega che me li ha inviati, ma nel senso aveva cognizione del fatto che esistessero, non so se li aveva mai letti, e anche il direttore ne aveva avuto cognizione nel momento in cui mi erano stati trasmessi, però non ne ho proprio mai più parlato con loro. Li ha informati dell'iniziativa che stava assumendo? Sì, questo sì. E le chiedo una cosa, a quell'epoca il dottor Ardita aveva avuto pubblicazioni anche di libri da parte della vostra testata editoriale? Sì. C'era un qualche rapporto fra voi e il dottor Ardita, nel senso, oltre a essere un personaggio pubblico come chiunque e quindi contattabile, era un vostro riferimento alle volte veniva interpellato quando accadevano delle vicende su cui dare una rappresentazione al pubblico? Cioè era una voce da voi sentita? È stato intervistato più volte, ha pubblicato almeno un libro, forse 2 credo, con la nostra casa editrice. Sì. E cambiò qualcosa dopo la ricezione da parte vostra dei verbali? Non poteva cambiare nulla perché chi ne conosceva il contenuto sostanzialmente ero io. Poi, e per quanto mi riguarda, io conosco il dottor Ardita, l'ho intervistato più volte, non gli ho minimamente fatto cenno di... Sì, dentro di lei è cambiato qualcosa? Dentro di me? Sì. Questa è la domanda. No, la mia domanda era sul giornale, sì, rispetto ai ma rapporti dentro col di lei è giornale. cambiato qualcosa nei rapporti con... Ha avuto un effetto svalutante su di lei questa informazione? Io ho sospeso qualsiasi giudizio e le spiego perché. No, guardi, non mi interessa perché comunque... Però se non mi ha ha fatto una domanda sì. credevo che l'interessasse. Sì. No, ho sospeso qualsiasi l'effetto giudizio. svalutante? No, questa è la risposta. Ho sospeso qualsiasi giudizio. Sì, perfetto, io ho sospeso i giudizi in attesa di conoscere la verità, quindi non ci ha creduto né, capito, né non ha cambiato quella che è la sua opinione. No, domanda. Lei a un certo punto ha avuto notizia della pubblica divulgazione del contenuto di quei verbali? Ma credo che forse siamo stati noi i primi a pubblicarli, se non ricordo male. E capitò qualcosa in conseguenza della quale decideste di utilizzarli per la pubblicazione? Quando noi abbiamo utilizzato quei verbali per la pubblicazione, quando ormai a nostro avviso da un lato la discovery era stata conclusa, cioè, noi abbiamo pubblicato, però in questo le chiedo anche un aiuto magari con qualche domanda in più, però io ricordo che la pubblicazione dei verbali è iniziata quando c'è stato il 415 bis, cioè la chiusura delle indagini sulla dottoressa Contraffatto. Quello è stato il momento in cui, essendo stati depositati in un fascicolo, quindi a quel punto per noi è venuta meno qualsiasi, diciamo, remora ormai a pubblicarli. Quindi aveva fatto le copie lei di questi verbali prima di darli in procura? Beh, certo sì. Certo, sì. No, guardi, non è scontato, per carità, però non era così scontato. Uno dovrebbe tenere il plico riservato, dovrebbe consegnarlo così com'era. Però lei è un giornalista. Resta un giornalista. Certo, cioè. lei è un giornalista, l'ho detto anche alla dottoressa Milella l'altro giorno. Altre domande? Nessun'altra domanda. Oh, benissimo, voi avete domande? Nessuna. Nessuna, la ringraziamo di essere venuta. Grazie a voi. Adesso vediamo per il bambino se ce l'ha Roberta. Allora, mozione d'ordine, ho detto che io avrei necessità di sospendere intorno alle 4 meno un quarto.
Però adesso chiedo un minuto per vedere, nel caso non riuscissimo a sospendere, se la mia esigenza familiare può essere soddisfatta altrimenti. Va bene? È molto lungo l'interrogatorio del... Sì, l'altra aula. Sì. Sì. Beh, voglio dire, non mi sembra che ci siano da fare tantissime domande, forse più la difesa che... Voi avete molte domande da fare al... È già arrivato il testimone? Sì, era qua, l'ho okay. salutato anche prima. Allora, io direi di fare così. Adesso noi cominciamo. Verso le 3:30 vi chiedo anche un minuto di sospensione per vedere cosa posso fare, perché ho un impedimento poi temporaneo. Poi se non avete mangiato, come potete mangiare, potete rifocillarvi. Ma io non mangio mai a pranzo perché... meglio, vi prendo per sfinimento. È una vecchia tattica prendere per sfinimento gli avvocati e i PM. Bene, i giornalisti invece faccio fatica a farli sfinire, sono abituati evidentemente. Introduciamo il dottor Greco allora. Qualcuno si presta? È di qua, perché ha la scorta, sì. Infatti gli ho chiesto di entrare dalla porta principale, ma lo facciamo entrare dalla porta di servizio. Visto che non l'abbiamo chiesto. Buongiorno. Quando è comodo può recitare da lei, mi aspetto che reciti la formula senza leggerla. No, vabbè, niente. Ci ho provato. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Perfetto. Lei si chiama? Francesco Greco, nato a Napoli il 13 novembre 1951. Immagino che lei ha problemi di segretezza, non le chiedo dove abita e dove ha l'ufficio, e cosa fa? È in pensione come magistrato, fa qualcos'altro? Sì, faccio il consulente per la legalità al Comune di Roma e il consulente al progetto Europa, dirigo il progetto Europa dei Coldiretti dell'Osservatorio sulle agromafie. Perfetto. Già procuratore della Repubblica di Milano. Domanda dell'avvocato Repici che ha chiesto l'esame. Sì, Presidente, avvocato Repici. Buongiorno procuratore. Buongiorno. Lei ebbe... Sì, posso aspettare? Lei ebbe contezza in diretta, con che modalità spiegherà in relazione al suo ruolo di procuratore rispetto alla dottoressa Pedio e al dottor Stolari degli interrogatori di Piero Amara riguardanti la supposta loggia Ungheria? Sì. In che modo e come, diciamo, avvenne l'avvio di questa attività? Allora, Amara era stato chiamato sui fatti per cui si procedeva, che riguardavano quel processo che è stato definito Eni complotto, insomma. Durante il primo e il secondo interrogatorio, io non è che stavo lì a seguirlo, né sono mai andato, perché era per me un'attività normale come tante altre in procura, solo che a un certo punto contestano ad Amara il contenuto, così mi è stato detto, di un appunto rinvenuto nel computer di Amara che si chiamava Keep Wild, questo appunto. Non so se il Tribunale ne ha conoscenza, quindi dovrebbe essere agli atti. Io premetto che conosco un po' gli atti di questo processo perché sono stato indagato anch'io. Quando
quando viene contestato questo appunto, Amara dice: per spiegarlo devo parlare di una cosa un po' più ampia, A quel punto vengo avvisato che c'era l'inizio di questa collaborazione. Ovviamente mi tengono aggiornato, seguo un po' le cose, mi ricordo un pomeriggio andai anche lì, perché ecco, l'unica cosa che feci, quando mi dissero questo, dissi: tirate via la Guardia di Finanza e fate degli interrogatori in maniera molto riservata, con un maresciallo di cui ci fidavamo ciecamente perché lavorava con noi da 20 anni ed era stato il principale collaboratore di Dabo Cassini. Tra l'altro chiamai questo maresciallo, gli chiesi addirittura di controllare e resettare la stampante dopo aver stampato i verbali di interrogatorio, perché a volte nella memoria della stampante rimane, la gente non ci pensa, resetta il computer ma non la stampante. All'esito di questi interrogatori io ricordo due cose. Intanto che mi hai detto, io li guardai, e nel frattempo avevo un incontro con i colleghi di Perugia, adesso circa metà gennaio, in cui chiedo scusa, procuratore, metà gennaio, se riesce a riferire l'anno? 2020, metà gennaio 2020, in cui cominciamo a raccontare alcune cose e dicemmo loro: abbiamo in gestione Amara, fatecelo finire con calma, poi ci rivediamo per proseguire la narrazione del racconto di Amara, condividere con i perugini questa narrazione. Poi, vedendomi con la PD Ostorai, dissi alcune cose. Dico: guardate, ovviamente la storia è molto delicata e interessante, ci mancherebbe. Ci sono delle cose che però bisogna assolutamente approfondire, perché qui si parla di una associazione, ma non si conoscono le regole, non si conoscono gli organismi, le modalità di accesso, le modalità di uscita, i ruoli rispettivi. Si dice per esempio che Tizio Caio forse era un capo, ma chi l'ha eletto? L'assemblea dei soci? Il comitato direttivo? Come fa a essere capo di una situazione di questo tipo? O è solamente un problema di leadership? No? Poi c'erano due cose che non capivo. Una era che questa associazione voleva fare tante cose ma non è riuscita a ottenere nulla, secondo il racconto di Amara, no? C'era una cosa che mi colpì in particolare, che era una sorta di captazio benevolenza nei miei confronti, quando Amara racconta che Ungheria si era opposta, ha cercato in tutti i modi di non farmi nominare procuratore della Repubblica di Milano, no? Questo poteva in ipotesi inorgoglirmi, ma in realtà mi lasciava molto perplesso e devo dire che non mi piaceva questa narrazione. Per cui dissi: guardate, continuate a interrogare Amara, cercate dei riscontri e soprattutto cerchiamo di trovare qualche prova esterna, e una di queste prove esterne doveva essere questa lista che Amara aveva promesso di dare, che doveva quantomeno portarci a un'altra persona detentore della lista, a un altro computer che l'aveva stampata, e comunque si sperava di avere in questa lista qualche indicazione in più sulla data di affiliazione, i motivi di affiliazione e così via. Cosa succede? Che mentre continuano gli interrogatori, perché subito dopo Amara è stato sentito Calafiore, Amara viene arrestato intorno a metà febbraio circa, adesso non ricordo la data, viene arrestato da Messina in esecuzione pena. E l'ho saputo dopo, perché lì per lì non mi viene detto niente, l'ho saputo leggendo le carte di questo processo, che era stato dato una via libera a Messina da parte della Procura di Milano
nel considerare Amara un collaboratore, perché lì c'era il problema della legge spazzacorrotti, cosiddetta spazzacorrotti di buona fede. Vabbè. Io non l'avrei mai definito tale, ecco, questo quello che volevo dire. Comunque cambia poco. Alla fine di febbraio arrivano le trascrizioni delle conversazioni tra Calafiore e alcuni soggetti terzi, arrivano le registrazioni che poi si dispone la trascrizione e io non so anche lì se questa operazione di Calafiore era stata concordata con Storari o se è stata un'iniziativa di Calafiore e Amara. Francamente sono cose che a me non piacciono, per la verità, però sta di fatto che Calafiore si presentò portando queste cose, noi chiedevamo, però la lista, e lì mi pare che a un certo punto Calafiore se ne uscì fuori dicendo io la lista l'ho portata a Dubai, però adesso ho difficoltà ad andare a Dubai, no, vabbè. Perché, chiedo scusa se la interrompo, perché ha fatto riferimento al nome del dottor Storari in relazione a questa circostanza? Perché io non so quali accordi fossero stati presi tra Storari e Calafiore in ordine a questa attività estemporanea di Calafiore. Non erano due i magistrati? Sì, però da quello che ho capito dopo, ricostruendo le cose, era più un'attività che aveva... Però posso dire che, non vorrei dire inesattezze, ma l'attività di Calafiore era cominciata ben prima dei suoi interrogatori ed è proseguita poi dopo, da quello che ho capito, e quindi era una sua iniziativa. Okay. Aveva messo a conoscenza, ecco, questo voglio dire, i procuratori, Storari in particolare, del fatto che aveva delle registrazioni che potevano essere utili, e noi, in cerca di riscontri oggettivi, ritenevamo che fosse importante entrarne in possesso. Ecco, questo è un po' il discorso. L'8 marzo entriamo in lockdown. Io, per la verità, avevo fatto entrare la procura in cautela ben prima, credo di essere stato il primo procuratore a fare tutta una serie di provvedimenti per cautelare la procura. Il mio problema da quel momento è stato: salviamo il lavoro della procura. Voi, penso che a Brescia lo sapete bene come era la situazione in quei giorni. Io si lavorava dalle 8 del mattino fino a mezzanotte a casa davanti al computer e a fare webinar e così via. Torno al 15 marzo, il dottor Storari si ammala e questa malattia si protrae per quasi tutto marzo. Ho consegnato, non so se sono agli atti, i miei scambi di WhatsApp con il dottor Storari. Lo dico questo perché da questi WhatsApp cosa si evince, secondo me? Un rapporto quasi filiale, un'attenzione mia nei suoi confronti, addirittura gli mandavo 2 WhatsApp al giorno, una mattina e una la sera, perché nonostante lui non avesse mai voluto fare il tampone che io gli avevo procurato, perché non era facile all'epoca, non so se vi ricordate, e aveva il Covid, su questo non ci piove, dai sintomi che raccontava nei WhatsApp, e quindi ero preoccupato proprio, ma come con lui l'ho fatto con altri 2 o 3 magistrati che si sono ammalati. Mi mandavo la mattina mi svegliavo come stai e la sera copiavamo, no? Gli ho detto un giorno, mi pare da WhatsApp risulta che gli avevo anche detto: se hai problemi per mangiare ti porto io la roba, perché credo che la famiglia fosse via. Quindi no, questo lo dico per un motivo molto semplice, che almeno fino alla fine di marzo, come testimoniato da questi WhatsApp, i rapporti erano tranquilli. C'è una data secondo me importante in questa narrazione, che è il 24 aprile. Sempre del 2020, io parlo del 2020, 24 aprile del 2020, perché il 24 aprile il dottor Storari dà delega alla propria polizia giudiziaria per identificare gli ungheresi, chiamiamoli così,
dubbio che mi è sempre venuto, avendo io subito un processo e conoscendo le carte, ma se avevi tutta questa ansia da iscrizione, com'è che ti decidi solo il 24 aprile? Perché quella non è un'attività del procuratore della Repubblica né del procuratore aggiunto, è un'attività del pubblico ministero di base, no? Vabbè, io comunque il 28 aprile ricevo un ordine di iscrizione firmato, per cui per me era operativo. Lo riceve dalla dottoressa Pedio. E quest'ordine firmato portava la firma di? Storari. Ricevo quest'ordine firmato e lì mi pongo una serie di problemi. Lasciamo da parte il problema della violazione dei criteri organizzativi della Procura, perché i criteri organizzativi della Procura sono una cosa che servono per rompere le scatole ai procuratori, no? Ma nessuno mai li rispetta come... Vabbè, ma lasciamolo perdere, poi se li volete ve li deposito. Il punto qual è? Che fisso, il 28 ricevo questa roba, per il 29 aprile 2020, una riunione per decidere le iscrizioni, perché Storani nel frattempo mi fa sapere che sì, aveva fatto un provvedimento firmato, ma non aveva dato in esecuzione alla cancelleria per le registrazioni. Tenete presente tra l'altro che all'epoca c'era un ordine mio di bloccare tutte le iscrizioni se non quelle urgenti, cioè quindi con detenuti e così via, proprio perché non avevamo il personale in ufficio, quindi tutto l'apparato delle iscrizioni della Procura di Milano era bloccato. Ed era già in vigore la sospensione di ogni termine delle indagini? No, questo. Però comunque io il giorno dopo, e c'è prova dai miei WhatsApp prodotti, che in quella data, il 29, io stavo davanti al mio computer a casa, Storari stava davanti al suo computer a casa e si attendeva la Pedio per fare questa riunione. Poi veniamo a sapere che la Pedio non poteva perché aveva problemi familiari, adesso non ricordo, e rimandiamo al giorno dopo, e poi infine, poiché Storari nel frattempo era andato in vacanza, fissiamo la riunione finale l'8 maggio, ma prima ci sono delle mail tra me e Storari e io me ne ricordo una che dico a Storari: sì, bisogna fare in fretta qua a questo punto, ma fammi un piacere, mandami una memoria sulla questione della competenza, perché noi qui avevamo tre grossi problemi. Il primo problema era la competenza territoriale, perché tutta l'attività di Ungheria si svolgeva tra Roma e Messina e la Sicilia. Il secondo problema era quale reato, perché non era così semplice, anche quello che è stato poi utilizzato francamente lascia un po' perplessi. Terzo problema, chi iscrivere. Amara aveva fatto circa 80 nomi. Ora, io non sono una persona superficiale, queste cose secondo me sono importanti tutte e tre, no? Quindi gli ho detto portiamoci avanti, così quando ci vediamo per i nomi tu mi dai un'indicazione sulla competenza territoriale. Mi arriva questo scritto, devo dire mi lascia un po' perplesso, perché collega la competenza territoriale per lo più all'inserimento nella lista degli 8 di un collega di Torino, che era? Il dottor Padalino, e rimasi sorpreso per due motivi. Uno, perché francamente utilizzare strumentalmente l'articolo 11 per motivare una competenza di una cosa così complessa mi lasciava un po' perplesso, poi c'erano quei magistrati di Milano, insomma. La seconda questione è che non si capiva perché si doveva prendere tra i torinesi, diciamo così, Padalino e non l'allora procuratore generale Saluzzo, che per certi versi Amara coinvolgeva un po' di più rispetto a Padalino, che diceva sì, fa parte di Ungheria, è amico di Vietti, no? Lo sanno anche i sassi questo. Perché. Allora, l'8 facciamo questo webinar, io stavo a casa, Pedio stava a casa e lui stava in montagna, e io dico: scusate ragazzi, mi fate capire una cosa, noi abbiamo 3 persone
sostanzialmente ammittenti. Perché dobbiamo... Sicuro che erano 3? Erano 2 più... c'era Calafiore, Amara e il loro collaboratore Salvatore Ferraro? Ferraro, sì. Non so il nome, Ferraro, sì. Anzi, io dissi, noi abbiamo questi 3 che in un modo o nell'altro sono ammittenti. Perché dobbiamo stare lì a immaginarci qualcosa di diverso? Perché o li scriviamo tutti gli 80 nomi o non ne scriviamo nessuno, perché non è che c'era uno che era, per le quali c'erano delle prove diverse rispetto a... E devo dire che da un lato ovviamente questa è stata una decisione che è stata accolta con gioia da tutti quanti. Tutti quanti sarebbero la dottoressa Pedio e il dottore Storari. Sì. Eravate in 3. Tenete presente che questa mia decisione, questo mio suggerimento, diciamo così, è quello che poi è rimasto fino alla fine anche con la gestione Cantone del procedimento, no? Io addirittura volevo inserire anche Armanna, perché secondo me c'erano delle cose abbastanza interessanti che potevano portarlo all'iscrizione. E tuttavia fu proprio Storari a dire: no, guarda, su Armanna non abbiamo molti elementi. No, questo per dire che, come non ce l'avevamo per Armanna, che era uno dei più coinvolti in tutta questa storia, figuriamoci per gli altri, no? Quindi, insomma, il Tribunale le avrà visti i nomi, no? Non è che... Le chiedo però una precisazione che serve per il prosieguo. Lei ha fatto riferimento a un ordine di iscrizione del 24 aprile. No, era del 27, mi pare. Del 27? Vabbè. Comunque 27, prima della riunione dell'8 maggio. Sì. E quel ordine lo aveva stilato il dottor Storari? Sì. Comparivano i nomi di Piero Amara e Giuseppe Calafiore? No, infatti quello che io... Quindi erano nomi diversi dai erano 2... 8 nomi, erano 8 persone. Quindi guardi, qualcuno sì, allora, Padalino l'ho detto prima, Vietti, però dovreste averla negli atti questa roba, perché sì. Poi c'era un certo Caratozzolo, se non sbaglio, che non so manco chi che fosse, c'era Mancinetti, anche qui per esempio. Perché Mancinetti sì e Ardita no? Cioè, me lo devi spiegare, no? Cioè, se no hai preso un bussolotto. Devo dire che la storia che non erano stati inseriti Amara e Calafiore mi sorprese, mi indispettì per certi versi, e ancora oggi per me è un tarlo. Cioè, è stata una mera dimenticanza o una scelta? Non lo so dire. Però sta di fatto che persino il consigliere Davigo nel suo interrogatorio dice a un certo punto, lo posso dire perché l'ho letto, dice: ma almeno quei 3 potevano essere iscritti. No, anche subito. Ma per me potevano anche essere iscritti a gennaio quei 3, se avessimo già risolto i problemi di competenza e titolo di reato. Ma la sorpresa di non vederli nell'ordine di iscrizione è stata grossa per me. Ecco, questo è un po' il quadro, giusto per... Poi cosa succede? Che ovviamente per collazionare le carte e quant'altro passano 2 o 3 giorni, perché qui poi si dimentica che noi stavamo in lockdown, quindi qualsiasi attività faticosa di cancelleria si allungava nei tempi. Faccio un esempio: contestualmente all'ordine di iscrizione Storari fa una delega per ottenere i numeri di cellulare di quelle 8 persone. Questa delega, quindi data al 28 aprile, grosso modo, viene esitata dalla Guardia di Finanza intorno al 20 luglio di quello stesso anno. Questo perché? Perché un'attività che normalmente si fa in una settimana, lì ci sono voluti 2 mesi, gli uffici erano chiusi, non sapeva a chi rivolgere e cose di questo genere. Io devo dire che poi chiedo a Storari un cronoprogramma investigativo, lui me lo fa, quindi libero di scrivere quello che voleva, e io gli do l'ok su tutte le attività possibili e immaginabili, senza alcun limite. C'è un altro problema che io, parlando con la Pedio, che nel frattempo era diventata giunta, quindi non ha più piano di base, c'era un sacco di lavoro da fare e così via, lei dice: bisogna che, io vorrei che venisse coinvolto un altro aggiunto e potenziato il pool investigativo. Io dico: giusto, perché una storia del genere merita un pool investigativo.
contatto Romanelli, ovviamente Sorari si arrabbia perché nella riunione fatta con me i 2 aggiunti lui non era stato chiamato, ma io gli dico guarda, una cosa, i capi hanno un minimo di riservatezza, no? Poi dico potenziamo il pubblico investigativo, mettiamoci un altro, 2 magistrati, mi manda un'email che ha gli atti in cui dice io con Laura mi trovo benissimo a lavorare, sono in grado con Laura di fare tutto, non ho bisogno di un potenziamento del pubblico investigativo. A quel punto la cosa finisce lì, nel senso che andate avanti, punto e basta. Nel senso che lui manifestò un suo, per quel che valeva, dissenso rispetto al potenziamento, all'inserimento di altri magistrati. È testuale, io in questo momento faccio le domande a lei. Sì, no, certo, io mi rifaccio dei documenti, perché tutto quello che sto dicendo si fonda su documenti. Vado avanti. No, perché di chiacchiere sono state fatte tante. Bene, a metà maggio, se non sbaglio, si ha un incontro con i colleghi di Perugia. Non mi ricordo se era maggio o giugno. Purtroppo non ho portato carte con me. Vado avanti che la seguiamo noi. Sì. E in cui raccontiamo tutto e diamo anche i verbali. C'era quindi coordinamento di indagine con la Procura di Perugia già avviato? C'era, il coordinamento già era avviato da prima, tant'è che vi ho detto che a gennaio ci eravamo già visti. Finito il lockdown ci rivediamo e lì si fa un discorso più ampio, più serio, più articolato. Poi noi eravamo coordinati con la Procura di Roma, con la Procura di Reggio Calabria, con la Procura di Catania, con la Procura di Gela, con la Procura ovviamente di Perugia, erano 7 grosso modo le procure. No, quindi il coordinamento era anche voglia tutti assieme di fare qualcosa, no? Verso la fine di maggio ricevo una telefonata, mi pare intorno al 25 maggio, del dottor Salvi. Che all'epoca che funzioni svolgeva? Era procuratore generale. Lo sappiamo. Vabbè, andiamo avanti. Procuratore generale. Sì, l'abbiamo appena sentito. E il giorno intorno tra il 20 e il 25, adesso c'è una relazione del colonnello dei Carabinieri che non so se è stata prodotta, se sarà prodotta. Sì. Che ha acquisito i tabulati. Che ha acquisito i tabulati e ha visto. Per cui sostanzialmente Salvi, da quello che ricordo io, mi dice ma voi avete un'indagine che riguarda i magistrati? Dico sì, certo, anzi mi venivano i brividi, e questo lo può dire anche la Pedio, perché francamente non immaginavamo che a Roma fosse arrivata notizia. Io incomincio a ragionare su Perugia e cose di questo genere, perché c'era un intenso collegamento all'epoca tra Perugia e Salvi per la questione dei procedimenti dei magistrati. Mi dice ma tu hai carte interessanti per i miei procedimenti disciplinari? Dico guarda, io non so che dirti perché non li conosco i tuoi procedimenti disciplinari, ti posso dire che i magistrati sono questi. Lui, quando dice questi riesce a ricordare i nomi che fece? Sì, c'erano Ardita, Mancinetti per quanto riguardava il CSM, poi c'erano Canzio che non so se era già in pensione o meno, la Pomodoro che non so se fosse già in pensione o meno, poi c'era Saluzzo, poi ci stava Padalino, poi ci stava... Non i nomi che erano contenuti nei verbali, i nomi che lei fece a Salvi. Io mi ricordo solamente, devo dire, se devo essere sincero, che parlammo di Mancinetti. E su Mancinetti avevamo anche, oltre che le dichiarazioni di Amare e Calafiore, una registrazione che poi Salvi volle acquisire. Comunque Salvi poi alla fine diceva guarda adesso la prima volta che viene a Roma vediamoci e così ne parliamo con calma. Tutto qua. Per me l'unica cosa che mi ricordo è che dopo questa telefonata andai dalla Pedio e dice guarda qui la tenuta del segreto sta scemando, quindi stiamoci attenti e andiamo avanti. Solo con la dottoressa Pedio o anche col dottor Sorari? No, con la dottoressa Pedio onestamente io non ho, cioè posso avere, anzi ho tanti rapporti con i PM, però insomma se ho degli interlocutori principali sono soprattutto sui timori, no, di un procuratore, non è che li vado ad esprimere ora un po'. No vabbè, scusi Presidente, c'è ragione.
C'è stata una grossa polemica sui miei rapporti con Salvi, non so se volete che la dettagli nel call. Anche no. Anche no. Cioè, se non hanno riferimento no, dato che pausa, adesso non vogliamo fare. Molti hanno ironizzato su questa storia. Io ci tengo a dire che io l'unico SMS che ricevo da Salvi è un SMS il 7 maggio alle 15:25, ed è un SMS che il server di Vodafone ha scomposto in 6 messaggi che arrivano a me in 5 secondi, e si legge nella relazione di servizio che è stata consultata Vodafone, che ha detto che questo era un messaggio pesante che Salvi ha mandato, non pesante come che il server automaticamente ha scorporato. Cosa c'era scritto in questo? Cosa c'era scritto? Deve essere, le spiego, io ho ricostruito quel giorno, perché mentre non ho più gli SMS, perché ho cambiato telefono, non ero nel cloud di Apple né di WhatsApp, ho i WhatsApp di quel giorno e posso tranquillamente produrli, ma io credo di averlo già fatto durante il mio interrogatorio. Quel giorno si discuteva animatamente sul disegno di legge Bonafede sulla scarcerazione dei mafiosi a seguito di Covid, e io ero in rapporti quel giorno con Murillo, con Salvi, proprio a quell'ora in cui Salvi mi manda questo atto, con il ministro Bonafede che ci aveva chiesto un parere, e ce l'ho tutto sui quindi WhatsApp. Non c'entrava niente con questa vicenda? Assolutamente, anzi io posso proprio ma guardi che non è indagato. No, io non è che sono indagato, ma ci tengo a chiarire delle cose, perché sono uscite fuori sui giornali delle illazioni che francamente mi danno molto fastidio, come hanno definito a me il dottor Salvi come due malavitosi che fanno sparire i telefonini. Calma, ci sono i tabulati che testimoniano i rapporti. Andiamo avanti. A giugno mi vedo con Salvi per parlare a lungo di Ungheria. Gli dico: guarda, noi siamo già d'accordo con Perugia che appena nominano il nuovo procuratore faremo una riunione un po' più articolata, perché in linea di massima siamo abbastanza convinti che la competenza è di Perugia. Contemporaneamente, ecco, devo dire che in tutti questi rapporti che ho avuto con Salvi non mi ha mai detto di essere stato contattato dal dottor Davigo né di altro, né io, essendo un normale procuratore della Repubblica rispetto al procuratore generale, gli posso dire: scusa, ma te che te l'ha detta questa? Non si fanno queste cose. Davo per scontato che fossero circolate delle notizie nel cotè romano, vuoi via PG, vuoi tramite Perugia, non lo so. C'è una cosa però importante da dire, che proprio a metà giugno, quei giorni lì, mi arriva una mail di Storari mandata a me e alla Pedio, in cui dice: cari colleghi, sono arrivato alla conclusione che Amara e Calafiore sono due calunniatori, sicuramente per la vicenda complotto Eni. Non so, c'è una parentesi, dice un po'. Ora è chiaro che se tu, allora, intanto Amara e Calafiore erano già stati iscritti per cogliere non so quante volte a Milano, ma se arrivi a questa conclusione dopo le attività investigative fatte soprattutto su Ungheria, la cosa è finita lì. Io non avevo anche il coraggio di dirla al procuratore di Perugia Cantoni, no? Che c'era questa conclusione tranchant di Storari, però insomma. Poi niente, le cose vanno come devono andare, nel senso che ci vediamo con Cantone, facciamo un cronoprogramma che prevedeva delle attività investigative, lo studio da parte loro di tutta la storia, delle attività investigative da parte nostra. Ci vediamo con Cantone. Cantone voleva vederci ad agosto, appena nominato, mi ricordo che mi chiamò, io stavo al mare, ho detto: guarda. Scusi, la mail è di Storari? Di giugno 2020. Sì, io vabbè. Sì, no, ma giusto per seguire la cronologia dei fatti per noi. E ci vediamo a settembre con Cantone, viene a Milano, parliamo a lungo, decidiamo, io poi mi allontano, loro decidono un cronoprogramma investigativo,
che significava fare un interrogatorio di Amara congiunto, di farlo noi un altro interrogatorio a parte, e poi c'erano altre cose da fare e così via. Alla fine tutta questa attività si un po' rallentata onestamente, arriva a dicembre quando mandiamo le carte a Perugia. Nel frattempo a settembre, se non sbaglio, il giornalista Massari ci comunica che al Fatto Quotidiano sono arrivati. Guardi, questa circostanza è stata già oggetto, no, la correggo solo sulla data che è stata rassegnata stamattina, il 30 ottobre 2020. Sì, è così. Io ho commesso un errore stamattina, essendo plurindagato qui a Brescia, ho preso le carte di un'udienza di archiviazione che mi sono dimenticate quelle di questo processo, perché qui, come dire, io ma poi... lei è indagato ancora, no? Sì, ma non per questa roba qui, per vicenda... Io ho altri... Infatti il mio avvocato ma ha detto, non voglio, mi sono preso in pregiudicato. ritiro la domanda, l'unica cosa sa perché a seconda della giuridica, quindi lei comunque qua è testimone puro. Per ora sì. Visto che i giornalisti subito hanno rizzato le orecchie. Ma... Ecco, ma scusate. Perché ho sbagliato prima, però se volete delle cose più precise, questa data ce l'ha data il giornalista. Sì, ma poi agli atti, perché insomma... E lì comincia un'altra vicenda che... Lei perché ha citato questo episodio? Perché è la conclusione, tra virgolette, della diffusione dei verbali in un circuito extra, cioè al di là dei confini del segreto d'ufficio, cioè è inutile girarci attorno su questa storia, no? Sì. Alla fine, quando noi attiviamo le indagini sulla contraffatto, e alla fine, sto parlando di febbraio, marzo, aprile, e capiamo tutto, perché scopriamo che l'utenza da cui era partita la telefonata alla giornalista Milella, tra l'altro sono molto interessanti, non so se sono agli atti i tabulati della contraffatto. In che senso? Sono interessanti proprio per tutte queste... Vabbè, guarda, abbiamo sentito anche la Milella la scorsa... I tabulati raccontano delle cose che forse non corrispondono alle dichiarazioni che vennero fatte. Ecco. Però a questo punto non ci può lasciare così nella sospensione del dubbio. No, lei che cosa ha preso da questi tabulati? Io mi ricordo che c'erano state diverse telefonate dalla contraffatta Milella, però non vorrei sbagliare, perché... è una mia conoscenza. Faceva riferimento alle telefonate fra contraffatto e Milella, quanto a ciò che poteva emergere dai tabulati della contraffatto? Sì, ecco, tenga conto che abbiamo sentito la Milella e ci ha detto che c'era una voce del nord femminile, gli abbiamo chiesto anche quale ragione di provenienza, come distinguesse il nord dal sud, eccetera. Gli abbiamo anche poi fatto presente che una persona sconosciuta del nord si era infiltrata all'interno del CSM e l'aveva chiamata dal telefono della signora contraffatta. Questo è una... Sì, ma credo che ci siano state altre telefonate. Sì. Però sempre del nord. No, altre telefonate fra i due cellulari. No, la voce era del nord, chiaramente. Sì. Comunque, guardi, una sconosciuta cosa però ci interessa poco questo argomento, nel senso che però è interesse giornalistico, ma per noi no, comunque insomma, giusto perché per capire l'attività della contraffatta. Quindi avete capito attraverso la contraffatto che poteva esserci stato qualcosa. E a quel punto, quando è uscito fuori il nome della contraffatto, era un pomeriggio, io chiamo, cioè vengono da me il colonnello Carile, se non sbaglio, e la dottoressa Pedio, e io dico, ma Paolo dobbiamo chiamarlo, perché questa è una cosa molto importante, cioè finalmente abbiamo un percorso a ritroso, perché di solito quando ci sono le fughe di notizie non si trova mai niente, e qui in questo caso invece si è trovato per la prima volta, io ho 45 anni che ho fatto il pubblico ministero, una fuga di notizie vestita, ecco, diciamo così, perché per me era una cosa importante. E come si dice, Storari lo chiamo al telefono, mi dice no, ma qui sto con mia madre, l'ho portato da Coro, più tardi vengo. Lo vedo un po' freddo in questa storia, tant'è che mi ricordo, io e la Pedio ci guardiamo in faccia, c'era anche il colonnello che dice, ma non è che qui Storari ci nasconde qualcosa, perché di solito lui era sempre
iperattivo nel fare l'indagine, nel buttarsi nelle indagini, nel mettere i telefoni sotto, cioè uno di quelli... Le faccio una domanda specifica. Fu attivata un'intercettazione d'urgenza sull'utenza della contraffatto dal suo ufficio? Suo, intendo, Procura di Milano? Sì, certo. Sì. No. Infatti io chiamavo Storari proprio perché bisognava, come dire, mettere in fila queste cose. E poi mi pare che passò dopo nell'ufficio della Pedio. Morale, il giorno dopo Storari mi scrive: ti devo parlare, io avevo dei problemi, insomma alla fine concordiamo verso le 4 e mezza del pomeriggio, viene da me e mi dice che era stato lui a far uscire i verbali consegnandoli al dottor Davigo, farfugliando su tutto il resto. E quando io gli chiedo, mi fa il piacere di mettere per iscritto tutto perché così sei un po' più chiaro, perché io le dico francamente, signor Presidente, che ero rimasto ammutolito, non me l'aspettavo, non solo, ma come dire, mi rimprovero di non aver, come dire, risolto subito la storia dicendo siediti, calmati, do un bicchiere d'acqua, parliamo, vediamo come uscirne fuori da questa storia. Ecco. Io rimasi proprio freddo e disarmato da questo punto di vista. Mi dispiace perché poi le cose sono andate come sono andate. Detto questo, però, lui mi disse: io non metto niente per iscritto, devo prima parlare con il mio avvocato. Allora, dalla tristezza della cosa subentrò anche un po' di irritazione, diciamo così. E lui dice: va bene, vai. Ecco, questa... Chi è qui da tanti anni, insomma, che ha avuto anche rapporti con il dottor Davigo molto stretti, professionali. Sì. Ci è rimasto male anche per il dottor Davigo. Sì. Perché... Ci sono rimasto male. Davigo si ricorderà che quando il CSM ha votato contro di lui per il pensionamento, lui si trovava quel giorno a Perugia e io lo chiamai per esprimergli la mia solidarietà. Era un giorno di settembre del 19 ottobre. Adesso scusate, il giorno di ottobre. E dopo, ripensando a tutta questa storia, mi sono detto: ma senti Dio, non è un canale di comunicazione diretta. C'è un problema, poteva chiamarmi, poteva farmi parlare da Alessandra Dolci e cose di questo genere, c'erano 1000 modi. Dice: ma che state combinando, che state facendo? Io tra l'altro, insomma, quel periodo lì di marzo, aprile e maggio, avevo tutt'altri pensieri per la testa che Ungheria, devo essere onesto, perché era una situazione drammatica dove ogni giorno dovevi inseguire un'emergenza, dovevi organizzare, metterti d'accordo col tribunale che non voleva fare la remotizzazione dell'udienza, cioè era veramente un delirio, no? Per cui avrebbe potuto chiamarmi e dire: ma che sta succedendo? Però voglio dire, la logica di questa comunicazione riservata era quella di scavalcare il procuratore della Repubblica. La logica di questa trasmissione di atti, diciamo in modo informale, era quella di scavalcare il procuratore della Repubblica, perché lei ha perfettamente ragione se avessi fatto qualcosa di attivo, cioè dicendo: questa cosa non si deve fare, quest'altra cosa no. Cioè non c'era questo clima di reparto. Per questo io voglio che il Tribunale conosca gli scambi di WhatsApp di marzo tra me e Storari, no? No, aspetti, però dottor Davigo, avendo ascoltato Storari, poteva essere fatto una idea diversa. E cioè allora, però scusate, io sono un test, io sono un test qui e quindi mi fermo ai fatti oggettivi che ho potuto. Non posso fare una considerazione banale, che è quella di dire che qualsiasi attività extra procura venga messa in piedi deve essere protocollata e gestita secondo legge. Non lo posso dire io, ok? L'ho detto perché mi ha quasi tirato lei, però no, che cosa le devo dire? No, io le ho detto semplicemente, visto che c'era anche un rapporto, un canale diretto di comunicazione col dottor Davigo e lei aveva delle aspettative sul comportamento del dottor Davigo, può darsi che, avendo saputo da Storari determinate cose, si fosse orientato di conseguenza. Cioè la comunicazione che fa Storari, che l'ha fatta qui davanti a noi,
e che qua non si voleva iscrivere, provvedere un'iscrizione rispetto alla sua indagine. Scusi, ma questa storia qui volevo fare l'avvocato del dottor Davigo, evidentemente lui Presidente, però aveva un'informazione di questo tipo. Scusi Presidente, una cosa è certa, che quando Storari viene da me indirettamente, per la verità, a parlarmi di iscrizione, io il giorno dopo fisso la riunione. Quindi in quale posto del cervello lui si era convinto che io non avrei fatto mai le iscrizioni? Ma stiamo scherzando? Il problema non è altro. Noi avevamo un processo contenitore, che era quello Eni Complotto, all'interno del quale si facevano attività investigative anche riguardo a Ungheria. Quindi non c'era questa urgenza. Il problema delle iscrizioni nasce quando decidiamo di fare la separazione per poter poi fare alcune attività e cominciare a discutere il problema della competenza. Quindi noi tutta questa urgenza di fare queste iscrizioni, e le dirò di più, scusi, ma è smentito Storari dal fatto che lui stesso dà l'ordine di identificazione il 24 aprile. Ma scusi, se lui aveva tutta quest'ansia di fare le iscrizioni, perché non l'ha dato il 1° gennaio del 2020 l'ordine di identificazione, o meno che si progrediva negli interrogatori? Era da solo il 24 aprile. Beh, c'è una coincidenza di date forse. Io non lo so, però se io voglio iscrivere qualcuno, la prima cosa che faccio, chiamo la mia PG e dice identificatemi queste persone. Punto. Sì, allora, visto che siamo in argomento, sì, tiriamo fuori quello che dice quello che ci ha detto il dottor Storari. Dice che lui dice mi hanno impedito di provvedere all'iscrizione. Ma che ma io guardi che non dico quello che ha detto Storari. Poi fa però un riferimento che riguarda il dottor Tremolada, che è il presidente, dice ma come? Io non posso iscrivere nessuno, però poi viene stralciata la posizione del presidente Tremolada, in quel momento impegnato nel processo Eni Nigeria, e allora su quello però evidentemente lo si ritiene rilevante. No, allora scusi, ecco, ci vuole spiegare questa storia me la ricordo bene. Stavamo alla fine di gennaio, c'è questo problema Tremolada, perché Tremolada è presidente di un collegio che aveva in corso sia il processo Eni sia il processo Rubiter. Cosa fare? Non si poteva ignorare questa dichiarazione. Io esce la prima volta il nome, dico porca miseria, questa non ci voleva, le altre cose, no? Perché come reazione mia dentro, e chiedo ai due, provate a risentirlo per essere un po' più precisi, perché se voi poi leggete quelle cose che ha dichiarato Amara, sono la filosofia generale del derelato, cioè ti dico una cosa, ti faccio pensare una cosa, ma non mi sporco le mani con possibilità che poi qualcuno mi appioppi una calunnia. È perfetto. D'altra parte un avvocato, era il primo avvocato dell'Eni all'epoca, insomma non era l'ultimo arrivato. A questo punto cosa fare? Perché abbiamo un processo in corso, quindi c'era un'urgenza lì che non avevamo su altre cose, lì c'era proprio un'urgenza, perché poi forse qualcuno se lo dimentica, ma il processo Eni Nigeria aveva anche una parte civile costituita che si chiama Stato della Nigeria, quindi non possiamo lì far finta di niente. Allora io, contrari Storari, De Pasquale, forse adesso non mi ricordo la Pedio, dico guardate, io ho imparato una cosa, che le cose che si devono mandare a Brescia bisogna mandarle a Brescia il prima possibile. Non l'aveva fatto Bruti Liberati, si era preso un procedimento penale, in passato si erano lamentati diversi procuratori di questo tipo di attività che non si mandavano a Brescia, questa roba deve andare a Brescia, punto. Facciamo uno straccio, lo mettiamo al modello 45, non lo mettiamo né al 21 né al 44, 45 atti non costituenti notizia di reato. Vengo qui a Brescia insieme alla Pedio, vado da Prete e gli dico guarda, la storia è questa qua, noi non sappiamo cosa fare, perché metti che Amara c'ha ragione, salta mezzo tribunale di Milano, metti che Amara ha torto, è una situazione di una calunnia enorme, però noi non possiamo indagare, indaga te, punto. Quindi non vedo cosa ci sia di
problematico rispetto a tutto il resto, perché Tremolada, scusi, perché qui si fa un po' di confusione, non era del gruppo degli ungheresi, cioè non era una posizione legata a Ungheria. No, è legata al processo. È legata all'altro filone processuale, perché se no facciamo confusione. È legato a Eni Nigeria. Quindi, perché lì Amara veniva interrogato ogni volta 2 volte, uno nell'ambito del filone del numero Eni Nigeria e l'altro nell'ambito di un altro processo, non mi ricordo bene come no. Anzi no, il numero era sempre lo stesso, ma una mattina si parlava di Eni Nigeria e il pomeriggio di Ungheria, una cosa del genere. Tremolada esce fuori lì, non nella vicenda Ungheria, non facciamo confusione su questo, sono 2 cose completamente diverse. Nessuno ha fatto confusione. No, sono 2 cose, qualcuno l'ha fatto, non lei certo. No, noi no, sicuramente. Certo, però visto no. che ci sono, guardi, visto che c'è una dichiarazione di Storari che insomma che è anche un po' diciamo colorita, sì. quella gliela leggo, e dice insomma che a un certo punto vuole parlare con lei perché vuole scrivere, quindi siamo a dicembre, e dice: io dico Francesco, tu ci credi a queste cose che dice Amara? Perché sai, non lo so, ho dei dubbi, ho delle perplessità. E lui mi risponde: Paolo, io ci credo, ma in questo momento non voglio fare niente, perché tra le persone chiamate da Amara della loggia in Ungheria c'è anche il generale Zaffarana, comandante generale della Guardia di Finanza. Io non me lo voglio indicare in questo momento perché devo sistemare il colonnello Giordano del nucleo, insomma in un posto rilevante, il nucleo di polizia valutare nel ruolo centrale. E quindi lei dice: ma ci credo, però siccome ho questo, allora gliele dico lui le cose più, sì, certo, ma lui ha sintetizzato una discussione un po' più complessa. Punto primo, quando parliamo di Ungheria, io dico: ma sai, ho visto a Roma all'opera tante lobby, io pure penso di essere stato vittima di alcune di queste lobby, che siano però lobby organizzate e secondo me si aggregano, si disgregano, si contrastano, cioè è un mondo romano questo. Quindi francamente detto, le cose che dice sono importanti e serie, bisogna approfondirle. Il discorso invece del generale Zaffarana e del colonnello ora generale Giordano è molto più semplice, nel senso che tutta l'indagine Eni e anche fino a quel giorno lì era in mano alla Guardia di Finanza. Ora, per cautelare e rendere sicura l'indagine fui a intervenire e dire: tiriamola via, anche perché la situazione diventa imbarazzante, perché in un nucleo PEF, anche se tu lavori con un colonnello, il colonnello va a riferire al comandante del nucleo PEF. Il comandante del nucleo PEF, per quanto possa essere di grande fiducia, allora, e dato che poi al terminale di questo c'era Zaffarana, secondo me, gli ho detto, io l'avrò detto in termini banali o brutali, però il punto qual è? Che noi dobbiamo, come procuratori, non danneggiare la polizia giudiziaria che lavora con te, perché ne va del nostro lavoro e della nostra credibilità. Se noi ci rendiamo non credibili con la polizia giudiziaria, non ci lavora più nessuno con noi. Quindi per me questo problema qui è un problema grosso, e se un sostituto procuratore non lo capisce, vuol dire che non ha capito che cos'è il mestiere del procuratore della Repubblica. Questa è la prima cosa. Questa vicenda qui, tra l'altro, non è nuova, perché se lei prende l'appunto Keep Wild, vedrà che tra le varie persone da raccomandare, perché lì sono un elenco di questioni che Amara deve affrontare con Lotti, tramite un intermediario che adesso non mi ricordo il nome. Tra le varie questioni c'è Toschi, all'epoca di quell'appunto comandante generale della Guardia di Finanza, c'è anche
un'altra persona importante che oggi ha un ruolo centrale in Italia, ci sono tanti nomi, no? Quindi la storia è molto delicata e affrontarla in maniera superficiale e, come dire, in maniera tra virgolette un po' irresponsabile è pericoloso. Ecco, scusi, lei che cosa voleva dire? Cioè, qual è la sua ricostruzione? La mia ricostruzione, ho detto, era una battuta da sé, porca miseria, pure questo ci doveva capitare, che in questo momento così delicato in cui tutto il nucleo che sta con noi è sotto promozione, perché non era solo Giordano ma c'erano tanti colonnelli, andiamo a beccare Zaffarana, non che io volessi non indagare su Zaffarana, tant'è che poi, scusi, per inciso, perché poi le cose bisogna dirle tutte, quando il buon Storari mi fa il cronoprogramma investigativo, ci mette dentro anche le attività su Zaffarana e le fa, e io non è che gli ho detto non farle, che sia chiaro questo, perché io ci tengo a questo. Il problema non è altro, il problema è dire, credo di aver fatto qualche commento anche su altre persone che c'erano lì, lui si ricorda solo questo, ma c'erano anche altre su cui commentammo e uno dice ma questa com'è possibile che sta qui che odia quell'altro, no? Perché lì c'era dentro anche la Paola Severino, ci stava dentro la Livia Pomodoro, ci stava dentro Canzio, ci stava dentro Saluzzo, insomma, e su uno di questi qualche commento lo facevamo. Quando siamo arrivati a Zaffarana ho detto porca miseria, pure lui ci doveva stare dentro che in questo momento ci sono queste cose. Ma prendere questo come diniego è francamente follia pura, secondo me. Poi ognuno trae le proprie conseguenze e ripeto, la prova che io non volessi non indagare è data dal fatto che una volta che ho fatto il cronoprogramma lui è andato a interrogare la donna coinvolta nella storia di Zaffarana, un'altra persona che era coinvolta sempre in quell'episodio, francamente, e l'ha andata a fare addirittura con la Guardia di Finanza questa attività, follia secondo me per certi versi, ma comunque l'ha andata a fare con la Guardia di Finanza, tutto qua. Allora, senti, faccio questa domanda così che capisce. No, lei come se lo spiega questo atteggiamento del suo sostituto con cui lei aveva quasi un rapporto filiale? Come se lo spiega? Allora, io me lo spiego. Lei si fidava di questo suo sostituto? Fino in fondo, sì. E come si spiega questa ribellione? Non solo, ma le dirò di più. Io spero che verranno prodotti quei WhatsApp per vedere il tipo di rapporto. Io penso una cosa, che in un momento di quell'anno lì Storari ha incominciato a vivere male, al di là dei problemi familiari, ma vivere male perché sapeva di aver fatto una cosa che non doveva fare. E ha avuto anche però un anno di tempo per darsi una giustificazione. Io ho fatto una relazione che mi ha richiesto la Procura Generale sulle attività fatte e non fatte, sulle indagini fatte e non fatte da Storari su se stesso, perché c'è anche questo, da settembre-ottobre, da quando comincia la storia del fatto, c'è un'ulteriore angoscia, mi stanno per scoprire, e quindi lui prende in mano le indagini sulla talpa e fa cose o non cose, insomma, giudicatelo voi, non mi interessa, io ho fatto una cronistoria di tutto questo, che è abbastanza... Cioè ha fatto l'indagine sulla... scusi, le indagini quando Massari porta i verbali vengono delegate a lui. Io gli dico facciamo un'analisi e un backup di tutti i computer della procura. Quindi in quel momento lei dice che poteva uscire allo scoperto in quel momento? Qui stiamo parlando di ottobre, esce scoperta ad aprile dell'anno dopo. Gli dico facciamo una CT, più CT, chiamiamo la polizia postale. Io volevo capire da quale computer erano usciti, perché erano documenti Word, quindi potevano essere usciti solo dai nostri computer. Metto a disposizione, dico guardate, pigliate il mio computer e il mio iPad. State fatta questa indagine? No. E posso andare avanti per mezz'ora da questo punto di vista, però io faccio fatica.
non ho voglia prima della sospensione. di continuare Sì, no, a ma parlare guardi, di queste cose perché ho fatto questa domanda solo perché sono cose che sono uscite nel nostro processo, quindi era giusto anche fargli. Allora è uscito nel vostro processo l'evoluzione delle indagini fatte e non fatte? Non lo so, perché questa è una cosa importante. Ci dica lei. No, io ho fatto una relazione alla Procura Generale, se volete ve la produco, punto. Ce l'avete e ce l'abbiamo. No, Ce l'abbiamo. non so se ce l'avete, sicuramente non ha dato Sì, luogo però a guardi, attività. procuratore, a noi adesso nel nostro processo questa è una vicenda, diciamo, incidente a tantum, perché il dottor Storari, come sa, ha chiesto il rito abbreviato e noi ci occupiamo solo del dottor Davigo. Quindi, rispetto a quello che ci ha detto, che ci è servito insomma, per ricostruire tutta la vicenda, ha qualcosa da aggiungere che riguardi, a sua conoscenza, che riguardi specificamente il ruolo avuto dal dottor Davigo? No, guardi, io ho scoperto l'esistenza di Davigo e del suo ruolo esattamente quel giorno di aprile del 2021 in cui Storari mi ha detto: ho preso i verbali e li ho dati a Davigo. Tra l'altro nell'immediatezza mi fa: li ho dati a Roma. Ho detto: insomma, a Roma è strano, perché, però insomma, tu mi dici che li hai dati a Roma, tanto c'è una relazione di servizio. Poi dopo dice: ma forse gliel'ho dati a Milano, forse non lo so, io ancora non lo so come, dove e quando sono stati dati, però sono stati dati, questo è sicuro. Li ha dati a Milano. Sostiene di averli dati a Milano. Sostiene di averli dati a Milano una chiavetta. Non lo so, perché a differenza di altri magistrati che hanno avuto una perquisizione informatica, in questo caso non è stata fatta una perquisizione informatica, non abbiamo contezza esattamente di come sono usciti fuori questi, quando sono stati stampati e cose di questo genere, quindi onestamente non so che dirvi. Insomma. So che il nome di Davigo non me lo fa nessuno fino al giorno in cui e io rimasi piuttosto colpito, devo dire francamente, percorrendo all'indietro tutta la storia, insomma, ecco. La storia del pool diciamo abbastanza dolorosa, solo, ma non è solo è abbastanza dolorosa, no? Poi nel suo sviluppo. Ci sono tante, ma guardi, lei ha pensato di chiamare il dottor Davigo e chiedere spiegazioni? Non lo potevo più fare, non lo potevo fare. L'avrei voluto fare, ma non lo potevo fare, perché onestamente a quel punto ci sono i ruoli. Per me Davigo era un indagato e io sono un procuratore della Repubblica, sono cose diverse. Ad aggiungere qualcosa rispetto a questa vicenda? Non so quanto l'uscita di questi verbali sui giornali e anche prima e la loro diffusione anche a terze persone abbia pregiudicato o meno quel residuo di indagini che si potevano fare. No, questo non lo so e francamente è difficile dare un giudizio, bisognerebbe forse sentire Cantone su questo. Una cosa però mi ha colpito è che non sono stati dati solo questi verbali, ma anche le trascrizioni dell'attività di Calafiore, e questa è una cosa abbastanza grave perché si tratta di esporre una persona che tu consideri collaborante anche a attività particolari, cioè se si diffonde nel territorio italiano, romano e così via l'idea che Calafiore va in giro col registratore è una cosa che non è. Ma nel senso che Calafiore andava in giro col registratore dopo l'inizio delle dichiarazioni di Amara alla Procura di Milano sulla loggia Ungheria? Le date queste qui non lo so. Nel senso, il suo riferimento a Storari prima era che ci poteva essere stato un accordo su attività di indagine fatta da Calafiore? No, guardi, mi ha fatto pensare, e adesso mi ricordo perché io lo chiesi questo ai due, perché non era una cosa che mi piaceva. Dice: no, guarda, questi ci hanno detto che hanno fatto e stanno facendo queste attività, noi non è che li possiamo vietare, se ci portano le cassette sentiremo cosa c'è scritto dentro, tutto qua. Ok. Senta, visto che oggi abbiamo cercato di ricostruire anche i ruoli formali, a un certo punto è venuta fuori tutta questa questione sulla circolare del Consiglio Superiore sulla segretazione degli atti e sul fatto che è il Procuratore della Repubblica che deve trasmettere al Comitato di Presidenza eventualmente notizie riservate. C'è stato un momento, quindi voi l'iscrizione quando l'avete fatta
Noi abbiamo iscritto Amara deciso l'8, scritto qualche giorno dopo. Ecco, in quel caso lei si è posto il problema, visto che se l'è posto con Tremolada rispetto all'articolo 11 a Brescia, si è posto il problema anche degli altri magistrati coinvolti di altri sedi giudiziarie, o a questo punto di avvisare il comitato di presidenza, di fare una trasmissione di una nota riservata al comitato di presidenza? No, non me lo sono posto perché qui non era stato iscritto nessun magistrato. Per quello, quindi, se no se lo sarebbe posto? Certo. Scusi, le faccio questa domanda, devo fargliela, perché sennò poi... Sì, quindi la risposta è che se fosse stato iscritto qualche magistrato, certo, lei avrebbe comunicato al comitato di presidenza. Se avessimo avuto prove di attività disciplinarmente rilevanti di magistrati, probabilmente l'avremmo mandato, però a quello stadio del procedimento non avevamo niente, perché insomma, parliamoci chiaro, l'avrete letti tutti quanti, questo dice, faceva parte di Ungheria Tizio, faceva parte di Ungheria Caio, ma basta questo per, tra virgolette, travolgere la credibilità di qualcuno? Sì, senta, ci ha detto stamattina il dottor Salvi, il procuratore Salvi, che comunque in base alla integrazione, alla famosa circolare del 94 che è del 95, il procuratore della Repubblica ha la possibilità anche di non trasmettere al CSM notizie riservate quando può nuocere l'indagine. Lei l'ha fatta questa valutazione? No, io non l'ho fatto, o proprio non c'è neanche bisogno di farla? Niente da mandare al CSM né sotto il profilo penale né sotto il profilo disciplinare in quel momento lì, quindi francamente non mi sono posto questo problema. Posso dire però che tutte le volte che ci sono atti segretati o richieste del CSM di acquisizione di atti, è compito della Procura valutare se poterli mandare o meno. Abbiamo avuto diversi casi che li abbiamo mandati solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Quindi, se non ho capito male, Tremolada c'è il problema che Brescia è competente per l'articolo 11, quindi meritava un'attenzione diversa rispetto al procuratore di Torino, immagino. Sì. No, le spiego, il problema era, per quanto riguarda Tremolada, intanto che era una dichiarazione fuori dal contesto di Ungheria. Perché il contesto di Ungheria postulava che cos'è Ungheria, come è organizzata, hanno commesso dei reati, perché noi diamo per scontato anche l'esistenza di reati, ma non è detto che ci siano stati fatti dei reati. Invece il discorso di Tremolada riguardava un comportamento su un procedimento in corso, lui è d'accordo con gli avvocati per l'assoluzione, capisce? Che sì, no, è completamente, capisco benissimo. E qui ci voleva per pesce, non c'erano santi. Senta, ma sul disciplinare, ma in caso però gli atti vanno trasmessi al Consiglio Superiore o alla Procura Generale della Cassazione ove emergessero profili disciplinari, giusto per chiudere il cerchio di questa vicenda? Lei... normalmente si mandano a tutte e due a tutte e due. Sì. Lei altre domande le ho fatte tutte io come al solito? No, volevo solo a conclusione 3 precisazioni. La prima, lei ha spiegato di non essersi posto il problema di necessità di comunicazioni al CSM, sì, ma la mia domanda è un'altra. Il dottor Storari le sollecitò mai qualche comunicazione al CSM? Se ne parlava proprio. No, sì, perché non ha neanche scritto, quindi non c'è. No, ma poi la sollecitazione sarebbe venuta nel caso di iscrizione. iscrizione. Da me a dire, però questi fatti riguardo, lui mi pare che addirittura in un interrogatorio dice che manco sapeva l'esistenza di Ardita. Cioè per cui... Sì, no, a me interessa sapere quello che è a sua conoscenza diretta. Il dottor Storari evocò mai la possibilità di comunicazione al Consiglio Superiore? Seconda questione, al momento in cui lei riceve il dottor Storari che le confessa privatamente di aver consegnato quei documenti al dottor Davigo, erano attive le intercettazioni sulla signora Contrafatto, è corretto? Certo. Furono disattivate in conseguenza di quella comunicazione? No, furono disattivate perché io convocai subito una riunione con Perugia e Roma quello stesso pomeriggio, e il problema qual era? Che noi le avevamo attivate con un certo titolo di reato, ma a seguito della, tra virgolette, confessione di Storari era improprio continuare intercettazioni con quel titolo di reato. Qual era il titolo di reato? Adesso non 615 adesso non me lo ricordo onestamente, avvocato,
abbi pietà di me. Ma questo è il processo a De Vigo, non per la contraffatto, non è parte civile anche nei confronti. Comunque, insomma, c'era questa situazione, io mi ricordo che c'era, ne parliamo a lungo tra di noi, no? Perché poi nel senso che le intercettazioni erano concordate con la procura di Perugia, Raffaele Cantone, c'era un sacco di gente, c'era diversi della procura di Milano, anche Romanelli, erano imbarazzati perché era la prima volta che succedeva che un pubblico ministero fa un'intercettazione per un reato che sapeva non esistere. Questo è il punto, capito? Sì. Benissimo. L'ultima precisazione, però procuratore, le chiedo uno sforzo di riferire ciò che lei percepì in presa diretta. Quale fu il primo momento in cui lei percepì una ostilità o una posizione diversa da parte del dottor Stonari rispetto a quanto era avvenuta fino a quel momento? Io, guardi, mai, nel senso che io a un certo punto gli mando L'ho detto prima, ha detto che non l'aveva percepita. No, io come dire, posso dire una cosa, che ricostruendo a posteriori certi comportamenti potevano far pensare a un cambio di cosa, no? Però tra di noi c'è sempre stata una certa lealtà e poi insomma ci conosciamo da tanti anni. Quindi fino al 30 ottobre 2020 Ortega Stari arrivò. Guardate, se avessi percepito cosa, non avrei affidato la delega per questo tipo di attività. E poi come l'ha esercitata è un problema, ma questo l'ho capito dopo, non potevo capirlo prima. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Senta, domanda, ma proprio conclusione, visto che noi sappiamo che il tramite tra il dottor Storari e il dottor Davigo è stato la dottoressa Dolce. Io non lo so questo. Questo non lo sapevo, allora non le faccio neanche la domanda, se questa cosa aveva influito sui vostri, se ne aveva fatto una colpa. Non lo sapevo. Lo so adesso. Vabbè, niente, forse non dovevo dirlo. Avete domande? Allora non è lei non si preoccupi, faccia la domanda. No, dipende dal numero delle sue domande e se i PM hanno poi domande loro, non mi sembra. Allora, l'interruzione salta se lei fa molte domande, altrimenti, se no, quanto le faccia. Poi, cominciamo. 40, lei faccio il tempo, faccio una corsa. E tu non devi andare a prendere il bambino. Scusate, ma le comunicazioni di servizio tra genitori, dica. A dire la verità, il test non solo mio, ma anche della difesa dell'imputato, quindi a rigore tocca alla difesa dell'imputato. Suggestive, attenzione, non può fare domande suggestive. Vabbè, no, ma guardi, faccia la domanda che il tempo stringe. Dica, prima domanda. Allora, la procura di Milano ad un certo punto deve proporsi il problema della credibilità di Amara. È vero questo? E la procura di Milano ha in qualche modo data credibilità alle tesi di Amara in qualche momento, in qualche domanda, scusi, avvocato, non ha messo. No, ma però posso rispondere? No, ma non c'entra con il nostro processo. Il nostro processo, se dei verbali sono stati consegnati. Sì, ma abbiamo non l'ha fatta neanche l'avvocato Epici, che poteva avere interesse a dire se era considerato credibile ciò che è stato detto sul siccome l'avvocato aveva interesse forse a farla. Non so se io ho interesse. Però l'ho già spiegato, ha detto che lui non sapeva, che doveva fare l'indagine, però gli sembrava un po' strano che comparissero certi nomi. No, posso dire, posso aggiungere adesso. La procura di Milano è stata l'unica procura in Italia all'epoca che continuò a indagare su Amara perché non era convinta di quello che era successo negli altri tribunali, cioè a Roma e a Messina, che avevano patteggiato con Amara, ma che non avevano approfondito le indagini. Noi avevamo un problema enorme, che era di capire perché
l'avvocato Amara, primo avvocato in Italia dell'ENI per fatturato, era andato a fare tutte le cose che aveva combinato. Quindi io mi ricordo che parlai anche con l'avvocato di Amara, Mondello, che era venuto a Milano dicendo: a me abbiamo patteggiato lì, abbiamo patteggiato, chiudiamolo anche a Milano e finiamo là. E dico: no, guardi, qui finché non chiarisce queste cose, per me Amara è inattendibile, punto. Bene. Se voleva questa risposta è questa qua. No, io non voglio nessuno, io voglio soltanto delle risposte. Le risposte le deve dare lei. Ma scusi, perché deve mangiare con le perché bisogna certo di tutto. Ho appena detto che abbiamo il tempo contato. Ho appena detto che abbiamo il tempo contato, coraggio, no? Ecco, la domanda è anche questa. Vi eravate posti tante volte il problema della competenza. Il procuratore della Repubblica. Ecco perché è passato tanto tempo tra il momento in cui vi siete posti il problema in cui avete trasmesso gli atti a... Questa è la domanda. Questa è una. Sì, questa è la domanda che pensavo che l'ho già spiegato prima. Noi cominciamo a parlare, non è la competenza è una questione che risolvi da un giorno all'altro, perché c'era poi il problema che a Perugia, che era competente, c'era Di Ficchi fino a poco tempo prima, indicato come ungherese, per cui a Roma non si poteva mandare a Messina. Quindi non si poteva mandare a Perugia. In teoria non si poteva mandare a Perugia. Poi noi stralciammo la posizione di Ficchi e ci mettevamo d'accordo con Cantone e se lo prendeva tutto lui sta cosa. Detto questo, il problema della competenza l'abbiamo affrontato lungamente, perché non è una cosa semplice. Noi comunque come Milano non ce lo potevamo tenere. Bene, ascolti, poi quando voi dite che fate le indagini su Amara e su tutto questo ambaradan, i tabulati furono fatti poi? Qui c'è una circostanza molto strana, perché Storari dà una delega ad aprile per acquisire 8 numeri di telefono al fine di acquisire i tabulati. L'esito, la delega viene esitata dalla Guardia di Finanza a luglio del 2020. Io non so se nel frattempo Storari abbia sollecitato la Guardia di Finanza ad avere prima. La giustificazione che dà la Guardia di Finanza su questo tempo lungo per acquisire è collegata al problema del lockdown e della difficoltà di accedere agli uffici pubblici o privati che sia. Sta di fatto che questo esito della delega viene consegnata a Storari, ma alla fine nessuno ne sa nulla, nel senso che da quando Storari consegna le carte, l'esito della delega è scomparsa, tant'è che noi abbiamo dovuto chiedere alla Guardia di Finanza di rimandarcela perché non si trova. Può precisare, perché mi sembra una roba di particolare gravità. Certo, fermi. Ci sono delle relazioni di servizio sul punto che possono essere richieste alla Procura. Altre domande? Sì, allora aspetti un attimo, dobbiamo sospendere brevemente, che possiamo sospendere per un minuto o la famosa mezz'ora che vi serve anche per alimentarvi, visto che non l'avete fatto fino adesso. Ve lo dico fra un minuto. Un po' d'acqua, dov'è che si pone? Allora, procuratore, sospendiamo un attimo, che io guardo un problema familiare da risolvere. Se riesco a risolverlo subito, ci mette anche attraverso una delega, si mette anche 5-10 minuti, così mi faccio una sigaretta. Allora, dica lei, procuratore, 20 minuti, io con 20, facciamo mezz'ora? Mezz'ora. È stato detto da parte del dottor Greco è ampiamente soddisfacente, quindi non abbiamo altre cose da chiedere al dottor Greco. Ma come? Mi ha fatto la via di corsa? No. Mi ha detto a tante domande, ce n'è delle altre? Per quanto ci riguarda,
Anche Ma chi la perpensa meglio questa cosa? Lei, i suoi avvocati? Vabbè, abbiamo hanno detto non poteva dirmelo prima che ho fatto una corsa. Vabbè. Ma quali sarebbero state le domande prima di aver pensato che lei ha perpensato? Chiudiamo prima il dibattimento. No, ci ha privato di un contributo Chiudiamo prezioso. il dibattimento e poi ne parliamo. Sì. No, perché diventa poi suggestivo, tutta roba. Volete fare domande I suggestive? testimoni devono fare i testimoni. Quindi ha già detto tutto quello che riteneva opportuno, non ci sono altre cose da aggiungere per quanto ci riguarda. Poi naturalmente se dovesse venire fuori qualche sollecitazione lei è pronta a coglierla, siamo giusto? qui a posto. I signori pubblici ministeri cosa devono chiedere al test? Ma una domanda velocissima. Prima abbiamo sentito il procuratore generale Salvi, il quale nel spiegarci un po' come funzionano i doveri e gli obblighi comunicativi delle procure nei confronti del CSM, ci ha detto che qualora dovesse sorgere l'obbligo per la procura, per il procuratore della Repubblica di comunicare determinate notizie al CSM perché riguardanti profili penali o anche solo disciplinari a carico dei magistrati, anche in tal caso il procuratore della Repubblica potrebbe comunque opporre al CSM un segreto investigativo. Lei nel corso del suo esame ci ha detto che lei questo problema il primo problema non se l'è neanche posto perché non riteneva che vi fossero né ovviamente magistrati iscritti nel registro delle notizie di reato e quindi non c'erano da questo punto di vista profili penali, neanche profili di rilievo disciplinare trattandosi di dichiarazioni di un dichiarante privi di riscontro. La mia domanda è: ma se anche in qualche modo fosse sotto questo obbligo comunicativo, in qualche modo da parte sua nel comunicare al CSM notizie riguardanti i magistrati, poteva essere questo il caso in cui lei avrebbe opposto comunque al CSM il segreto investigativo alla luce della rilevanza, della delicatezza dell'indagine? No, anzi, mi sembra che sia piaciuta la domanda dal sorriso che ha fatto. No, vabbè, perché è tutto virtuale. È molto virtuale, quindi onestamente io appunto. Ma poi è una domanda tecnica, virtuale ma tecnica, cioè anche alla luce del fatto che è successo a volte, allora facciamola diversamente, è successo a volte che lei di fronte a un processo delicato che riguardava magistrati abbia ritenuto appunto di tenere segreta la notizia anche al comitato di presidenza? Allora, normalmente si comunica l'iscrizione di un magistrato, poi si apre un'interlocuzione e il CSM a scadenze chiede se è possibile avere gli atti. E la risposta normalmente è: finché ci sono le indagini non mandiamo niente. Da ultimo c'è stato il caso del citato collega Padalino di Torino, che era indagato per altri motivi, non per questi qua, che sono stati dati gli atti solo alla fine quando c'è stata la richiesta di invio a giudizio. Quindi in altri casi si può aprire un'interlocuzione, ma qui è più con la Procura Generale della Cassazione che col CSM. Il CSM è un'entità molto distaccata e quindi è difficile poter avere un'interlocuzione. Invece con il Procuratore Generale, che è una persona fisica, come si può parlare, e in questo caso per esempio io sono andato a Roma, abbiamo parlato apertis verbis della situazione e abbiamo concordato che gli avremmo dato delle carte. Poi cosa è successo? Che io mi aspettavo che lui me le chiedesse, lui mi scrive e dice: io non te le posso chiedere, sei tu che me le devi dare spontaneamente perché io non so formalmente. E a quel punto abbiamo preso queste carte e gliele abbiamo mandate perché non erano più di grande interesse per tutto qua. Dipende dalle situazioni. C'è stato un caso famoso di un processo in cui per anni ci hanno chiesto le carte, era presente anche qualche altro magistrato di quest'aula,
e per anni abbiamo opposto la impossibilità, causa segreto investigativo, di mandare le carte. È stato un caso che ha fatto storia ai tempi della dottoressa Boccassina di Colombo, che addirittura portò un procedimento disciplinare nei loro confronti. Quindi insomma, in realtà non c'è una regola, la vera regola è che si deve valutare di volta in volta, non c'è una cosa fissa. Quindi in questo caso lei non può fare una proiezione virtuale di quello che sarebbe accaduto? Cioè, chiamiamolo dox eventualmente. Sì. La seconda domanda è ultima, è quando Storari viene da lei e le racconta di aver consegnato i verbali a Davigo, ma le dice anche perché? Cioè quell'incontro, quello che mi ha detto, cioè, prima che lui dicesse adesso... devo parlare col mio avvocato, avete comunque parlato un attimino di qualcosa? Ma sì, posso dire che è stato un incontro stranissimo, perché nel momento in cui mi dice, mi ha detto, vabbè, abbiamo incominciato entrambi a farfugliare un po', io perché ero rimasto basito, lui perché era chiaramente emozionato. Io gli chiedo qualcosa, soprattutto gli chiedo dov'è che gliel'hai dati, perché a me interessava i fini del luogo del commissariato, perché è una cosa in Milano che attiva la competenza di Brescia, come poi dopo il risultato, una cosa se li avessi portati a Roma, quindi attivava la competenza di Roma. Ho avuto questo pensiero subito, per il resto gli ho detto scusa, ma il motivo, dice ma forse perché non ho una memoria precisa di una giustificazione seria, tant'è che gli dissi scrivi tutto, perché io come dire, non vedevo cosa ci fosse particolarmente di male, scrivi tutto, e lui giustamente forse ha detto mi devo rivolgere all'avvocato, e infatti poi non ha scritto niente. Ah, quindi lei non gli ha detto guarda che è una cosa grave anche dal punto di vista penale? Sì, no. Insomma, e lui ha detto no, a questo punto nomina l'avvocato. Prima di arrivare al penale avevo un problema interpersonale. No, dico perché sceglie l'avvocato, vuol dire che c'è un profilo. Insomma, ecco, lei non gliel'ha contestata la rilevanza penale della condotta. Non l'ha capita lui, perché nel momento in cui dice che non voleva parlare con un avvocato prima di scrivere qualcosa, capiva che... Presidente, lui questa storia la stava soffrendo da giorni, cioè non è una questione, solo che in quel momento lì non si poteva non dire più niente, perché ormai la storia usciva fuori. Senti, i suoi rapporti successivi col dottor Storari come li ha regolati? Non l'ho più visto. Non l'ha più visto? Ma voleva fare una domanda, mi sembrava che stesse suggerendo... e che lei ha suggerito di non farla, forse. L'avvocato Politano neanche una domanda ci fa. Ancora non abbiamo sentito la sua voce in questo processo. Politano è sempre silenzioso. Sì. Va bene, allora abbiamo finito l'udienza, ricordiamoci che abbiamo questi due testi di relato che dobbiamo citare prossimamente, sì, segretari. Dobbiamo sentirli perché quella è una circostanza che può essere rilevante, come vengono gestite queste pratiche del CSM e sul livello di segretezza che viene mantenuto. Sì, no, ma oggi decidiamo adesso cosa fare. Tanto procuratore noi la ringraziamo, può andare. Avessi saputo che erano così poche le domande, potevo cercare anche di concludere l'udienza prima. La prossima udienza l'avevamo calendarizzata per quando? 9 maggio? Il 9 Davigo, esame imputato più Curzio, era previsto. Quindi cosa ci rimane da sentire poi come testimoni? Abbiamo Severini, che è teste dalla parte civile. Poi, voi chi avete come testi? Che è anche mio teste. Anche suo. Poi? E basta? Quindi scusate, facciamo un censimento. Abbiamo da sentire Curzio, Severini, Pedio, esame imputato. No, ci sono... Infatti prima verrebbero... Ah, non ce ne sono...
ci sono anche altri testi della parte civile che non mi ricordavo. No. Presidente, ad alcuni avevo già rinunciato. A chi? Ad alcuni avevo già rinunciato. Allora, ci dico a chi non rinuncia, avvocato, così facciamo anche un programma d'udienza. Quindi i testi PM li abbiamo finiti, giusto? Sì. Parte civile. Dottoressa Pedio. Che è comune. Dottor Severino. Già detto. Dottor Alessandro Pepe. Sì. E avvocata Celestina Tinelli. Poi? Agli altri rinuncio. Agli altri rinuncio. Perfetto, quindi abbiamo 4 per lei, tra cui uno comune. Tinelli. Voi? Per io? Quindi abbiamo corso in più. Allora, quindi tutto dipende dalla lunghezza dell'esame imputato. Il dottor Amore l'abbiamo rinunciato? Se c'è interesse lo posso anche... Non c'era interesse per Amore, visto che era citato in quella... Sentiamolo, che va bene. Facciamo... Va bene. Quindi anche Amore autorizzato. Adesso... Però lei voleva parlare per ultimo, giusto? Sì, però adesso come qual è la sua... Presidente, finiamo l'esame dei testi della parte civile. Allora, quindi abbiamo questi 5 testi che non chiederanno tantissimo tempo i suoi. No, il problema adesso è la lunghezza del suo esame, perché lei tocca molte cose da dire. Quindi è chiaro che dobbiamo capire quando metterlo, perché allora abbiamo 5 testi che sono pochi, allora a questo punto io non sentirei l'imputato e sentirei anche gli altri testi, i residui testi la prossima volta. Lei aveva parlato, se non ricordo male, che il 23 di marzo era un'udienza dedicata. A cosa? Dedicata. No, dedicata a questo processo. Sì. 23 di maggio è dedicata a questo processo. C'è l'esame, sarebbe esame imputato. Allora, decidete voi, adesso, perché non sprechiamo un'udienza per nulla. C'è Damiano Cosimo. Quanto discutere? Perché qua potremmo cominciare alle 10:30 come al solito. No. Presidente, posso suggerire intanto diciamo chiudiamo il programma per la prossima udienza del 9 maggio. Sì, poi voglio capire quando incastrare l'interrogatorio, perché 5 mi sembrano pochi, possiamo sentire anche i 2. Io presto già preventivamente il consenso all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, se c'è il consenso delle altre parti, e potremmo sentire tutti i testi e poi chiudiamo. Prima sentire il dottor Davide, se non ho capito male. No, lui ha detto che dava il consenso all'inversione, quindi sentiremmo tutti i testi, e tra cui anche in questi 2 che citiamo noi. Possiamo chiarire subito da Vigo, chiarire tutto la serie di altre cose. Si permette che poi dalle testimonianze venga fuori, di solito l'imputato ha interesse, sentito dopo i testi della... Presidente, era per agevolare il calendario della prossima udienza? Decidiamo noi, sentiamo tutti i testi o residui testi, compresi quelli che citiamo noi, cioè il dottor Alfredo Viola e la dottoressa Paola Piraccini, che ci interessano, come testi del relato. Ma la dottoressa Piraccini, se non ho capito male, non era più in servizio all'epoca dei fatti di questo processo, perché era il dottor Viola. Può raccontare molte cose, mette che il dottor Alfredo Viola è arrivato dopo, mi sembra uno che deve spiegare i meccanismi di queste cose qua. Poi mette che uno venga e uno non venga, possiamo anche rinunciarci. Quindi quel giorno sentiamo 5 testi della parte civile, i vostri testi, che poi è tutti comuni. No, non sono tutti comuni. Voi avete Pedio, poi chi avete? Quindi sono comuni. No. Perché non è suo Curzio?
No, benissimo. Allora, Curzio, Pedio che è comune, gli altri testi abbiamo capito chi sono, quindi sono 7 testi complessivi, compresi i nostri 2, Viola e... No, sono 8. 8, giusto. Presidente, i miei testi li invito a comparire per che ora? A che ora volete cominciare? Allora, di solito volete cominciare un po' più tardi, visto che venite da fuori, ditemelo. No, Presidente. Allora, io lo recupero il tempo, perché poi un'ora e mezza, no, nel senso, fa una decina di c'è un test che sicuramente viene da Milano, che è la dottoressa Pedio. Penso che non abbia difficoltà a venire alle 9:30. Gli altri testi, questo che vengono da Roma, Viola e... Sì, la gran parte sono di Roma, Severini, Perugia, Tinelli penso Reggio Emilia. È di Reggio Emilia. Come? Tinelli.